buonasera, benvenuti a tutti e iniziamo questo Consiglio Comunale con il consueto appello. Adesso parlo. Sì. Okay. Buonasera a tutti. Allora inizio con l'appello. Bagliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Bevilacqua Silvia. Bortolotto Giulia, assente giustificata. Braido Fabio. Braido Giovanni. Caldarta Antonella, assente giustificata. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Daregian Antonio. Assente. Ok. De Bastiani Alessandro Giuseppe. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Toffoli Thomas. Tonò Roberto. Uliana Antonella. No, aspetta, 14. Grazie. Ora passiamo alle comunicazioni e poi ci sarà anche una domanda di attualità prima di iniziare il Consiglio. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di iniziare i lavori dell'odierna seduta del Consiglio Comunale, desidero, a nome di tutta l'amministrazione, e penso di interpretare anche il sentimento di tutti i consiglieri comunali presenti in aula e anche quelli assenti, rivolgere a tutti i nostri concittadini un augurio di buon termine dell'anno in corso e gli auguri più sentiti per un sereno anno nuovo. Un pensiero speciale va a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo un periodo di difficoltà e penso che grazie al contributo che ciascuno di noi può mettere in campo ci possiamo unire come comunità per far fronte a queste difficoltà. Permettetemi anche un ringraziamento particolare e un augurio speciale a tutti i volontari delle associazioni, al personale del nostro ospedale, al personale del Cesana Malanotti, che quotidianamente con il loro operato sono vicini alle persone più fragili. Grazie. Grazie Sindaco. Vediamo se ha altre comunicazioni. Allora c'è una domanda di attualità presentata dal consigliere Giovanni Braido. Prego consigliere. La domanda è basata sui fatti che abbiamo letto sul giornale in relazione al Cesana Malanotti e appunto volevo chiedere al sindaco Lumi in merito a questi fatti se aveva conoscenza di qualcosa in più, tenendo in considerazione che in primis il Cesana è un fiore all'occhiello della residenzialità degli anziani, molto importante per quello che riguarda la città. Secondo, perché il presidente viene nominato dal sindaco, non questo sindaco, ma comunque questo sindaco ne ha, tra virgolette, ratificato l'operato. Terzo, tenendo in considerazione anche che c'è stato l'intervento del nostro presidente della regione Luca Zaia e quindi insomma la cosa ha avuto un rilievo regionale. Concludo chiedendo eventualmente al sindaco che chieda al presidente del Cesana, se già non lo ha fatto, di fare un'indagine interna e dopo magari che venga in questa sede a comunicarci qualcosa. Grazie.
Grazie consigliere. Risponde il sindaco. Grazie al consigliere Braido. Cogliendo l'occasione della domanda di attualità presentata appunto dal consigliere Giovanni Braido in relazione ai gravi fatti, se confermati, che si sono verificati all'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Cesana Malenotti, ci tengo a precisare che era comunque mia intenzione comunicare nella seduta odierna a voi consiglieri le informazioni che ho potuto acquisire confrontandomi col Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Avvocato Giuseppe Maso. Anch'io, come voi, ho appreso la notizia dalla stampa, ho avuto immediatamente un primo confronto con il Presidente Maso, seguito da più momenti di richieste di informazioni. Il giorno di Natale stesso mi sono recata di persona assieme al Presidente del Consiglio Comunale De Bastiani presso l'Istituto per manifestare la vicinanza dell'amministrazione che è molto preoccupata per il fatto accaduto. Il Presidente Maso ci ha comunicato che a tutt'oggi alla IPAB non sono arrivate comunicazioni da parte degli organi giudiziari e che in questi giorni è stato ricostituito il Comitato dei Familiari. Ribadiamo massima fiducia nella Procura e restiamo in attesa di sviluppi che ci auguriamo arrivino presto. Se dovessero essere confermati i fatti annunciati dagli organi di stampa, saremo di fronte a una situazione di gravità inaudita. Ribadiamo inoltre che ai nostri anziani devono essere assicurate tutte le cure necessarie che quotidianamente sono prestate da tutto il personale del Cesana, al quale va il nostro ringraziamento. Il benessere psicofisico degli anziani si lega al benessere psicofisico degli operatori e per questo sosteniamo sia fondamentale che all'interno della struttura siano posti in essere tutti quei strumenti per supportare l'operato del personale. Ho inoltre chiesto e ottenuto la promessa del Presidente Maso di venire a incontrare la Giunta e il Consiglio Comunale per esporre di persona e per conto del CDA su quanto accaduto e sui provvedimenti adottati finché i fatti di questa gravità non possano accadere mai più. E inoltre vorrei aggiungere, consigliere, che faccio riferimento alle sue richieste, quindi rispetto all'indagine interna io penso che stiano già quantomeno provvedendo e quindi penso che tutto il CDA e tutta la direzione del Cesana Malanotti si stia operando al fine appunto di capire l'origine di quanto accaduto e eventualmente di riuscire a risolvere la questione. Resta il fatto che io sono convinta, ribadisco che la nostra struttura del Cesana Malenotti sia una delle migliori in zona e ripeto, l'operato di tutto il personale naturalmente è il massimo, lo fanno in modo positivo e continuativo sempre, quindi a loro va la nostra gratitudine. Grazie. Grazie. Il consigliere Braido di esprimere la... Grazie consigliere. Adesso prima di iniziare i punti dell'ordine del giorno nomino gli scrutatori Posocco Gianluca, Toffoli Thomas e Denardi Marta. Va bene, grazie. Allora, primo punto dell'ordine del giorno. Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, IMU, di cui alla legge 160 per l'anno 2025 e seguenti. Relaziona l'assessore De Antoni. Sì, ma non di questa. Sì, buonasera. Quindi illustro velocemente la delibera all'ordine del giorno. In pratica, diciamo, leggendo il dispositivo finale con il quale proponiamo che di stabilire, confermando per gli anni 2025, 2026 e 2027 le aliquote della nuova IMU, così come disciplinata dagli articoli che sono citati, in pratica confermando quindi gli importi e le percentuali che sono previste attualmente. Preciso che abbiamo
ragionato su questo tema in giunta e abbiamo alla fine stabilito di non procedere ad alcuna revisione sia per l'aumento delle spese correnti previsto per il 2025, in particolare per il personale, per le polizze assicurative, per i costi dell'energia, per lo spending review e una serie di altre cose in cui sarò più preciso poi nell'esaminare il bilancio, sia per la necessità di verificare il reale gettito dell'attività di accertamento dell'evasione IMU. Infatti la previsione di entrata per tali accertamenti nel bilancio 2024 era previsto in 1,5 milioni e a fine dicembre l'importo incassato è pari a 220.000 euro. Quindi è necessario, al di là di quelle che sono le previsioni, gli importi che vengono messi in bilancio, procedere con una certa cautela. Quindi l'impegno che noi prendiamo è di approfondire il tema una volta capito bene qual è l'andamento dell'IMU in corso e anche capendo se è possibile intervenire in un primo tempo magari con una, come abbiamo scritto anche nel DUP, con un'attenzione su alcune categorie di fabbricati, in particolare per gli esercizi commerciali di prossimità, chiamiamoli in città, che come sapete subiscono una grave crisi, sono per una buona parte chiusi. Il tentativo sarebbe quello, ecco, però non è non prevede importi rilevanti, ma comunque prevede la possibilità di ridurre l'IMU per quanto riguarda gli esercizi che oggi sono sfitti e che potrebbero poi essere occupati, dati in affitto, e questo potrebbe essere un incentivo per favorire per quanto possibile l'apertura di nuovi esercizi. Al momento quindi la Giunta propone al Consiglio di confermare le aliquote negli importi definiti dalla precedente amministrazione. Grazie Assessore. Vediamo se ci sono interventi. Prego, consigliere Posocco. Grazie, buonasera a tutti. Niente, mi aspettavo, perché di solito quando si parlava di IMU era sempre il collega Tonon che interveniva per primo, quindi mi aspettavo un suo intervento. Riguardo alle aliquote, io capisco, Assessore, il mantenimento dell'aliquota che proporrete, che andremo a approvare questa sera. Mi sembra appunto che l'amministrazione si sia reso conto quanto è difficile far tornare i conti con le entrate che ci sono e soprattutto con le uscite, e anche l'aumento dei costi che negli ultimi anni senz'altro si sono avuti, specialmente per quel che riguarda la spesa corrente. Lo sapete, io sono stato quello che, avendo le ultime 5 rate importanti di derivati da pagare, l'ultima rata del 2024 mi sembra montasse, la dottoressa Laparè, che vedo mi sembra quasi 1,7 milioni, okay? Quindi erano veramente cifre importanti che appunto con i derivati fatti molti anni fa, che però in quel sistema lì si andavano poi a pagare nell'ultimo periodo della durata del mutuo, fra virgolette. Quindi non è stata una scelta facile, ma una scelta ponderata alle risorse che c'erano, nel senso non si poteva fare altrimenti. Non voglio fare la polemica sui 5 anni di polemiche avute da parte del PD, soprattutto del gruppo del PD in Consiglio Comunale, che ogni volta mi rifacciavano l'aumento dell'IMU. C'era anche una signora da Genova che chiamava sempre il vice sindaco per dire che pagava l'IMU sulla seconda casa, arrabbiata, cioè, cose sentite e risentite, ma non voglio, ognuno si è assunto la responsabilità delle parole che ha detto e la gente poi capisce. Detto questo, non ci sono più i derivati, quindi c'è un po' di respiro,
e credo che comunque la cifra che viene introitata permetta un bilancio, una gestione ordinaria un attimo del bilancio, quindi anche gli uffici sono più facilitati. Certo è che abbiamo fatto in passato una gran opera con gli accertamenti, l'ultimo anno poi è stato pesante e ringrazio anche gli uffici per quello che hanno fatto per cercare appunto di far quadrare il bilancio. Sì, non ci sono, li avevamo comunque già svalutati, fra virgolette, penso del 50%, credo che comunque adesso in questi giorni un po' di entrate si avranno, anche perché mi sembra che l'ultimo accertamento sia stato fatto a ottobre, quindi diamo un attimo il tempo di vedere cosa entra. Invece quello che non concordo, e per questo non avrete il mio voto favorevole alla delibera, è non essersi impegnati un attimo, come da tante promesse fatte anche in campagna elettorale, nel cercare un attimo di agevolare quei settori in città che stanno soffrendo, come le attività commerciali. Lei, Assessore, ha detto cercheremo di fare, ma sì, posticipa. Era già il momento di intervenire. C'era già un qualcosa, un lavoro fatto. Come sa, abbiamo fatto degli 2 o 3 anni abbiamo tentato di agevolare i negozi sfitti, abbiamo tentato di agevolare l'IMU a chi affittava coppie che arrivavano in città sotto i 40 anni o giovani che arrivavano in città sotto i 40 anni. Quindi uno sforzo, secondo me, doveva essere fatto già da subito. Uno sforzo è stato fatto, i risultati non ne sono avuti, qualcosa è arrivato, certo è anche grazie a un bel piano comunicativo che adesso l'ente ha e che prima non aveva, secondo me già partire con un lavoro già fatto, poi come ha detto non c'erano tante risorse da mettere a disposizione, secondo me era già un segnale di vicinanza verso le attività produttive della città, che comunque tanto si erano scagliate contro il sottoscritto al momento dell'aumento dell'IMU e adesso che invece vedo star tranquille. Niente, mi auguro che questo a giugno venga subito corretto, Assessore, e qui mi fermo, grazie. Grazie, consigliere Posocco. Consigliere Tonon. Grazie Presidente. Ritenevo cortese lasciare la parola prima a chi per 5 anni ha gestito il bilancio comunale. Collega, lei si è dato la risposta da solo alla fine. Non c'erano tante risorse, l'ha detto lei alla fine. Ma lo aveva fatto balenare, ha detto che poi lo spiegherà più avanti, anche l'assessore De Antoni, il quale, se non ho capito male le cifre, dice di fronte a una entrata previsionale di recupero IMU di 1,5 milioni, le entrate vere sono state 220.000 euro. Ho capito male? 270. Allora vuol dire grosso modo un sesto, grosso modo. Vuol dire che manca 1,2 milioni, anzi di più. Non è proprio pochissimo, considerando che rispetto prima dell'aumento dell'IMU la differenza è di circa 1,6 milioni. Se ne manca 1,2 vuol dire che ci sono 400.000 euro. Se poi, come ha già preannunciato l'assessore, abbiamo aumento di costi del personale anche per le nuove assunzioni, aumento delle spese energetiche di cui lei è stato uno dei primi, diciamo, a subire le conseguenze, come gli amministratori degli anni in cui, a causa dell'aumento del gas e della corrente elettrica, anche lei come altri sono stati costretti a tagliare, come hanno fatto tutti gli amministratori. I conti sono ben fatti, appunto. E confesso che non è che abbia fatto questo intervento felice della situazione, perché io ero uno di quelli, come l'ha ricordato lei, che chiedeva ogni anno una attenzione, anzi, se si ricorda, come PD noi avevamo fatto anche una nostra proposta, cassata dalla allora maggioranza,
Era una proposta modulare rispetto alla vostra che era secca. Non è stata accettata legittimamente e, come ha detto anche lei, la vostra proposta ha avuto scarsi risultati. Perché? Perché non c'è stato molto seguito. Io spero che con il prossimo bilancio ci sia la possibilità perlomeno di limare, dando una mano soprattutto alle categorie che sono più come dire, colpite dalla crisi, anche perché se i dati dell'Istat sono veri, credo più a quelli che a quelli del governo, se devo essere franco, non sono previste, diciamo, epoche prossime venture di splendide economie sia nell'Eurozona che soprattutto in Italia. Per cui una mano soprattutto al commercio di vicinato credo che sarebbe opportuno che l'amministrazione riuscisse a darlo. Aspettiamo i prossimi conti e soprattutto la verifica da parte degli uffici e della Giunta di quante saranno effettivamente le entrate. Ricordo, se non ricordo male, prima si prevedevano circa 500.000 euro l'anno. Se sono 2,70 siamo più della metà. Se invece i 2,70 sono a fronte di 1,5 milioni previsionali, siamo molto 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 lontani. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Vedo una richiesta di replica del consigliere Posocco. Sì, grazie, così approfitto anche per fare una domanda all'assessore. A fronte di 1 milione di euro di accertamenti rientrava, no, a fronte di 1 milione di euro prima, pre-2024, rientravano circa 500.000 euro. Quest'anno 1,5 milioni, avevamo previsto 7,50. Adesso vediamo quanti ne entreranno, perché gli ultimi accertamenti sono partiti ad ottobre, non è che adesso. Fatto sta che la vostra amministrazione prevede un altro 1 milione di accertamenti nel 2025, quindi i conti, poi capisce, il 1,7 milioni, comunque se non è 1,7 milioni era 1,2 milioni, comunque vi trovate sempre 1,2 milioni in più di risorse che la precedente amministrazione dava purtroppo ai derivati e adesso. Comunque, ripeto, non è facile e lo sappiamo. Assessore De Antoni, gli accertamenti sono andati come chi non paga, si arriva al pignoramento. Quando partono le lettere? Quanto tempo ci vuole per arrivare a quello? Tutto qua, grazie. La parola al consigliere Carnelos, prego. Volevo replicare al collega Posocco, perché è vero che ha detto che non voleva fare polemica, ma, come direbbero i latini, in cauda venenum c'era, in quanto le critiche ci sono state e meritano una replica, aggiungendomi appunto al collega Tonon. È indubbio che prevedere 1,5 milioni di recupero e poi ce ne sono 2,70, io mi auguro che, come dice lei, alla fine del periodo di bilancio effettivamente quelle previsioni si verifichino esatte, ma è indubbio che un'amministrazione oculata deve assolutamente fare i conti intanto con la situazione attualmente esistente. E sotto questo profilo credo che l'amministrazione, anzi non credo, sono convinto che abbia fatto bene, anche perché sappiamo l'incremento dei costi di cui parlava l'assessore e della non
rosea situazione economica in cui versa il Paese. È indubbio che la previsione del 25 di quegli aumenti 0, non lasciano tranquilli sulla effettiva consistenza delle entrate. Poi sappiamo tutti, ci mette lo zampino anche il governo, come sappiamo tutti, che ha previsto dei tagli di trasferimento agli enti locali. E va detto che se ci sono delle spese che non possono essere tagliate, sono quelle proprio degli enti locali. So che il collega Posocco e il consigliere D'Arè si sono sempre battuti per gli enti locali. Peccato che al momento delle scelte, nel momento in cui tutto è cambiato, in realtà per gli enti locali ancora lacrime e sangue. Noi faremo di tutto per trovare la quadra, faremo di tutto per quegli interventi di cui parlava Posocco, interventi che peraltro in passato non sono stati fatti e è rimasto tale e quale la situazione e quindi credo che sotto questo profilo nessuna doglianza possa essere rivolta all'amministrazione. Ripeto, mi auguro che ci possa essere una ripresa economica nel nostro Paese, perché sappiamo tutti che una ripresa economica, se ci fosse, si riverbera su quella che è la tassazione, rendendo più tranquille le amministrazioni dei nostri enti locali. Ho finito. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. Ha chiesto la parola il consigliere Gian Antonio D'Arè, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, scuso il ritardo, ma arrivo giustamente come il consigliere Carnelos dice, effettivamente il governo centrale ha fatto i tagli alle regioni, alle province, ai comuni, però lo sappiamo che, e lei sa benissimo la mia fede politica per la vecchia Lega Nord, e già diciamo l'area geografica è ben identificata, non è Lega Sud, adesso magari Salvini l'ha trasformata in prima gli italiani, ma sarebbe meglio dire prima qualche regione verso l'equatore. E i tagli purtroppo arrivano sì dal governo di centrodestra, ma sono arrivati anche nei governi passati dal centrosinistra, perché quando l'amministrazione centrale di Roma, d'altra parte 2000 anni che governa Roma, ha sempre insegnato e sempre prelevato gli enti locali, che sono poi il vecchio bacino, il vecchio salvadanaio. Ma sull'IMU, se mi permettete, io qua ho siccome ormai sono tanti anni che giro su questo Consiglio Comunale e questo è il 21esimo anno, altri 7-8 li ho fatti a Cappella Maggiore, ma non importa, c'è qualcuno in aula che mi batte che è il consigliere di Rimpettaio Tonon e quindi qualcosa abbiamo visto. Ma nell'IMU, e qua vado a cosa diceva il PD il 16 dicembre di qualche anno fa, nel 2005. Questi sono i volantini che voi avete fatto quando noi abbiamo aumentato l'IMU, che è la stessa aliquota che avete adesso, che non avete più, diciamo, i soldi per poter, cioè potevate toglierla, potete così abbassarla, potevate fare tante cose.
Qua c'è scritto grazie Lega, difendo la Lega anche se magari, no, ovvero sono ancora della Lega Nord perché mi hanno dato la tessera a fine dicembre, mi hanno dato anche la tessera, quindi mi riconoscono l'anzianità, probabilmente non mi hanno cancellato dagli albi. Grazie Lega, ma di questo regalo di Natale avremmo fatto volentieri a meno, 130 euro in più di IMU l'anno all'anno per ogni vittoriese, per pagare i debiti fatti nel 2005 dalla giunta leghista. I debiti sono stati pagati, non ci sono più quelli. E questi sono i volantini vostri. Allora, se eravate coerenti allora, dovete essere coerenti adesso. Scusate, vedo il mio consigliere davanti che sorride perché insomma fa parte del gioco. Questi sono i 6x3 che avete pubblicato a Vittorio Veneto. A parole la Lega è contro le tasse, nei fatti la Lega aumenta le tasse. 6x3, vicino, questo era situato vicino lo stadio Barison. Aumento dell'IMU, questo è il volantino, no, mi sono documentato perché ogni tanto metto via qualcosa, no? E poi perché non si sa mai, nella vita poi torna buono. Aumento dell'IMU con scadenza del pagamento del 16 dicembre, i cittadini di Vittorio Veneto stanno mettendo mano al portafoglio e si stanno rendendo conto cosa significa l'aumento dell'IMU deciso dalla Giunta Miatto, sul quale ci siamo opposti in tutti i modi. Sono quindi sempre i cittadini a dover pagare alla fine. In sintesi, ho bisogno di risorse, le faccio pagare i cittadini e in questo modo faccio bella figura. Ecco quindi dove vanno le tasse dei vittoriesi, a pagare i debiti contratti. Non bisogna dimenticare che con l'aumento dell'IMU ci saranno 1.600.000 euro in più di entrate, l'aumento medio del 20%, ma in questo caso, ad esempio, se si tratta di un locale affittato, per il fatto della Tasi, che è inglobata nell'IMU, l'aumento sale fino al 29%. Ecco i regali di Natale della Lega ai vittoriesi in questo momento difficile per tutti, in particolare per tante attività commerciali, artigianali, dei servizi, eccetera. Altro che aiuti alle imprese, un appello ai vittoriesi, fateci sapere le vostre testimonianze dirette di quanto è stato l'aumento che avete dovuto pagare in più rispetto agli scorsi anni. Noi vorremmo fare sintesi e pubblicare un resoconto su questa pagina. Questo è il PD. Non aggiungo altro. Grazie consigliere Darè. Vediamo se ci sono altri interventi. Chiede la parola il consigliere Fabio Braido, prego. Buonasera a tutti. Volevo fare un intervento relativamente al costo dell'IMU per gli spazi commerciali. Per gli spazi commerciali l'IMU rappresenta l'1% del costo di un dipendente, quindi bisogna un po' basare diciamo, gli interventi anche un po' sui fatti e sui numeri, nel senso che il tentativo che era stato fatto anche dalla precedente amministrazione di andare incontro alle attività commerciali di fatto non aveva raccolto grande adesione, no? E ci sarà pure un motivo, quindi evidentemente i commercianti non hanno ritenuto che fosse un tipo di intervento che fosse diciamo, di interesse e attraente, quindi ci sta che la nuova amministrazione non sia andata su quella via. Quindi perché dico l'1%? Fondamentalmente un dipendente che prende 1.800 euro al mese costa al negozio 50.000 euro. Uso questi numeri perché così possiamo fare i conti a mente abbastanza facilmente. Uno spazio commerciale di 50 metri quadri paga 500 euro di IMU, quindi rappresenta l'1% del costo di un dipendente, quindi non c'è diciamo, particolare interesse o comunque non fa quasi alcuna differenza il fatto di intervenire in quella modalità. Quello che penso invece possa incidere in maniera più utile e interessante per gli esercizi commerciali
è probabilmente lo snellimento della burocrazia, quindi il fatto di dare più velocemente un permesso per ristrutturare, mettere fuori un'insegna, mettere fuori i tavolini del bar in maniera più veloce, questo è un impatto sicuramente più significativo per un esercente rispetto ad abbattere di qualche centinaio di euro il costo dell'IMU, che appunto non ha un impatto di fatto sul fatturato. E mi pare che in questo senso l'amministrazione stia lavorando bene, perché sta cercando di mettere in moto e rendere più efficiente la macchina amministrativa. Il fatturato e l'aiuto che si può dare alle attività commerciali dipende più dalla vivacità della città rispetto all'abbattimento delle tasse locali. E quindi si tratta più che altro di favorire l'avviamento di eventi culturali piuttosto che mercatini o feste locali che aumentino il flusso, soprattutto pedonale, all'interno della città, e anche in questo senso mi pare che l'amministrazione durante le festività si sia mossa particolarmente bene. Faccio un'ultima osservazione sul fatto che forse, se è possibile impegnare delle risorse, dovrebbe essere fatto nella direzione di supportare i negozi, ad esempio, per digitalizzare una parte delle proprie attività commerciali, quindi se ci fossero dei fondi che possono aiutare l'apertura di un sito e-commerce piuttosto che un migliore utilizzo dei social media, questo può avere un impatto più significativo rispetto, ripeto, alla riduzione di qualche centinaio di euro di IMU. Quindi in conclusione penso che l'azzeramento o anche la riduzione dell'IMU per gli spazi commerciali non sia una strada da perseguire. Mi pare che l'amministrazione diciamo, abbia colto questo aspetto. Grazie. Grazie consigliere Braido. Se non ci sono altri interventi, l'assessore vuole replicare. Sì, come ho cercato di spiegare forse frettolosamente prima al consigliere Posocco, abbiamo fatto delle simulazioni per capire quale poteva essere l'impatto, come diceva anche adesso il consigliere Braido, l'impatto sugli esercizi commerciali. Abbiamo fatto fare delle verifiche sia a esercizi commerciali utilizzati, diciamo, sia a esercizi commerciali non utilizzati per i quali appunto i proprietari continuano a pagare l'IMU. E il ritorno economico a favore degli utenti, quindi dei conduttori, o chiamiamo insomma degli esercizi commerciali, era diciamo relativo, intorno ai 1.000 euro mi era stato fatto come diciamo valore medio. E quindi fare degli annunci così, diciamo, che la volontà dell'amministrazione abbiamo detto che stiamo valutando come fare, ma vorremmo capire anche quali possono essere i risultati da questo tipo di intervento, e diciamo dai primi dati che abbiamo il ritorno è molto relativo, quindi un discorso più ampio potrebbe essere fatto, come forse suggeriva anche il consigliere Braido, ma è da capire come. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione è stato relativo, insomma, perché siamo operativi da poco e abbiamo avuto qualche problema anche nell'organizzazione dell'ufficio, per cui diciamo, il tema è non siamo contrari, cerchiamo di vedere come si possa fare per rendere l'intervento non un annuncio che non lascia poi nessun risultato, quanto piuttosto di fare qualcosa di concreto che possa essere utile. Volevo chiarire sempre sul discorso dell'IMU, il consigliere ha ripreso il discorso 1,5 milioni, adesso 1 milione. C'è anche un altro aspetto, diciamo, che non è secondario. La previsione di incassi IMU annuale, diciamo quello vero, no? Che nel 2024 era di 3.701.000 erotti, nel bilancio 2025 l'abbiamo portato a 3.555.000 euro, cioè abbiamo ridotto la previsione di 146.800 euro, perché anche l'IMU, quello chiamiamolo corrente, anche quello sta calando, contrariamente a quanto si diceva.
contrariamente a quanto si diceva. No, però poi le faccio anche la dimostrazione di come ci è stato impossibile fare altri interventi sul bilancio e le riporto tutte le spese maggiori e le entrate minori che abbiamo avuto in previsione, naturalmente, per il 2025. Però quello che volevo precisare è che oltre all'aspetto della difficoltà di incassare, anch'io sono ottimista che qualche 100.000 euro in più rispetto ai 270 incassati ad oggi ci sarà, però c'è anche il fatto che il gettito normale, quello che tutti devono, su cui tutti continuano a pagare, è diminuito di 146.000 euro dal 2024 al 2025, sempre previsione. E quell'effetto di trascinamento che tutti noi dicevamo, no? Se uno viene pescato a non pagare l'IMU e lo prendiamo, 220.000, 270, poi l'anno dopo quello continuerà a pagare, invece questo non sta succedendo purtroppo, quindi anche questo aspetto è da tenere conto, insomma. E per quanto riguarda l'attenzione da parte dei nostri, dell'azienda che ci sta appoggiando in questa attività di accertamento e poi anche di recupero dei soldi, dico che da quello che mi dicono gli uffici, sono molto incisivi, diciamo, non guardano in faccia nessuno, naturalmente non sono di qua, sono di fuori, ma sono molto incisivi e già stanno entrando sia sullo stipendio, sul quinto dello stipendio, sia sulle pensioni, sia sui conti correnti, dove riescono. Quindi è un'azione molto incisiva, no? Mi diceva la responsabile dell'ufficio, sono molto incisivi, quindi contiamo che ci sia questo recupero. Al momento, diciamo, anche per gli anni precedenti facevamo questo, al momento non si nota, però l'attenzione è quella diciamo, comunque di prevedere nei prossimi bilanci o anche durante l'anno, se riusciamo a capire meglio quello che è l'andamento effettivo delle spese, vediamo di poter intervenire su questo tema, ma senza fare inutili enunciazioni, ma cercando di fare cose concrete che possano poi portare un effettivo beneficio alle persone nei cui confronti interveniamo. Grazie Assessore. Do la parola al Sindaco. Grazie. No, intervengo perché l'attenzione è stata focalizzata sul discorso delle attività commerciali, no? E quindi mi rifaccio un po' all'intervento del consigliere Braido, Fabio Braido, nel senso che se andiamo a attenzionare appunto le criticità che ci sono a livello così del commercio, sono molteplici le motivazioni e in effetti quello che volevo sottolineare anche al consigliere Posocco è che per esempio il discorso del contributo che era stato dato dalla precedente amministrazione relativamente al progetto Cofidi e però non ha avuto buon esito, nel senso che purtroppo, no, sto dicendo, non hanno usufruito molte aziende di questi finanziamenti, tanto è vero che adesso stiamo chiedendo chi non ha gli enti che non hanno praticamente, voglio dire, non sono state fatte le richieste, ci sarà un ritorno. No, c'è più di uno, guardi, adesso le cifre esatte non sono, ma si parla di più di 30.000 euro, insomma, di ritorno minimo. Quindi voglio dire anche questa attività, che voglio dire è un'attività giusta, però non ha avuto esiti completi come si sperava, nel senso che, ripeto, ci sono varie situazioni e le crisi a livello commerciale, così di attività produttive, sono di varia natura, quindi vanno interpretate. E in ogni caso noi ci stiamo confrontando continuamente con le categorie di riferimento, quindi ASCOM e Confesercenti, per quello che riguarda le varie situazioni da attuare, e a breve appunto valuteremo la questione del distretto del commercio e quindi cercheremo insomma di dar seguito a quello che era già anche stato iniziato dalla precedente amministrazione e di portarlo avanti. Questo per dire che effettivamente le cose vanno naturalmente indagate, analizzate e che non ci sono le bacchette magiche, voglio dire, per risolvere certe questioni che derivano anche da un cambiamento sociale epocale, no? Quindi se noi pensiamo al commercio, gran parte della crisi è dovuta a un nuovo modo di acquistare, purtroppo, vuoi per il discorso online, vuoi per il discorso dei centri commerciali, quindi
bisogna studiare e bisogna cercare di trovare delle soluzioni che quantomeno aiutino naturalmente le nostre attività commerciali di vicinato. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla votazione. Prendo un attimo. Consigliere Carnelos, prego. Volevo dire al consigliere Darè che non è un gioco, quello che stiamo facendo non è un gioco e è troppo frettoloso liquidarlo in quel modo. I debiti sono stati pagati, qui c'è anche da ricordare che abbiamo accantonato perché la telenovela Derivati non si è ancora conclusa, speriamo si concluda prima possibile in modo da poter liberare quei fondi che ovviamente sono stati accantonati per aspettare l'esito. E sotto questo profilo mi consenta però, perché avete pagato i debiti e avete fatto i derivati, qui bisogna ricordare che noi derivati non ne abbiamo fatti. Ecco. E alle, come si può dire, alle accorate richieste a suo tempo fatte, ci è stato risposto legittimamente a muso duro che l'amministrazione dell'epoca faceva quel che voleva e i derivati li ha fatti. Consentitemi anche un'ultima osservazione, perché il gettito può essere inferiore rispetto al preventivato e guardate che è un segnale d'allarme, sapete? Perché in molti casi significa che chi deve pagare quelle somme non è in grado di pagarle. Non so se vi siete accorti, ma nella nostra società sta sparendo il ceto medio. E chi vive di pensione, di salario o stipendio sa quanto è difficile sbarcare il lunario. Teniamo sempre presente che c'è una fetta di popolazione, anche nel mitico nord-est, che fa fatica ad arrivare alla quarta settimana del mese. E sotto questo profilo vorrei ricordare che probabilmente, al di là appunto del grosso cambiamento che il mondo commerciale ha avuto, in realtà la fetta più grossa di minori introiti è dovuta al fatto che i consumatori non consumano più. Lo si insegna al primo anno ai ragazzi di ragioneria, che l'input per i consumi è il reddito. E questo ovviamente non spetta, il comune qua non ha purtroppo alcuna competenza, ma chi di dovere dovrà prima o dopo prendere in considerazione il fatto che tutto cresce, ciò che resta fermo sono salari, stipendi e pensioni. Peraltro, e anche qui non sono invenzioni, ma lo dice l'Istat, i 2/3 o il 65-63% delle entrate tributarie dello Stato e anche dei comuni derivano da chi ha reddito fisso, salari, stipendi e pensioni. Sotto questo aspetto
È vero, noi siamo amministratori di un comune, ma siamo politici e cittadini anche di questo Stato. E saremmo miopi se pensassimo solamente al nostro orticello e non pensassimo invece anche ad un'azione generale sulla collettività, per quanto ovviamente ci è possibile. Ma riflettiamoci, perché forse siamo stati troppo tempo silenziosi. Grazie. Grazie consigliere Carnellos. Replica del consigliere Darè. Ma il bilancio non è certamente un gioco, i debiti vanno sempre onorati, ma i debiti in un'amministrazione comunale vengono fatti per un bene comune e poi saremo più chiari magari quando andremo a passare poi sul bilancio, perché ha ragione che ci sono magari quelli che vengono definiti i vari quei finanziamenti, quei derivati, che poi sono altro che finanziamenti possibili a quel periodo, che poi hanno prodotto però magari la scuola a San Giacomo o la scuola a Nord. Allora, se noi andiamo a verificare queste cose, andiamo a verificare, diciamo, come sono stati spesi, e lei aveva sempre un'espressione molto, molto caratteristica, i cotillon. Non sono stati i cotillon, consigliere, sono stati investimenti fatti sul territorio a favore dell'amministrazione e non certamente per fare le sagre o le feste paesane. Ritorno invece a quello che ha detto la sindaca, ha ragione, va sostenuto soprattutto il piccolo commercio e se noi pensiamo agli alimentari, che sono poi il centro, diciamo, in cui la popolazione del territorio va a rifornirsi per le cose e che servono soprattutto non alle persone, ma servono alle persone anziane. Sono quelle i veri posti in cui l'amministrazione comunale si dovrebbe far carico magari anche dell'IMU. Perché? Perché quel tipo di commercio serve al territorio, soprattutto a quelle persone che sono in difficoltà, che non hanno magari la macchina e che sono su posti magari anche un po' strani. E quindi questo è vero, cioè il senso civico, diciamo, di un bilancio o comunque di una cosa. Io non entro nel merito su cosa, come ogni amministrazione ha le proprie idee, ha il proprio programma, ha il proprio contratto con i cittadini che deve poi onorare. Ripeto, è vero, ci sono stati grossi investimenti da parte delle amministrazioni passate, però adesso ci troviamo con i debiti saldati. Una parte l'ha fatta l'amministrazione Tonon, ha finito l'amministrazione Miato, adesso ci troviamo a gestire un bilancio sicuramente molto buono, ci sono dei soldi in cassa, consigliere, credo che ne possa andare tranquillo e sereno, e quindi vuol dire che l'amministrazione che ha preceduto ha avuto, diciamo, l'idea e il buon senso di gestire il patrimonio pubblico del comune di Vittorio Veneto in maniera oculata. Per questo io, ripeto, faccio questo sottolineo su questa cosa dell'IMU. Cerchiamo di aiutare magari chi è in difficoltà e mi pare, come diceva giustamente il consigliere Carneros, non si arriva non alla quarta settimana, tanti non arrivano alla terza settimana, alla seconda settimana e qua subentrano i servizi sociali di tutti i comuni in cui il 10, 12, 13% del bilancio del comune va a gestire, diciamo, le difficoltà territoriali del cittadino. Quindi il mio voto sarà contrario proprio per queste cose. Grazie. Grazie consigliere Darè. Allora non vedo altre prenotazioni, chiudo la discussione e passiamo alla votazione. Prego, consiglieri, votate. Hanno votato tutti.
Chiudo la votazione. Favorevoli 11, contrari 4, nessun astenuto. La delibera è approvata. Ora votiamo l'immediata esecutività. Prego, consiglieri, votate. Favorevoli 11, contrari 4. La delibera è approvata e adesso possiamo passare al prossimo punto dell'ordine del giorno. Verifica quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Relaziona l'assessore Denardi. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa delibera ormai da diversi anni ha il medesimo contenuto, è una delibera che ogni anno il Consiglio Comunale è chiamato a approvare. L'attuale situazione è quella per la quale il Comune di Vittorio Veneto non ha in proprietà aree e fabbricati da cedere e destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie in relazione alle normative del 62, del 71 e del 78 che prevedono appunto queste disposizioni atte a favorire le aree fabbricabili per l'edilizia popolare, ovvero per il settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata. Grazie. Vediamo se ci sono interventi. Non vedo nessun intervento, perciò passiamo alla votazione. Chiudo la discussione. Bene, la votazione è aperta, votate pure. Chiusa la votazione, che è approvata con 14 voti favorevoli e un voto contrario. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego. Allora, approvata, favorevoli 14, contrari 1. Grazie. Possiamo passare al prossimo punto dell'ordine del giorno. Allora, il punto 4, approvazione e nota di aggiornamento documento unico di programmazione DUP. Poiché questo punto contiene il piano delle opere pubbliche 2025, come da regolamento è previsto il doppio tempo per l'intervento.
adesso do la parola all'assessore per l'illustrazione del punto, l'assessore De Antoni, prego. Sì. La nota di aggiornamento al DUP che sottoponiamo oggi alla vostra approvazione si configura, come scrive anche il Collegio dei Revisori nel dare parere favorevole al documento, come lo schema del DUP definitivo e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il 18 ottobre scorso vi avevamo presentato un primo documento che dopo la vostra approvazione abbiamo presentato alla cittadinanza in 4 riunioni pubbliche tenutesi nelle prime settimane di novembre a San Giacomo, in Valle Pisina, a Palafendre, nella sala riunione della biblioteca, raccogliendo utili osservazioni per gran parte recepite nell'aggiornamento al DUP che questa sera vi presentiamo. Il DUP, come sapete, l'abbiamo parlato l'altra volta, ma comunque ripeto velocissimamente, costituisce la guida strategica ed operativa degli enti pubblici ed è composto dalla sezione strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, quindi 5 anni, e individua gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa, che ha un orizzonte temporale di 3 anni, come il bilancio di previsione, e individua gli obiettivi che costituiscono la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici. La nota di aggiornamento che vi presentiamo è stata aggiornata rispetto alla stesura, al testo che vi avevamo approvato appunto nell'ottobre scorso, è stata integrata con l'analisi e la valutazione delle risorse finanziarie che trovate da pagina 82 a pagina 100 e con qualche piccola altra integrazione, ma diciamo di poca rilevanza. Io adesso mi soffermerei sui punti che diciamo costituiscono il DUP e che sono, come è riportato nella bozza di delibera che vi abbiamo presentato, ci sono 4 documenti che vengono approvati con questo, anzi 5, che vengono approvati con questa delibera, e cioè la programmazione finanziaria delle risorse, finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale 2025-2027 e annuale 2025. Il programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori pubblici, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, sempre per il triennio, il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027 e il programma triennale per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma 2025-2027, unitamente all'appendice che diciamo, non vi è stata forse fatta la fotocopia, ma comunque è presente nel sito, che sono le schede degli immobili inseriti nel piano triennale delle alienazioni. Allora, partendo appunto da questi documenti, che sono diciamo, un po' la novità rispetto a quelli che erano contenuti nel primo documento, partiamo dal documento che riguarda le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale. Qui c'è un decreto insomma, che stabilisce che nella sezione operativa del DUP siano definite per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Allora, abbiamo quindi, sulla base appunto della situazione esistente e su quella prevista di assunzioni nel corso del 2025, abbiamo fatto, come viene riportato a pagina 136 del DUP, abbiamo fatto la previsione per le assunzioni dei costi per il personale per l'anno 2025, l'abbiamo indicato in 6.236.776 erotti, insomma, che sono i soldi necessari nel 2025, modificando leggermente di poche migliaia di euro le previsioni per il 2026 e per il 2027. Queste spese per il personale sono soggette anche a 2 limitazioni o a 2 controlli, diciamo così, che sono previsti sempre da questo decreto che tratta questi argomenti. Uno è il vincolo legato al valore medio di spese per il personale del triennio 2011-2013, che
per il nostro ente, perché sono dei valori che sono diversi, insomma, a seconda poi dei comuni più grandi o più piccoli. Comunque per il nostro ente questo importo è pari a 5.496.176 euro. Il costo che noi abbiamo indicato nel nostro bilancio è di 5.133.953.000 euro. È diverso questo importo rispetto a quello che vi ho detto prima, perché c'è tutto un decreto che precisa esattamente quali devono essere gli importi che vengono esclusi dai costi. Quindi per rendere omogenei, insomma, i due valori, ripeto che la spesa complessiva riportata in bilancio è 6.236.000 erotti, mentre l'importo che deve essere paragonato, diciamo messo a confronto con l'importo stabilito dalla norma, quei 5.496.000, è pari a 5.133.000. Quindi siamo al di sotto di quello che sarebbe l'importo che potremmo impegnare per le risorse per il personale. Un altro termine che è previsto sempre dalla norma è quello del rapporto tra le spese correnti e le spese per il personale. Questo rapporto deve essere inferiore al 27%, nel nostro caso è pari al 22,87%, per cui in teoria ci sarebbe la possibilità di, come dicevo prima, di mettere più risorse per quanto riguarda il personale. Noi abbiamo cercato di, poi vi posso dare anche i termini di paragone con l'impegno dell'anno precedente, abbiamo investito parecchie risorse in più, circa 376.000 euro per le assunzioni di personale, basandoci sulle assunzioni già programmate e tra l'altro molte delle quali si sono fatte entro il 30, entro oggi, perché c'era sempre il problema di quello che era paventato dai giornali, che ci fosse una limitazione delle assunzioni nel 2025, quindi diciamo al 30 dicembre abbiamo assunto, insomma, in questi ultimi giorni praticamente 9 o 10 unità che sono, tanto per conoscenza, insomma, 3 operai, 3 agenti di polizia locale, 2 funzionari tecnici, un funzionario amministrativo e poi c'è l'assunzione del nuovo dirigente dei servizi tecnici, che è l'architetto Madalosso, che stasera non è qui, ma che comunque, diciamo, nei prossimi giorni sicuramente vi presenteremo. Quindi c'è le risorse da destinare al fabbisogno personale sono rilevanti, sono in grosso aumento rispetto all'anno precedente, sono comunque inferiori ai limiti che sono stabiliti dalla norma. Andando avanti negli altri punti che sono inseriti nel piano, il secondo punto è il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici. Se riusciamo a mettere... non lo leggo, sì, andiamo un attimo avanti, comunque la pagina è... Diciamo, la pagina che commenterò è quella della pagina 145, io ho la dimensione più grande che doveva esserci. Ok. Ok. Volevo partire prima di tutto non c'è la pagina precedente, Marco? C'è quella precedente che riporta il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma. È un investimento, diciamo, complessivamente molto importante, perché prevede complessivamente nel triennio una spesa di 27.882.000 euro. Questi soldi sono in parte già presenti nel nostro bilancio, adesso mi manca un pezzo di carta, non ce l'ho più, va bene. Ci sono un importo di circa 600.000 euro è diciamo, già presente nel bilancio, poi ci sono delle risorse che vengono, diciamo, legate alle alienazioni per circa 2.400.000 euro, c'è questa roba qui, grazie, questa. E così vi dico i numeri esatti che avevo persi. Ok, allora dicevo che dei 27.800.000 euro, diciamo, di risorse complessivamente necessarie, 4.700.000 derivano da fondi propri,
7 milioni e 600 da contrazioni di mutuo, 2 milioni e 900 con risorse derivanti da alienazioni e 11 milioni da contributi regionali, statali e europei. Anche questo diciamo, sono valori, progetti insomma, che abbiamo previsto, è sicuramente diciamo, un programma ambizioso che naturalmente per quanto riguarda le risorse che non sono attualmente disponibili potrà essere realizzato solo se riusciremo a ottenere questi finanziamenti. Oltre a queste ci sono tra l'altro ci è arrivato un finanziamento proprio in questi giorni che era previsto quindi nella parte delle alienazioni, dei contributi, che è il finanziamento di 800.000 euro per la realizzazione dell'efficientamento energetico della scuola Crispi. Era un lavoro ancora di quelli vecchi che non era ancora stato avviato, diciamo a febbraio sono state mandate avanti le carte per ottenere il contributo e proprio in questi giorni abbiamo avuto comunicazione del contributo concesso da Avepa. Per completare insomma, le risorse disponibili, quei 27 milioni, ci sono anche 200.000 euro che sono stati promessi da privati, in particolare per la realizzazione della strada che porta a Sant'Augusta, del sentiero di Sant'Augusta. Andando nel dettaglio degli interventi, volevo precisare come alcuni interventi che sono inseriti nel piano sono legati diciamo, a iniziative che erano partite ancora lo scorso anno, che non erano arrivate alla conclusione un po' per i ritardi burocratici, un po' per la mancanza di risorse finanziarie. Questi progetti sono stati diciamo, completati. Per alcuni sono state avviate anche le procedure per l'appalto e per quelli che non avevano il finanziamento, alcuni di questi sono stati finanziati con i fondi dell'avanzo di amministrazione e completati per altri sempre con queste risorse. Quindi vado a leggere l'elenco che abbiamo, che adesso dovrebbe essere riportato nel foglio A3. Il primo intervento è proprio il miglioramento delle prestazioni energetiche della Crispi. Abbiamo ricevuto il finanziamento di 805.000 euro circa, quasi superiore a quello che avevamo chiesto, insomma per qualche migliaio di lire. Quindi questo è un intervento progettato finanziato, pronto per l'appalto. Il secondo punto è il sottopasso di via Callarga. Qui c'è il problema già dibattuto nei precedenti consigli comunali, è un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato ancora nel 2019 dalla passata amministrazione per 2 milioni di euro. Dicevo che a luglio-agosto ci è arrivato il nuovo progetto diciamo, che è stato assegnato sempre dalla precedente amministrazione a un altro studio tecnico che ha portato il valore complessivo dell'opera da realizzare a 5 milioni e 100. Su questo tema siamo un attimo fermi e stiamo valutando sia diciamo, la possibilità di rivedere il progetto, perché forse alcune opere sono un po' esagerate, sia di ottenere dalla regione o da qualcuno un aiuto economico perché, così stanti le cose, l'importo da aggiungere sarebbe di 3 milioni e 100.000 euro. Poi abbiamo mantenuto la previsione del percorso pedonale protetto lungo la strada provinciale 35 della Vallata, quel tratto di marciapiede che dovrebbe collegare la chiesa di Longhere al supermercato che c'è sopra, sulla quale abbiamo 250.000 euro di risorse nostre accantonate. Era previsto un finanziamento della provincia che al momento non è stato confermato. Poi sul palazzetto dello sport abbiamo messo un investimento di 600.000 euro per l'adeguamento degli impianti antincendio. Poi c'è il discorso della piscina. Qui abbiamo inserito per la piscina due possibilità: o la riqualificazione delle piscine comunali esistenti, per i quali era previsto nel piano un investimento di 1.370.000 euro, sia poi, come vedremo nei punti successivi, la realizzazione della nuova piscina. Su questo tema abbiamo affidato ad un tecnico una valutazione delle diverse possibilità, diciamo, progettuali e in relazione all'esito di questa valutazione stabiliremo che cosa fare, quindi se dalla valutazione che verrà fatta e verrà dimostrata con numeri, insomma, sarà più opportuno proseguire nella riqualificazione, procederemo alla riqualificazione. Se, come diciamo, si ritiene, insomma, conoscendo un po' la struttura che abbiamo, sarà necessario realizzare una nuova opera, vedremo come ottenere il finanziamento. Qui pensavamo sia di ricorrere a quei interventi per le periferie che fa lo Stato, sia eventualmente si poteva pensare a un mutuo
con il credito sportivo, che potrebbe essere a tasso zero e quindi un intervento diciamo, più facilmente realizzabile, ma è una cosa che potremo valutare solo dopo la presentazione di questo progetto di fattibilità. Un'altra cosa un progetto già esistente di cui abbiamo completato le procedure burocratiche e abbiamo diciamo, integrato il finanziamento è la realizzazione di un tratto della pista ciclabile Venezia-Monaco lungo la sponda nord-ovest del Lago Morto per l'importo di 770.000 euro. Le piscine comunali, nuove piscine comunali, quindi in relazione a quelle sopra che erano solo da ristrutturare, l'intervento complessivo previsto è di 8 milioni di euro, noi prevediamo una ripartizione insomma, della spesa nei 3 anni, mettendo nei primi 2 anni, 2025 e 2026, 200.000 euro rispettivamente per anno, e per realizzare il progetto esecutivo, prima lo studio di fattibilità tecnica e economica, poi il progetto definitivo, e questo ci potrebbe quindi consentire, qualora scegliessimo questa soluzione, di arrivare nel 2027 all'appalto dei lavori. Analogamente per quanto riguarda la nuova biblioteca comunale, qui abbiamo valutato che il progetto che era stato predisposto non corrisponde a quelle che sono le esigenze e alle nostre anche diciamo, alle esigenze insomma, della città, per cui abbiamo pensato di realizzare la nuova biblioteca, e in questo caso abbiamo previsto una spesa complessiva di 3 milioni, anche qui ripartendo in 100.000 euro nel 2025 e 100.000 nel 2026 le spese di progettazione per arrivare nel 2027 all'appalto. Ci sono poi 2 interventi di sistemazione e asfaltatura delle strade comunali di 300.000 euro l'uno. Diciamo, abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e quindi sono pronti per l'appalto. Uno di questi interventi era già inserito nel vecchio piano delle opere pubbliche, il secondo, quello che riportiamo nell'elenco subito sotto il primo, è quello che abbiamo finanziato noi e che quindi diciamo, verrà appaltato nei primi mesi del prossimo anno. In mezzo c'è la sistemazione del parco di Villa Papadopoli, per il quale abbiamo previsto una spesa complessiva di 500.000 euro, anche questa diciamo, prevista in 2 anni, 60.000 il primo anno e 440.000 il secondo anno. Andando avanti c'è la previsione della realizzazione del nuovo campo da rugby, la spesa 500.000 euro, 60.000 euro nel 2025 e 440 nel 2026. La sistemazione della scalinata di Sant'Augusta, questo era un progetto che era già inserito nel piano delle opere pubbliche per 1.100.000 euro, che non era finanziato, c'era solo il progetto definitivo già approvato dalla precedente amministrazione. Noi abbiamo chiesto di fare 2 stralci di questo lavoro, quindi 700.000 euro è l'importo che abbiamo finanziato già con l'avanzo di amministrazione e quindi che potrà essere appaltato nei primi mesi del 2024, e il secondo stralcio, che lo trovate più sotto, verrà finanziato, dobbiamo trovare il finanziamento e una volta completato il primo stralcio potremo assegnare anche il secondo stralcio. Poi c'è diciamo, la messa in sicurezza di una frana e il ripristino della viabilità in via delle Perdonanze. Qui, a seguito della frana che c'è stata all'inizio del 2024, abbiamo provveduto, come sapete, a realizzare un primo bypass che consente comunque l'accesso alla zona da parte dei cittadini che vi risiedono con la strada vecchia che consente dei tempi di percorrenza di pochi minuti ed evitano di fare il giro per la strada di San Mor, che richiedeva circa 40 minuti in più. E questo, siccome ci sono ragazzi che vanno a scuola, persone che frequentano purtroppo l'ospedale, è necessario che quest'opera venga realizzata in breve tempo. Qui abbiamo già presentato alla Regione, su richiesta della stessa, dopo il sopralluogo fatto, abbiamo presentato le schede tecniche che sono state inviate a Roma per ottenere il finanziamento. Quindi non abbiamo una vera certezza del finanziamento, ma una promessa abbastanza solida che le risorse ci verranno date, ce l'abbiamo. Quindi questo l'importo di 420.000 euro. Un altro intervento nuovo è quello legato alla realizzazione al completamento insomma, della sede dell'associazione a Palazzo Piazzoni,
quindi con la messa a norma e con la sistemazione delle cucine. Questo era un intervento che era inizialmente previsto nel piano da 2.700.000 euro per Palazzo Piazzoni, poi prima dell'appalto è stato stralciato perché non c'erano, cioè i prezzi previsti non consentivano di fare l'appalto dei lavori e quindi sono stati tolti i lavori legati a questa parte. Ora noi li rifinanziamo e anche su questi il progetto è stato approvato e può essere, diciamo, appaltato in breve tempo. Altro intervento nuovo è quello legato alla manutenzione della pavimentazione di via Martiri della Libertà. Su questo intervento, di cui abbiamo parlato velocemente anche nei precedenti consigli, l'importo che abbiamo messo è di 472.000 euro, è in corso la progettazione da parte di un professionista incaricato, insomma, per presentare il progetto nel più breve tempo possibile. La sistemazione di Sant'Augusta del secondo stralcio è quello di cui vi parlavo prima, 400.000 da finanziare. Come da finanziare sono i successivi interventi che erano previsti nel piano precedente, che riguardano la nuova scuola materna del polo scolastico di Forcal, un'opera, diciamo, che era stata inserita perché a suo tempo si sperava in un finanziamento da parte dello Stato che non c'è stato, l'abbiamo lasciata non sapendo cosa potrà essere il futuro. L'adeguamento del polo impiantistico museale di Serravalle, abbiamo riportato il progetto, l'importo così come era già previsto. Su questo, parlando appunto con la consigliere Oliana, si era detto, diciamo, della necessità di una revisione del progetto che, diciamo, anche rispetto a quello che abbiamo potuto vedere sicuramente merita un approfondimento e forse una diversa impostazione. Poi ci sono interventi sulle asfaltature comunali. Questo è un intervento che era previsto anche questo nel vecchio piano, ma previsto nel 2025 e riportato nel 2026. E poi c'è il percorso pedonale ciclovia dell'amicizia, il terzo stralcio, il secondo stralcio è un altro, diciamo, investimento, un altro intervento da fare qualora arrivino i finanziamenti su un progetto di massima che a suo tempo era stato preparato. E ultimo, ma non ultimo per importanza, è il nuovo asilo comunale. La scuola materna, scusi, l'asilo nido, maledizione, l'asilo nido comunale, che diciamo, è un'opera che riteniamo importante. Chiaramente non abbiamo le risorse per realizzarlo, lo abbiamo messo nel piano per far presente questa nostra decisione, insomma, di dare importanza a questo intervento. Vediamo se sarà possibile ottenere dei finanziamenti diciamo, dallo Stato come erano stati previsti nel PNRR. Sì, questo è un tema, diciamo, sicuramente importante, che riguarda anche la possibilità che una struttura del genere possa essere utilizzata, mettendoci d'accordo anche sulle spese, da parte dei comuni limitrofi, che sicuramente con popolazioni di 3-4 mila abitanti non possono avere un asilo nido. Se possiamo, diciamo, trovare un accordo assieme anche a questi comuni limitrofi, potrebbe essere, diciamo, una bella esperienza da portare avanti su un'opera che sicuramente ha un valore sovracomunale. Proseguendo negli interventi, diciamo, nei piani previsti nella delibera, a pagina 150 troviamo il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027. La normativa vigente prevede che le stazioni appaltanti adottino tale programma nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, inserendo in detto piano gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 140.000 euro. Questo piano lo trovate a pagina 156 e se vedete 154, scusate, ho sbagliato, 154, e qui vedete sono una serie di, diciamo, di acquisti di beni e servizi che hanno valenza pluriennale, ad esempio il servizio organizzazione dei centri estivi, il servizio pulizia degli stabili comunali, la manutenzione e assistenza del software gestionale, la progettazione di nuove piscine comunali, la progettazione di nuova biblioteca comunale, il servizio di discussione coattiva. L'importo complessivo riportato nell'elenco nel primo anno è di 270.000 euro, nel secondo 617, nel terzo 457. L'importo di 270.000 euro che leggete non è sbagliato rispetto ai valori che sono riportati nella tabella, perché c'è una norma che dice che la somma diciamo, deve essere riportata al netto
degli interventi che sono compresi nel quadro economico dei progetti. Per spiegarmi, insomma, i 200.000 euro delle piscine, no? Della progettazione delle piscine e anche quello della biblioteca comunale non vengono riportate nel dettaglio perché vengono ricomprese nell'ambito del piano del quadro economico del progetto e quindi in questo prospetto non devono essere riportate. Continuando a pagina 156, esatto, c'è il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente. Questo piano è stato, diciamo, mantenuto così come era previsto nell'anno precedente, sono solo state cambiate, diciamo, la temporalizzazione degli interventi. Il totale dei beni che dovrebbe essere messo in vendita è di 4.288.370. Anche qui sono beni, diciamo, da tempo previsti nel piano, sono comunque fabbricati che in qualche modo ci costano per le manutenzioni e per tutte le cose, insomma, che ci sono da fare in un immobile abbandonato così, e quindi è nostra intenzione cercare per quanto possibile di rivedere ancora questo piano, se possibile di ridurre gli importi a base d'asta per trovare il modo di riuscire a vendere più presto, non rientrando tra i beni che sono di interesse dell'amministrazione. Continuando sulla valutazione di questi programmi, a pagina 162 c'è la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma. Qui sono inserite, diciamo, come in tutti gli anni, i diversi incarichi con una descrizione legata alle diverse, diciamo, settori, quindi per le politiche culturali, ci sono tutti gli incarichi che dovremo dare per il concorso di corale, per il concorso di violino, eccetera, eccetera. Poi c'è le politiche educative e sociali, quindi incarichi professionali in ambito sociale, in ambito educativo, per attività di contrasto alle violenze di genere, le politiche territoriali, incarichi in materia urbanistica e ambientale, per le politiche di gestione e valorizzazione del patrimonio, incarichi per attività pratiche inerenti agli immobili, eventuali incarichi notarili per le vendite o per i diversi adempimenti che ci sono. Poi le politiche di gestione del contenzioso, incarichi di consulenza di tipo giuridico-legale, politiche di gestione economica, supporto specialistico per la risoluzione problematiche in ambito contabile, fiscale, eccetera, politiche di gestione della sicurezza legate eventualmente all'aggiornamento del piano di protezione civile. Questi in sostanza, diciamo, sono i documenti che sono stati inseriti nel DUP che, come ricordavo prima, queste due sezioni, diciamo, strategiche e operative che poi vanno a comporre questo documento che è appunto la base per tutti gli interventi successivi, ad esempio poi per il bilancio e per tutti gli altri punti che vedremo all'ordine del giorno successivo. Ho cercato di fare più in fretta possibile, ma sono stato comunque lungo e quindi sono qui a disposizione per eventuali vostre richieste di chiarimento. Grazie Assessore De Antoni. Adesso do la parola all'Assessore Dus. Sì, buonasera innanzitutto. Mi permetto solo di fare una piccola integrazione a quanto già illustrato dall'Assessore De Antoni in merito al piano opere pubbliche. Perché c'è stato un grande lavoro in queste ultime settimane dell'anno per tentare di andare a utilizzare tutto l'avanzo di amministrazione impegnando in particolar modo su due importanti opere, una riguardante la scalinata di Sant'Augusta e l'altra via Martiri. Come ha detto giustamente l'assessore De Antoni, noi abbiamo ereditato un elenco che conteneva alcune voci, molte di queste voci però non avevano alcuna copertura finanziaria a monte, quindi c'è stato un lavoro importante prima di capire quali opere erano appaltabili, progettabili e poi si è andati a definirle e a finanziarle, anche utilizzando tutto l'avanzo possibile. E così è stato fatto appunto con Sant'Augusta e con via Martiri e anche con le asfaltature. Il
piano che è stato presentato è un piano molto ambizioso e speriamo di riuscire quantomeno a realizzare gran parte di esso, naturalmente compatibilmente con quelle che sono le risorse, come diceva appunto De Antoni prima. Però mi preme anche ringraziare gli uffici, perché appunto in questa ultima parte dell'anno hanno lavorato anche con i professionisti esterni appunto per ricevere nei limiti del tempo massimo consentito, cioè a fine dell'anno, i vari progetti, in alcuni casi anche rivisti e riadattati e un po' calibrati, diciamo, anche a quelle che sono le esigenze della nostra città. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono altri assessori? No. Quindi apro la discussione. Se i consiglieri vogliono intervenire, prego. Prego, consigliere Giovanni Braido. Do l'inizio. Sono entusiasta. Credo che dopo Pesaro nel 2024, Agrigento nel 2025, Vittorio Veneto potrà candidarsi come città della cultura, perché ho visto talmente tante e cotante opere che sono sbalordito dalla capacità con cui questa amministrazione sarà in grado di fare queste opere. Posso serenamente dirlo perché per 10 anni ho fatto l'assessore ai lavori pubblici, no pubblici, per cui ho ben chiaro cosa sia un piano opere pubbliche. E torno alla campagna elettorale, perché io sono sempre stato coerente con me stesso, a differenza di molti altri. E ho sempre detto, e qualche candidato mi dava ragione, che la città ha necessariamente bisogno di un grande piano di ordinaria manutenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'avanzo o comunque i mutui o comunque quello che volete, perché i soldi ci sono, devono andare su asfalti, marciapiedi, abbiamo qui le fontane che avete, come dire, un paio di consigli fa, avete rigettato quell'emendamento del consigliere Posocco che secondo me era un emendamento da accogliere, e come sempre quando si è in amministrazione si perde un po' il senso della realtà, questo è bipartisan, non si riesce a percepire, no, le cose semplici della vita. Io non so se qua i consiglieri hanno mai fatto macchina via Rizzera o fanno il senso unico di Vittorio Veneto o fanno una marea di strade da Sant'Andrea a Serravalle, per tutta Vittorio Veneto, saranno, a parte i cosiddetti tacon, saranno almeno 20 anni che non si fanno delle asfaltature degne di tal nome, non si fanno dei marciapiedi, sempre via Rizzera, vado a memoria, e andiamo poi a perderci, a mettere su un piano opere pubbliche cose che sappiamo che non faremo, Assessore. Diciamoci la verità, non le farete mai. Ci sono 3 modi per fare un piano opere pubbliche: conscienza e coscienza, giuridicamente parlando con colpa o con dolo, nel senso che lo specchietto per le allodole o per i tordi, a seconda dei punti di vista. Ma pensare di fare piscina, biblioteca, campo da rugby, scuola di Forcal, sottopasso, mettere 27 milioni, che non si sa neanche dove andate a trovarli, sinceramente mi cadono un po' quello che non dovrebbe cadermi, e spero che ancora non mi cada, data l'età, ma voglio dire, bastava un'opera
un'opera che è la piscina e fare quel famoso polo sportivo, no? Famoso polo sportivo, farla bene e poi una grande ordinaria manutenzione, punto. Tutto il resto qualcuno direbbe noia. E mi dispiace perché poi i soldi li avete, le possibilità le avete, ma non vi rendete conto che dovete valutare progetti, personale, soldi e specialmente volontà che deve essere specifica, concreta e non aleatoria. Il mio voto ovviamente sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Braido. Prego consigliere Posocco. Sì, a me la presentazione è importante, il piano opere pubbliche è importante, però vorrei capire alcune cose. Tempi e modi. Piscine, dove? Allora, ho visto, ci sono due progetti che contrastano tra di loro, come ha detto. C'è una riqualificazione, quel solito progetto che gira ancora dall'amministrazione Tonon, che costava 500.000 euro, adesso è di 1.300.000. Lei ha detto si farà il mutuo col CONI a tasso zero, probabilmente dico, non so se il CONI, ci vuole il parere del CONI, non credo che il CONI darà il parere, ma comunque è una ristrutturazione. Nel 2027 mettete una cifra importante per fare una piscina nuova, quindi sono due cose che contrastano tra di loro. Quindi volevo capire tempi e modi per la piscina, per la biblioteca, anche qui dove andiamo, cosa facciamo? Andiamo alla rotonda, interveniamo sull'immobile esistente. Rugby, dove? Torniamo al Victoria, quei soldi che ha messo non bastano neanche per portare via la piattaforma esistente, andremo a utilizzare gli spogliatoi dell'atletica, quindi là quei soldi non servono, se ne servono 4 volte di più, minimo, non entro su che ci sta a malapena, ma non importa. Oppure andiamo alla Rotti? No, non possiamo andare giù all'Areocampo, da quello che ho capito, progetto che a me piaceva che da quello che ho capito è abbandonato, ricordo il progetto, una bella area ricreativa, Parco Dan, il sogno, anche per fare un concerto con più di 10.000 persone, cioè voglio dire, guardiamo una città viva verso il futuro, così l'area era giusta, no, non si fa con i campi da calcio, con i campi da rugby, con la città dello sport, ci potevano stare altre cose. Il progetto Areocampo, da quello che ho capito, è abbandonato, l'area ricreativa veniva nella nostra visione veniva finanziata con la vendita del Parco Dan, per cui mi risulta ci siano 3 richieste e una verbale, ma questo poi magari con Accesso Atti lo approfondirò, e quindi la città, l'Areocampo, qua non c'è scritto nel DUP cosa andremo a fare di quell'area di 88.000 metri quadrati. Non vorrei che l'ideologia di non vendere il Parco Dan fermasse la città. Quindi anche il rugby, dove? Mi interessava, intanto il vice sindaco Dico ha ragione nel suo intervento, sottolineo il fatto che avete ereditato anche i progetti, quindi non erano finanziati, ma c'erano i progetti. Sant'Augusta, se vi mettevate a fare il progetto, andavamo a finanziarlo fra 2 o 3 anni come minimo, quindi vediamo un po' le cose. Poi sono d'accordo con lei che col tipo la ciclovia Amicizia, quel tratto secondo me di 2 chilometri, lo dico a tutti, sono soldi buttati via, ok? Perché un progetto deve essere, cioè non si può limitare a un 2 chilometri con 700.000 euro, ma qua non è colpa dell'assessore, del vice sindaco o dell'assessore al bilancio, senz'altro, è una visione, i problemi sono altri. Al vice sindaco, visto che ho trovato che mi ricordo, la digitalizzazione dell'archivio comunale mi interessava,
perché mi ha colpito il suo intervento l'altra volta, che mi ha detto che con 135.000 euro iniziava la digitalizzazione. Ma siccome 135.000 euro non sono niente, per un lavorone che va fatto, le chiedo se questi soldi servono per un'applicazione per le pratiche future, perché mettersi a digitalizzare il passato, secondo me, servono altro che 135.000 euro. Quindi non credo che si ridurranno i tempi, lo metto per vedere il passato, dovrà continuare ad andare giù in archivio. Quindi se mi dà questa risposta. E qui mi fermo. Ah, una cosa invece, no, su attività produttive che sul DUP c'era l'intenzione, ma intanto avevamo dato il suggerimento sui parcheggi e qua mi parlo col Presidente della Commissione Bilancio che i suggerimenti all'interno del DUP devono essere, cioè la minoranza deve fare proposte che la maggioranza accoglie, magari. Ho visto che questa non è stata accolta. Ecco, quindi il discorso il pacchetto dei parcheggi liberi, non a pagamento, era un'idea da valutare e ho visto che non è stata inserita e fa parte di un pacchetto che può essere per le attività produttive. Tra l'altro siamo entrati nel distretto del commercio, quindi ci saranno persone senz'altro più esperte di noi che daranno i giusti consigli all'amministrazione per procedere a fare qualcosa per il commercio. Però, Sindaco, il progetto Cofidi, io so che è servito a dare prestiti garantiti per oltre 1,5 milioni in città. Non può dire che non è servito a niente. Cioè, è stato un bel progetto, tra l'altro anche suggerito e condiviso con l'allora minoranza. Quindi l'IMU è poco, ma è una goccia. Che ci mettiamo insieme a un plateatico, una riduzione del plateatico, all'occupazione del suolo pubblico, la tassa sulla pubblicità. Sommiamo le cose, facciamo una progettualità e arriviamo a una serie di interventi a dare un aiuto. Capisco che l'intervento dell'IMU è limitato ai 500.000 chi, però anche ai 6, 7, 10.000 euro, dipende dalla dimensione del fabbricato. Quello più una serie di interventi. Quello dei parcheggi era una possibilità, per quello che in cassa del comune era un ragionamento da fare. Ho visto che non è stato inserito e quindi penso che il discorso sia abbandonato. In più c'è anche l'idea di qualcuno di dire possiamo anche pensare, eventualmente se vogliamo mantenere i sali blu, di farla gestire la nostra partecipata Vittorio Veneto Servizi. Un'altra idea che secondo me non è tanto da buttare via. Intanto mi fermo. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Do l'intervento al consigliere Darè, prego. Sì, ho visto un piano sostanzioso come DUP che sinceramente io lo voterei veramente al contrario di Braido, cioè veramente lo voterei perché 27 milioni di euro di programmazione sicuramente è meritevole, quantomeno a lei assessore non manca la fantasia perché effettivamente bisogna darle atto. Però non vedo in tutte queste voci, non vedo la parola aerocampo, dove insomma c'era un'idea, un qualcosa di così pensato e così anche magari anche strutturale abbastanza buono, che poteva essere sportivo, ricreativo, e abbiamo visto perché sulla sua programmazione il campo da rugby probabilmente ancora dovete decidere dove farlo. Penso che 80.000 sono metri quadri, là 85, 75, adesso non mi ricordo più, magari sono più preciso. Penso che da studi fatti illo tempore ci stavano 2 campi di calcio e 2 di rugby, anche perché noi abbiamo una società sportiva del calcio femminile che è stata in Serie A, adesso in Serie B, quindi perché non valorizzare soprattutto anche questa tipologia di sport che tra l'altro è femminile? Quindi credo che questo deve entrare nell'ottica, magari su questo tubo magari no, ma magari cammin facendo ci potete anche pensare, perché ripeto, l'aerocampo è un'area straordinaria, non vorrei che non vedendola nella voce del DUP
fosse un'area per essere venduta per fare l'ennesimo campo di Prosecco. Spero di no. Spero di no. Capisco che a 30 euro al metro quadro, 35 vicino alla cantina sociale, siano importanti, perché 80 per 35 fanno una bella somma, facciamo non le piscine, possiamo fare le piscine che arrivano a San Demiano, quindi questo è quello che mi chiedo, perché quella è un'area che se non volete far niente lasciatela lì, ma sempre patrimonio del comune che così cammin facendo altre amministrazioni potrebbero avere e sfruttare con altre idee. E questo è il senso del mio intervento. Non vedo la parola Papadopoli. Presidente del Consiglio, lei era tanto attaccato e tanto caro alla parola Papadopoli e vorrei capire quanti interventi, come, quando e perché su quel punto mi pare che sia il modello di sviluppo di un'area geografica o di un quartiere importante che è il Ceneda. E quindi su quello spero che ci sia veramente la volontà di procedere, di investire per fare. Poi, se andiamo a parlare del sottopasso, capisco, Assessore De Antoni, che lei è sempre stato contrario, però so che mi pare sia arrivata una lettera delle ferrovie che chiude Callarga, mi pare. Le ferrovie chiudono, quindi cerchiamo di capire, di andare avanti anche con queste posizioni e di avere un qualcosa, perché cambiare idea non è peccato, anzi dimostra apertura mentale, dimostra capire che magari sviluppare un'area industriale al di là, diciamo, della ferrovia sia importante, soprattutto per l'occupazione non solo del Vittoriese ma del comprensorio Conegliano, Vittorio Veneto e quant'altro. Per quanto riguarda, alla Rotonda, e qua faccio una nota al sindaco, c'erano i bagni per i disabili. Mi risulta che non ci siano più e ci sia una cucina. È bene che lei la verifichi. Grazie. Grazie consigliere Darè. Io ho letto però qui Papadopoli, insomma, Parco Papadopoli, sì. Sì. Ha chiesto la parola la consigliere Antonella Uliana, prego. Allora, riqualificare il quartiere di Ceneda, il centro storico, la viabilità, i parcheggi, valutando anche una possibile soluzione per il recupero e la valorizzazione del complesso di Villa Papadopoli. C'è. Allora, a fronte di questo bel pensiero, sottolineando che siamo tutti consapevoli, perché l'abbiamo usato e abbiamo imparato a comprendere che cos'è il DUP, e cioè la fragilità di un documento che dice tutto e nulla. Cosa significa quello che qui è scritto? Io non riesco a capirlo, perché se si tratta, come voi dite, di valutare una possibilità, ma quale possibilità? Di fare che cosa? Che cosa avete in mente voi come amministrazione riguardo a Villa Papadopoli? Perché se poi sento dire, ma poi nel DUP ovviamente per i limiti di cui appunto parlavo, se sento dire che c'è l'idea di ampliare la biblioteca, c'è un investimento di 100.000 un anno, 100 un altro e poi una somma maggiore per il 27. Allora, questo ampliamento della biblioteca, questa nuova biblioteca, chiamiamola come vogliamo, ma se non ho capito cosa volete fare, non so nemmeno io come definirla. Dove sarà collocata? Come avevo sentito dire da qualcuno, nei locali della Rotonda? Perché iniziare a mettere mano alla Rotonda significa per voi l'ipotesi di valorizzazione, restauro, riqualificazione di Villa Papadopoli? Intendete attaccare da lì? Ma con quale progetto? Come? Vorrei che mi fosse spiegato questo.
Poi un'altra cosa che vorrei chiedere, ne avevamo parlato anche, l'ha ricordato giustamente, la ringrazio, l'assessore De Antoni, però vedo che nulla è cambiato rispetto alla commissione e a quello che vedo poi nel DUP definitivo. E questo lo dico perché io ricordo perfettamente, ma lo dico con un sorriso, Presidente De Bastiani, quando io quasi a ogni consiglio comunale nel quinquennio precedente venivo attaccato da lei e dall'allora consigliere Bagliana sul Museo del Cenedese, sulla messa a norma del Museo del Cenedese, sulla possibilità di arrivare finalmente ad aprire la sezione archeologica del Cenedese. Beh, e poi che cosa vedo? Vedo nel DUP adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle, 40.000 euro, il che vuol dire nemmeno iniziare, nel 25, 0 nel 26, 519 nel 27. Finanziati come? Se non ho capito male, ma qui chiedo Lumi, perché potrei aver compreso male, con alienazioni. Il che significa che non c'è assolutamente l'idea di andare né a fare l'adeguamento impiantistico né tantomeno ad aprire questa sospirata sezione dell'archeologico. Ecco, anche questo, visto che mi viene chiesto di votare il DUP, avrei piacere che venisse chiarito. Ecco, poi volevo ancora capire questa riqualificazione e valorizzazione di Parco Papadopoli, di che cosa si tratta, e un'altra cosa, un'altra richiesta di chiarimento riguarda la Palazzo Todesco, perché io non trovo nel DUP alcun riferimento a quello che è lo spazio espositivo più importante che tutti ci invidiano della nostra città. E trovo, e quindi non so se è stato infilato lì, ma appunto chiedo che mi venga spiegato, trovo nella missione 5, valorizzare il patrimonio e gli spazi culturali, rilanciare spazi comunali e musei cittadini quali luoghi deputati ad eventi culturali caratterizzanti diversi siti. Vabbè, cioè, questo è il classico abito che va bene per tutte le stagioni, dice tutto e assolutamente nulla. Allora, di fronte al nulla, io vorrei capire che cosa si è deciso per Palazzo Todesco, perché c'è una mostra che a breve finisce. E che progettazione c'è per il 25? Io non vedo traccia, però se non l'ho vista chiederei che mi fosse indicato dov'è, perché può essere che mi sia sfuggita. Ecco, a fronte di questi come anche degli argomenti che sono stati già posti sul tavolo da chi mi ha preceduto, io avendo letto il DUP devo dire che non ho trovato una corrispondenza tra quello che viene scritto negli obiettivi strategici e quello che poi trovo nella parte successiva, nella sezione operativa, come ci ha spiegato l'assessore De Antoni, e nell'analisi delle spese. Allora, per questo motivo io non posso assolutamente votare favorevole a questo DUP, perché non vedo in questo tipo di progettualità alcun scatto in avanti, non vedo alcun salto di qualità che faccia pensare, manca di carattere, manca di personalità, che possa far pensare all'idea che ci stia dietro di un rinnovamento, di un cambiamento di rotta, come dopo avervi sentito parlare in campagna elettorale mi sarei aspettata per la nostra città. Grazie consigliere Uliana. C'è qualcun altro che prenota? Consigliere Roberto Tonon. Grazie. Io parto da una delle prime pagine
di questa nota di aggiornamento del DUP, che secondo me sono le più preoccupanti, non che l'amministrazione abbia la bacchetta magica per risolverla, ma siccome è un trend che non riguarda ovviamente solo Vittorio Veneto, ma preoccupa e deve preoccupare, non credo solo gli amministratori ma anche i cittadini, e guardo lo scenario che si presenta rispetto al continuo calo della popolazione, che credo sia il vero dramma del nostro paese, non della nostra città ovviamente. A fronte di questo, vedo fra l'altro, non so se i dati che sono riportati a pagina 14 sul PIL sono quelli vecchi, perché sono già in calo rispetto a quelli che sono segnati qua. Le aspettative sono ancora meno rosee di quelle che sono indicate. Messo insieme questo, poi leggo a pagina 18 che il numero delle imprese attive sul territorio, delle unità locali, sono in calo di 36 unità, non un dato allarmante, ma sicuramente non positivo. Questo è un dato al 36-2024. A fronte di questo abbiamo il governo, è già stato detto prima, che taglia i trasferimenti, e a proposito di attività produttive, visto che se ne è parlato anche prima, la Regione Veneto che invece aumenta l'addizionale IRAP, aumenta l'addizionale IRAP, per cui le aziende sono oberate di una ulteriore tassa rispetto a quelle che pagavano precedentemente, e quindi non è che la Regione da questo punto di vista stia dando una mano alle attività economiche. Molto bene, e riguardo i dati 2021, 2022 2023 invece, le arrivi e presenze turistiche che sono andate negli anni sempre migliorando. Una riflessione sicuramente, pacatamente, senza come dire, pregiudizi per quanto possibile, perché pregiudizi ne abbiamo tutti. Forse bisogna farla rispetto all'intervento che ha fatto anche la collega Uliana rispetto ai musei, quando vediamo che per esempio nel 23 quasi il 40% delle persone che sono entrate ai musei, poco più di 10.000, quasi il 40% sono entrate gratuitamente. Vuol dire che abbiamo una frequentazione per buona parte di non paganti, e poi basta vedere i dati sul costo, sono oltre 300 e passa mila euro solo di spesa corrente che pesano sulle casse del comune, quindi dei cittadini. Una riflessione credo debba essere fatta. Due domande velocissime anche, pagina 33 e 35, vedo che ci sono delle scadenze sulle gestione delle strutture, per esempio pista di atletica Barison fino al 31/12/2024, chiedo se sono state rinnovate, che non ci troviamo come con Ilda Ponte, che finita l'amministrazione si è dovuto chiudere perché non c'era nessuna proroga sulla gestione, così come altre strutture. Ecco, una notazione, visto che ogni anno ci si dimentica di correggerla, a pagina 42 direi di correggere il nome della scuola primaria Paravicini, perché è ancora scritto Andrea. È l'ennesima volta, ma capita, è Alessandro, non Andrea Paravicini, che poi non salti fuori come qualcuno ha detto da Ponte Andrea, quelli a Graspa, e non Lorenzo da Ponte. E poi una domanda, ma solo di carattere tecnico, a pagina 154, per quanto riguarda il programma triennale di acquisti beni e servizi, vedo che per quanto riguarda i servizi delle pulizie, nel primo anno è messa una parte, perché c'è la scadenza infrannuale. Buon, perfetto, mi ha già risposto, grazie. E poi ce n'era un'ultima, se non ricordo male. Sì, relativamente ai lavori pubblici, visto che il collega
Giovanni Braido ha detto che è da decenni, o quasi insomma, che non si fa, tanti anni, che non si fanno asfaltature, eccetera. Beh, in realtà non è vero. Che poi se ne facciano, considerare Tacon tutta via Mattei, che è la strada più... Beh, è stata fatta tutta via... Basta che fai senso unico, Via Mattei. Via Mattei è la strada più larga e più lunga che c'è a Vittorio, e dire che quello è un Tacon, secondo me, merita... quella. Ma poi via Schiaparelli, si entra, vedi un po' il Catav, e quella dopo che era stata fatta la prima volta non è mai più stata asfaltata, anche quella è stata fatta. Poi, ma non importa quale amministrazione l'ha fatta, via Manin per esempio è stata fatta, punto. Beh, insomma, via Manin è stata fatta, via Vittorio Emanuele II, tutta la zona di Forcal, non possiamo dire che non è stato fatto nulla, che poi sia stato fatto molto meno di quello che sarebbe bello fare, che sarebbe opportuno fare, è un'altra questione, ma continuare a dire che non si è fatto nulla, secondo me è scorretto. È scorretto. Per esempio, il marciapiede di via Cavour, forse non se n'è, è stato fatto anche quello? Anche quello è stato fatto e non era così. Che poi io sia pienamente d'accordo che via Galilei è messa non male, malissimo, e via Rizzera, se posso fare una piccola polemica, anziché fare il progetto, era meglio asfaltare un tantin, sono pienamente d'accordo anche su questo, ma sono... il foglio dei desiderata è sicuramente molto più lungo di quelle che sono le possibilità, anche perché poi chi ha gestito il bilancio del comune sa bene che alla fine no, questo non si può, per questo non ci sono i soldi. Visto che lei per 10 anni, l'ha ricordato prima, ha fatto l'assessore ai lavori pubblici, si ricorderà per esempio rispetto a quello che è, perché ogni volta salta fuori questa storia dei derivati e delle scuole, che non è così. Sia Forcal che San Giacomo non sono stati fatti con i derivati, perché buona parte sono stati finanziati dalla regione, tant'è vero che lo abbiamo ricordato un sacco di volte, era prevista la vendita sia della vecchia scuola elementare di Forcal che quella di San Giacomo, prorogata ogni volta, e poi la regione ha detto vabbè, non siete in grado di venderla, amen. Era legata al finanziamento regionale, quindi finiamola con questa storia che con i derivati si sono fatte le scuole. Non è così, non è così. E spero che non si continui ogni volta a ribadire quello che non è stato. Posto questo, tutto questo come dire, preambolo quasi per dire che è vero, concordo anch'io che buona parte bisognerebbe metterli sulle manutenzioni, tanto è vero che l'assessore De Antoni, proprio in questa linea, se lei ha notato, ha inserito le asfaltature con fondi propri, non con alienazioni come era molto spesso prima, non con alienazioni, e addirittura, fra virgolette, lo dico, anticipato quelle, visto che c'era la possibilità, alcune asfaltature che teoricamente potevano essere programmate ed eseguite successivamente. Questo perché? Perché effettivamente ci si è accorti che la necessità di manutenzione anche per questioni di sicurezza delle strade e dei marciapiedi sono essenziali e sono assolutamente una urgenza che viene soddisfatta per quanto possibile da, se non ricordo male, nei primi 2 anni sono circa 900.000 euro, 300 e poi altri 300. Oddio, 1 milione di euro, niente proprio. No, ma lasciamo terminare l'intervento al consigliere Tonon, prego. Sì, allora, i lavori si possono fare quando ci sono i progetti. Lei sa meglio di me, avendo fatto anche lei l'assessore, che anche solo per asfaltare non è che, appunto, non è che basta dire asfaltiamo domani. Ma ripeto, allora, lei che sa leggere sicuramente il bilancio si è accorto che 300 più 300 più 300 con fondi propri, e poi c'è anche 1 milione dopo. Ma allora, legga il bilancio, 300, 300, 300, e poi c'è anche 1 milione.
se lo guarda. Fondi propri, no, è molto... Per favore non facciamo botte e risposte perché... No, sto parlando... Mettere 300.000 euro di fondi propri è molto di più che mettere 300.000 euro con alienazioni, quando sappiamo che le alienazioni, ahimè, hanno il risultato che hanno. Perché? Perché molto spesso purtroppo il mercato non recepisce quelle che sono le, fra virgolette, le offerte che vengono dal comune. Detto questo, mi auguro ovviamente che quanto previsto si possa fare il più speditamente possibile. Dico il più speditamente possibile perché anche il comune ha le risorse umane che non sempre sono sufficienti per i lavori e per quelli che sono i programmi amministrativi. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Ha chiesto la parola il consigliere Carnellos, prego. Dunque, premetto che io non sono stato assessore ai lavori pubblici di questa città nemmeno un anno, ma a dire la verità una replica al consigliere Braido, che c'è stato 10 anni, credo sia doverosa, perché certamente se Via Rizzera l'avesse fatta in quei 10 anni, adesso l'avremmo fatta. Se tutti i marciapiedi di cui ha parlato li avessi fatti nei lunghi 10 anni di assessorato, probabilmente oggi non saremo in questa situazione. Se in questi 10 anni avessi cominciato a fare la grande manutenzione che noi adesso, dopo 6 mesi, dobbiamo fare immediatamente, sicuramente non ci troveremmo in questa situazione. E 10 anni sono lunghi, se ci pensa, peraltro senza avere nemmeno la difficoltà di dover passare la mano da un assessore all'altro, ma aveva perfetta carta bianca, fra l'altro con la possibilità di riprendere quello che non aveva fatto nei primi 5 anni. La verità, sa qual è Braido? Che si predica bene e si razzola male, ed è facile imputare a chi viene dopo quello che non hanno fatto chi è stato prima. Ci vuole onestà intellettuale per valutare che i miracoli non si fanno in 10 anni e non si fanno nemmeno in 6 mesi. Quantomeno apprezzare la buona volontà ex ante, poi casomai fare la critica dopo, credo sia prudente, e la prudenza è sempre una grande virtù. Altra cosa, qui mi trovo sballottato, perché nell'intervento di Braido ci sono troppe cose, nell'intervento di altri consiglieri bisognava aggiungersene ancora altre. Delle due l'una, o ascoltiamo gli uni, o l'uno, o ascoltiamo gli altri. In realtà, vedete, noi ascoltiamo noi stessi. La città ci ha dato un mandato, ci valuterà su come ci comporteremo, su cosa faremo, e io mi auguro che con il nostro aiuto l'amministrazione riesca a coronare quello che sia Dus che De Antoni hanno definito un piano ambizioso. Senza ambizioni non si va da nessuna parte. Noi ne abbiamo messe, speriamo che l'opposizione ci aiuti, ma
se, come si può dire, l'incipit è quello di criticare a Piroli, dovremo per forza fare da soli. Grazie. Grazie, consigliere Carnelos. Chiesto la parola al consigliere Paolo Bassetto, prego. Grazie Presidente. Il consigliere Posocco questa sera l'ho vista particolarmente partecipe, credo si rivolgesse... Prego? Dopo. Credo si rivolgesse a me quando parlavo del Presidente della Commissione Bilancio, ma come sa non è il Presidente della Commissione Bilancio che decide ciò che deve essere accolto e ciò che non deve essere accolto, ovviamente. Giro la domanda a chi è stato invece assessore al bilancio, mi risulta che lei fosse il vice sindaco di questa città fino a pochi mesi fa, giusto? Consigliere Posocco, per cui ecco, tante idee che ha portato e che noi ci comunque auguriamo che lei porti, poteva anche portarle eventualmente prima, portarle avanti quando era vice sindaco. E invece per quanto riguarda l'aspetto politico, avrei una domanda prima all'assessore Di Antoni, questione solo tecnica perché non so se ho capito correttamente, rispetto all'imputazione dei fondi per quanto riguarda la progettazione delle piscine comunali. Non vengono imputate nella parte che riguarda il piano triennale dei servizi, l'acquisto dei servizi, perché sono già computate quindi nel piano triennale delle opere pubbliche sostanzialmente. Ok, grazie. Aspetto politico invece, da consigliere comunale, a differenza di altri, io trovo, valutando la proposta di delibera che è sottoposta a noi oggi, che questo piano, oltre che essere ambizioso, sia anche coerente rispetto agli obiettivi che questa amministrazione si è prefissata. Ci sono opere che riguardano l'aspetto culturale della città, ci sono opere che riguardano l'aspetto legato al turismo, allo sport. Ci sono delle opere sicuramente più importanti che richiedono anche un intervento dal punto di vista economico particolarmente elevato. Allo stesso tempo credo, ed è per questo che dico che è coerente con gli obiettivi che l'amministrazione si pone, è anche attento alle, passatemi il termine, cose più piccole ma che hanno comunque un'importanza rilevante. È vero che ci sono molte strade che necessitano di manutenzione e su questo concordo anch'io, ma immagino che l'assessore De Antoni sia su questo particolarmente attento. Non è sicuramente un aspetto che ha sottovalutato, ma sono sicuro che non sottovaluterà nemmeno in futuro. D'altra parte aspettarsi che un'amministrazione possa non dico vagliare, ma comunque occuparsi e risolvere delle criticità che la città in 6 mesi di amministrazione mi pare anche un'esagerazione. Credo di poter concordare con alcuni consiglieri che sono intervenuti prima di me. Questo è un piano ambizioso, ma come dicevo è coerente ed è un piano su cui l'amministrazione sarà giudicata, credo non oggi, ma dovrà essere giudicata probabilmente in futuro. Su questo io mi auguro che le opere vengano ovviamente realizzate il prima possibile, certo con la consapevolezza che ce ne sono alcune di particolarmente impegnative, questo sicuramente, però ho fiducia nell'amministrazione comunale, ho fiducia nell'assessore De Antoni che so essere particolarmente attento. Sono felice che l'amministrazione abbia deciso di investire molto sull'ambito sportivo in particolare, per cui faccio riferimento alle piscine, faccio riferimento al campo da rugby, perché quando penso alle piscine, penso al campo da rugby, più che alla struttura penso alle persone che frequentano quei luoghi e penso a tanti giovani che li frequentano e che in quei luoghi si formano e so benissimo quanto è importante l'attività di tanti dirigenti di piccole associazioni o grandi associazioni e quanto è importante anche l'attività che gli allenatori e gli istruttori sportivi svolgono tutti i giorni con i loro ragazzi e hanno un'importanza centrale nella formazione dei più giovani. Fermo restando che lo sport riguarda i giovani ma anche i meno giovani. Posso continuare? Ecco.
E per cui ecco, ringrazio l'amministrazione e tutti coloro che in questi mesi si sono adoperati, anche i dipendenti, in modo particolarmente importante per la redazione del piano. Grazie. Grazie consigliere Bassetto. Se non ci sono altri interventi, forse l'assessore vuole rispondere. Allora interviene l'assessore D'Usto. Sì, merito quanto ha chiesto il consigliere Posocco. Allora, per quanto riguarda la digitalizzazione, noi dal 2010, cioè i professionisti hanno l'obbligo di presentare le pratiche in formato digitale, quindi dal 2010 noi abbiamo già l'archivio che è digitalizzato di fatto perché vengono caricate le pratiche digitali, già alla fonte. Quello che faremo è proprio la digitalizzazione dell'archivio, quindi che lo vogliamo dividere in slot. Adesso abbiamo chiesto il preventivo e abbiamo già iniziato però, abbiamo già affidato l'appalto per quanto riguarda la richiesta alla sovrintendenza di portare fuori le pratiche dall'archivio nostro. C'è da capire quanto costerà in totale, perché le cifre, come dice lei, sono molto alte. Noi abbiamo l'ulteriore ambizione, oltre ai 27 milioni presentati prima, di aggiungerci anche altri soldi per fare la digitalizzazione. Adesso ne abbiamo messi 140 di lavori concreti, quindi lo faremo. C'è da capire se andiamo dal 2010 a ritroso o dal primo sorvolo che è stato fatto su Vittorio Veneto in poi, quindi questo dobbiamo ancora parlarne un po' con l'azienda. Però insomma questo qui è il tema, si tratta proprio di digitalizzazione totale, quindi nel giro dopo di 3 giorni ho il PDF con i dati, non è una via di mezzo. Per quanto tornando invece al piano opere pubbliche, quello che insomma abbiamo trovato un po' in alcuni casi, per carità, posso usare un termine sconcertante, è ad esempio sui piazzoni, no, che c'è una società, un'associazione benemerita che svolge dei lavori e che si stanno svolgendo dei lavori importanti su quel palazzo, no, impegnativi, eccetera, eccetera. Il core business, diciamo, di quell'associazione è appunto realizzare dei pasti che poi vengono distribuiti. Ecco, i soldi per le cucine non c'erano. Allora, il core business di quella società, che è appunto un'associazione che è fare dei pasti, doveva fare dei pasti con niente, perché i soldi non c'erano. Quindi abbiamo dovuto mettere i soldi, abbiamo dovuto rivedere il progetto iniziale che era stato presentato, eccetera, eccetera. E Sant'Augusta, quello sì, era un progetto molto ambizioso in totale, anche noi l'abbiamo ereditato, l'abbiamo rivisto in alcune parti, perché secondo noi c'erano degli interventi estremamente importanti e anche di rilevanza, però ovviamente economicamente parlando erano impattanti sul nostro bilancio, e quindi anche lì abbiamo cercato di capire, non tanto sul primo stralcio che dovevamo appaltare, quindi avevamo un po' tra virgolette le mani legate, ma sul secondo stralcio cosa possiamo fare. E dopo sul resto invece magari lascio lo spazio all'assessore D'Antoni. Dopodiché è chiaro che le tempistiche valgono per qualunque tipo di amministrazione. Noi avevamo in mente di intervenire con le asfaltature già a fine ottobre, è iniziato a piovere, non si è riusciti ad asfaltare, poi c'è stato il freddo, eccetera, eccetera, quindi delle asfaltature che erano programmate e previste appunto per fine ottobre, ereditate, non siamo riusciti a concluderle entro quest'anno e andremo a farle il prossimo anno. La stessa cosa dicasi delle strisce pedonali, no? Che sono uno degli oggetti maggiormente richiesti in città, giustamente, no? Perché sia dal punto di vista della sicurezza che della viabilità sono rilevanti. E anche lì c'è un problema di tempistiche legate al clima, il meteo, eccetera, eccetera, che tutti noi conosciamo e che ci impedisce in questo momento di intervenire oggi. Però sono lavori che sono stati già appaltati. Ecco, grazie.
Allora do la replica all'assessore De Antoni. Sì, è una risposta, ho sbagliato il termine. Ok, no, parto dall'ultimo intervento polemico che è stato fatto dalla consigliera Iuliana. Io sono una persona calma che non si arrabbia quasi mai, però sentendo gli interventi che mi fa mi viene ad arrabbiare e di dirle. Si lamenta come mai in 5 mesi e mezzo non abbiamo messo i soldi né fatto il progetto per il polo museale di Serravalle, no? Sono 5 anni che è lì quel progetto fermo e in 5 anni non avete detto che cosa fare e non avete messo un euro, anzi no, 40.000 euro avete messo. E poi si lamenta che non siamo riusciti a fare in 5 mesi con i problemi che abbiamo avuto e che non sto qui adesso a ripetere, che non siamo riusciti a fare una proposta per quello. Oppure il discorso della Papadopoli. In 5 anni quali proposte avete fatto? Avete fatto una proposta una volta era comparsa l'idea di vendere e basta. Altre proposte di come utilizzare Villa Papadopoli io in 5 anni non le ho sentite. Poi, biblioteca, progetto di un architetto importante che nella presentazione fatta nella sala della biblioteca, diciamo da un gruppo civico che quella volta si era occupato di questo tema, alla presenza del sindaco Miatto. Dopo una serie di osservazioni negative su questo progetto, è intervenuto il sindaco Miatto e il relatore gli ha chiesto: ma lei che cosa ne pensa? Sono perfettamente d'accordo con voi, ha detto il sindaco Miatto, cioè ha detto che tutte le critiche che erano state fatte quella sera sul progetto della biblioteca, lui le condivideva. E vuole che noi ci mettiamo a fare quel progetto che anche il sindaco, che allora l'aveva... stiamo cercando un'altra soluzione. In 5 mesi sempre, stiamo parlando di 5 mesi. E poi vengo al primo intervento del consigliere Braido. Io mi sento offeso dal suo intervento, Assessore, perché speravo che avessi ancora un minimo di, come dire, che mi considerasse ancora una persona seria. E parla di scienza, coscienza, dolo o colpa grave. Io non so se lo faccio con scienza, ma sicuramente con coscienza, sicuramente sì. E a questo punto deve avere la pazienza di sentire i numeri che io le do, che sono quelli riportati non nella mia testa, ma sono riportati nei documenti che lei ha la possibilità di leggere sul sito del Comune. Allora, nella variazione di bilancio che abbiamo fatto in tre variazioni di bilancio da quando siamo, dal 27 luglio la prima, abbiamo inserito 600.000 euro per manutenzione di asfaltatura di strade, 600.000, i cui progetti sono stati approvati, già approvati i progetti. Non c'era niente, approvati i progetti. Abbiamo messo 472.000 euro per via Marti della Libertà, non so se quella per lei è manutenzione ordinaria, straordinaria o che cosa, però è sulle strade, sul decoro della città, perché è il primo lei a dirlo che quando passa con la macchina e lasciamo stare. Ok, 700.000 per la scalinata di Sant'Augusta, sempre con i fondi dell'avanzo di amministrazione, che erano in tutto 3 milioni di euro. Abbiamo messo quello, lei dice che non è una cosa importante perché è un bene che tutti i cittadini di Vittorio credo apprezzino, e fare questo intervento sicuramente, secondo noi, era un intervento prioritario. Abbiamo messo 420.000 euro per la frana che c'è nelle perdonanze. Tutti dite che dobbiamo tenere conto delle borgate sparse, della gente che abita fuori città, abbiamo fatto anche questo. È un intervento che forse non si vedrà, certo, però dà una risposta a quelle persone che quando la strada era chiusa ci mettevano 40 minuti per venire giù. C'era qualcuno che andava ogni giorno in ospedale, c'era qualcuno che andava a scuola e questi facevano i 40 minuti anziché i 10. A me sembra che questo sia una prima parte, perché adesso le dico tutte le altre opere che abbiamo fatto. Allora, inserito nel piano delle opere, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di 3 milioni che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione. 150.000 euro per adeguamento degli edifici pubblici, 19.000 euro per la manutenzione ordinaria di immobili, manutenzione straordinaria di immobili ancora ad uso non abitativo 20.000, 50.000 euro per interventi cimiteriali, e questi sono tutti interventi di manutenzione o di necessità di cose ordinarie da fare per mantenere il decoro e una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini che aspettano anche 2 anni per avere l'oculo e per tutte quelle cose legate all'attività dei cimiteri. Lavori e interventi vari 62.000 euro, manutenzione straordinaria strade 20.000, manutenzione straordinaria a Teatro da Ponte 125.000, manutenzione biblioteca 20.000,
manutenzione cimiteri 27.000, manutenzione aree verdi 15.000, manutenzione straordinaria strade 200.000 euro, manutenzione straordinaria via Dalmazia 60.000 euro, manutenzione straordinaria semafori 30.000 euro, arredo urbano 25.000 euro, 50.000 per le perdonanze che forse era già inserito nell'elenco che ho detto prima. Questi, se lei fa la somma che avrà fatto mentre io velocemente leggevo, sommati ai 4 interventi di prima sono 3 milioni di euro. Abbiamo messo tutti i soldi che c'erano per fare interventi di manutenzione. Certo, non abbiamo sistemato le fontane, tutte, non abbiamo sistemato tutti i marciapiedi, però agli uffici abbiamo detto, diteci voi dove dobbiamo fare gli interventi più urgenti e queste sono le indicazioni che gli uffici ci hanno dato. Non abbiamo detto vai a fare la piazza, vai a fare la fontana, dici tu quali sono gli interventi che non sono stati fatti. E io certamente non critico, e l'ho detto anche l'altra volta, la precedente amministrazione. Le risorse erano poche, io non so. Comunque gli interventi, se sente anche gli uffici, gli interventi diciamo da tempo non erano stati fatti per problemi che non voglio dire che siano problemi diciamo decisionali, ma sono problemi legati alle risorse. Allora quando lei dice queste cose davvero mi dispiace che le dica e personalmente mi sento offeso e mi sento in grado di rimandare diciamo le sue osservazioni a quando tra qualche anno vedrà qualche cosa che sta venendo avanti. Per quanto riguarda il discorso delle piscine poi, ha ragione che è un sogno che anche lei, per dire la verità, in campagna elettorale ha portato avanti, no? Ed era anche lei come tutti gli altri candidati. Lo abbiamo messo lì, abbiamo detto, e non dico che lo realizzeremo al 100%, tentiamo di realizzarlo. Abbiamo affidato questo studio di fattibilità delle alternative progettuali, che è proprio quello di dire, c'è un progetto di 1.300.000 per sistemare un po' le vecchie piscine, c'è un progetto di 8 milioni di euro per realizzare le nuove piscine, che non sappiamo ancora esattamente dove e come, però chiediamo a questo professionista di dirci, si possono fare, con 8 milioni le facciamo, dove è meglio farle, oppure è meglio spendere 1,3 milioni o 2 milioni di euro per sistemare le vecchie piscine. Fidiamoci qualche volta anche dei tecnici, no? Perché altrimenti non andiamo avanti. E su questa parte mi riprometto tra 1 anno o 2 anni di accettare una sua osservazione su quello che è stato fatto e non è stato fatto. Mi rendo conto che anche, e l'ho detto anche prima, l'asilo nido è un'idea, una speranza di poterlo fare. Speriamo che il Ministero e i fondi e l'Europa, che ha tanto insistito anche nei comuni di Vittorio Veneto per realizzare un nuovo asilo nido, questa volta ci dia le risorse. Da un lato chiedono e poi non danno i soldi, chiederemo i soldi, se ci danno i soldi, e l'abbiamo scritto anche nel nostro piano, abbiamo detto realizzeremo l'asilo nido se 1 ci saranno i soldi, se 2 anche i comuni che sono vicini sono favorevoli a questa cosa perché si possono comunque impegnare a portare i loro bambini all'asilo nido piuttosto che tenerli a casa o in situazioni diciamo diverse, perché non credo che Revine, no, non so, forse Revine anche aveva idea di fare questo, non credo che non l'abbia fatto, Fregona, Cappella, tutti questi comuni vicini abbiano la possibilità di realizzare un proprio asilo nido. Analogo discorso per la biblioteca invece pensiamo che sia un'opera diciamo, assolutamente indispensabile da realizzare, dove adesso è assolutamente una situazione inaccettabile per una città come Vittorio Veneto. Abbiamo comunque, che c'è scritto anche nel documento, forse non l'ho detto nelle mie premesse, abbiamo comunque in corso diciamo, una possibilità di cedere un terreno di circa 25.000 metri quadri nella zona industriale, è riportato anche nel piano delle alienazioni, siamo in un'avanzata fase di conclusione di questo procedimento, già 2 milioni di euro vengono fuori da lì, quindi non è proprio una cosa buttata lì questa, no? Ecco, questa è una cosa importante. Vengo poi alle risposte che volevo dare al consigliere Posocco, delle piscine ho detto, della biblioteca ti ho detto, le ho detto, qualche volta scappa. Per quanto riguarda il rugby, per la verità siamo ancora in discussione su che cosa, su dove sistemare il campo da rugby. Come dicevo anche da consigliere di minoranza, lo dico anche come assessore adesso di questa amministrazione, pensare di realizzare altri poli di attività nell'estremo sud del comune, secondo me è un modo diciamo, sbagliato di fare, diciamo, di delineare quello che è il futuro della città. Dobbiamo cercare di concentrare gli impianti, dobbiamo cercare di evitare i grandi passaggi da uno che abita in Valle Pisina che deve andare fino a San Giacomo
fare 15 km per portare i bambini su e giù per fare l'attività. Le ricordo che il progetto poteva anche essere bello, il progetto che avete proposto per quanto riguarda l'aerocampo, ricordo però l'importo che farebbe saltare sulla sedia il consigliere Braido di 16.800.000 euro, l'importo complessivo del progetto. Quindi come idea può andare bene, sul fatto che sia una cosa realizzabile è un'altra. Io non so perché ha citato sul progetto della pista ciclabile del Lago Morto, ha citato che era una cosa che non condivide. È chiaro che questo è un pezzettino di un progetto più ampio che è stato fatto anche negli anni scorsi, ti ricordi come si chiama l'ingegnere, affidato dalla vostra amministrazione tra l'altro. Qui noi abbiamo semplicemente preso atto che c'era un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione di 500.000 euro e noi abbiamo messo 270.000 euro per completarlo. Quindi cosa facevamo? Rinunciavamo al progetto di 500.000 euro oppure era più opportuno mettere 270.000 euro per realizzarlo? Quindi anche su questo non riesco a capire. Per quanto riguarda il consigliere Darè, questi sono gli interventi che noi abbiamo indicato. Anche lei ha detto che è un progetto, un piano faraonico, insomma molto ambizioso quello che vogliamo portare avanti. Io dico che noi vorremmo fare questi interventi e riteniamo che si possano per gran parte realizzare, compatibilmente con le risorse che adesso andremo a cercare in qualche modo. Quindi non è detto che tutto possa essere fatto, ma c'era bisogno dalla parte della nuova amministrazione di mettere in campo, di mettere sul tavolo le carte e dire: noi vorremmo fare in questi anni queste opere. Le facciamo? Non le facciamo? Tra 5 anni diciamo la risposta, perché anche su questo, per esempio sulla piscina, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, sulla piscina sarebbe un intervento che chiaramente in 5 anni difficilmente verrà completato, però se potesse essere avviato sarebbe bello che partisse con l'accordo di tutti. Non è un'opera che puoi fare, butti lì e finita, no? Cioè sulla piscina, prima di partire, sapendo che poi ci impegniamo per un po' di anni a pagare l'eventuale mutuo e sarebbero a occhio almeno 400.000 euro all'anno, è giusto che ci sentiamo tutti e ci mettiamo d'accordo tutti per evitare che poi succeda cosa che noi non abbiamo fatto, quella di dire: questo progetto non mi piace, lo butto via, questo progetto non mi piace, lo butto via, e gli altri li porto avanti. Noi per ora, consigliere Posocco, nonostante la testa che gira, abbiamo preso atto di tutti gli interventi che potevamo finanziare, li abbiamo rifinanziati, li abbiamo leggermente modificati se era il caso, li abbiamo completati, ma sentirmi dire che non abbiamo ancora realizzato i progetti, che non abbiamo realizzato tutti i progetti, quando per il progetto di Via Galilei, su cui tutti siamo d'accordo, ricordo che in questo Consiglio Comunale un anno fa è stato detto che il direttore dei lavori di Via Galilei aveva fatto presente la necessità di mettere altri soldi per completare qualche cosa. Okay? Non c'era neanche il progetto di fattibilità tecnica economica che abbiamo fatto fare noi e che abbiamo appena mandato per la validazione. E allora quando poi mi protestate su queste cose mi devo un po' arrabbiare, perché non potete dire queste cose, non è possibile fare queste cose qui. Scusate, perché sì, abbiamo messo i soldi, vabbè, ma 200.000 euro alla fine sono 500.000 di euro che mettiamo come comune, con i vostri più i nostri, che sono poi sempre quelli del comune, e 300.000 solo dell'ambito. Quindi rispetto a queste cose qui, un minimo di attenzione alle parole che si dicono, perché poi se uno ascolta solo l'intervento dell'uno o dell'altro, dice: ma questi qui sono in dolo o in colpa grave, come diceva prima l'assessore, perché se fanno queste cose qui senza avere un minimo di coscienza, non dico di scienza, solo di coscienza, sono persone che devono andare a casa subito, senza aspettare i prossimi 5 anni, perché se facciamo queste cose così è meglio che andiamo a casa subito. Io forse ho capito male. Grazie Assessore De Antoni. C'è una richiesta di replica del consigliere Uliana. Allora, Assessore De Antoni, non si arrabbi, stia tranquillo e anche, soprattutto, non vada a definire un intervento polemico
Un intervento come il mio che era semplicemente la richiesta di avere dei chiarimenti su quelle che possono essere le idee e le progettualità di un'amministrazione che chiede di votare un DUP triennale ad una minoranza che ha bisogno di capire che cosa sta votando, che cosa andrà a votare. Io ancora non ho capito che cosa voi avete in mente per Villa Papadopoli, non ho capito che cosa avete in mente per l'archeologico, non mi è stata data una risposta su Palazzo Todesco. Allora, le dico che queste sono richieste di chiarimenti e si rassegni perché questa è la democrazia. Grazie consigliere Uliana. Adesso ho chiesto la parola al consigliere Posocco, prego. Sì, grazie. Anch'io la invito a non arrabbiarsi così, perché per 5 anni verrà attaccato e verrà poi ricordato per quello che non ha fatto, non per quello che ha fatto. Quindi per 5 anni stia tranquillo e cerchi di lavorare al meglio, quindi questo lo invito a fare, perché poi arrabbiarsi così non fa neanche bene. Allora, riguardo la biblioteca mi interessa, concordo con lei che il progetto era, sì, ha detto il sindaco Miato stesso, non è possibile, però voglio dire, un'idea, mi presentate il DUP e mi presentate una cifra, ok, poi nel bilancio, che sono 7 milioni e 6 più 2 milioni e 8, come ha sottolineato anche lei, questo comporta poi un mutuo, probabilmente, più che uno non cerchi le risorse dove, e in cui, non so, abbiamo 500.000 euro da impegnare poi nell'annualità successiva 2028, che qui non compare, di interesse, e poi dobbiamo anche vedere, e qui sull'IMU, collega Tonon, se andiamo a pagare 500.000 euro di interesse, poi appunto la rimodulazione dell'IMU diventa molto più difficile in caso, giusto? Ecco, quindi mi aspettavo che aveste un'idea più concreta nel dire tanto facciamo le piscine, facciamo la biblioteca nuova, condivisa, un progetto che tutti noi qui dentro condividiamo, però avere un qualcosa di più concreto, capisce? L'idea qual era? Io do la mia idea nella mia che so poco, ho detto nell'immobile attuale sposto l'archivio intanto. Al largo c'è un altro fabbricato accanto, faccio un ampliamento lì, l'archivio lo sposto e intanto sistemo con una cifra che non è di 2.800.000 euro, ma è una cifra in questo caso una proiezione inferiore, e intanto sistemo, ma la sistemo bene con una serie sta venendo fuori un 200 metri quadri in più di superficie, insomma è un'idea che porto qua al Consiglio, quindi siamo qua anche per essere propositivi. Piazzoni, vice sindaco, sì, però ci siamo trovati anche a recuperare un finanziamento che andava perso, ancora i vecchi contratti di quartiere, nel 2007, già è stato fatica a recuperare, poi è vero con le cucine siamo un po' impiantati, aumento costi, eccetera, eccetera. Ricordiamo, sì, non per dire, ma i 2 anni di Covid sono stati il pre-Covid e il post-Covid, è significato costi energetici e costi comunque dei lavori che sono aumentati del 30-40% dopo. Quindi da un punto di vista è come mettete in bilancio oggi una cosa per 1 milione e dopo 2 anni, dove tutto è rimasto fermo, quella stessa opera costa 1,5 milioni. Capite che andate un po', cioè, da un punto di vista amministrativo è un po' ti sballa. Dovrebbe esserci una donazione di 50.000 euro per le cucine da parte di un privato. Non so se vi risulta. Dovrebbe esserci una donazione di 50.000 euro da parte di un privato per le cucine del Piazzone. Verificate. Verificate. Sì, no, è così. Asfaltare ha ragione. Il collega Tonon sulle asfaltature, sì. Erano finanziate con bla 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 bla, ma per asfaltare soprattutto serve una cosa, servono i progetti, ok? Quindi ha detto bene qua l'assessore, noi prima di tutto abbiamo fatto i progetti, poi ovviamente si finanziano, poi se qualcuno vuole capire quello che ho detto adesso lo capisce, altrimenti no.
Basta, sì, polemiche si potrebbero farne, consigliere Bassetto, io potrei fare polemiche qua su tutto, dico avete abbandonato il PEB, no, non vale la pena. Lei mi ha detto noi siamo trasparenti, la partecipazione, ho detto mettiamo nel DUP l'obiettivo di avere i parcheggi gratuiti a Vittorio, inseriamo? Mi ha detto lei, siete fatti così trasparenti, bla bla, avete fatto? No, allora se come noi altri prima, stessa cosa, ecco, tutto qua. Allora, ha chiesto replica il consigliere Giovanni Braido. Anche per stemperare i toni, insomma, non è che... Ci sono due aspetti, uno politico e uno amministrativo da cittadino. Politicamente mi può anche andare bene come state lavorando. Da un punto di vista come cittadino che vive la città, tra l'altro vedo solo lei di solito in giro per la città e il sindaco, però la mia, tra virgolette, critica sta nel fatto che chi è stato per 5 anni in minoranza e oggi ha il dovere di amministrare, secondo me doveva avere, specialmente su determinati progetti, le idee chiare, cioè giusta la critica, ma ci deve essere una critica costruttiva. Io quando ero in campagna elettorale, l'ho detto subito, non parliamo neanche di Villa Papadopoli, ma non perché ce l'avessi su con Villa Papadopoli, ma lo dicevo anche al sindaco Bagliana, 15 milioni di euro non li troverà mai, se non senso scherzi a parte, voglio dire, no? Il senso della mia è questo, di essere, e su certe cose le do atto, che è stato concreto, però proprio perché la città, se uno gira, parla con il cittadino, sappiamo tutti, non lo dico io, di cosa si lamenta. Allora perché dico una grande spesa sull'ordinario e un po' meno idee fantasiose? Proprio perché quando tu vai a investire nell'ordinario oggi, tu fra 2 anni hai i frutti visibili. Cioè, investire in ordinario oggi, quei 3 milioni che dopo, giustamente dopo sono andati su vari rivoli e su varie scelte politiche, ma anche di più di 3 milioni, sono quella manutenzione che il cittadino ti chiede. Perché il cittadino, sì, è felice se c'è il sottopasso, se c'è la biblioteca, se ci sono il campo da rugby, se c'è la scuola di Forcal, ma poi alla fine della fiera, al cittadino, e io parlo del cittadino, ha interesse, vede, poi sono i punti luce, i marciapiedi, le strade, queste sono le cose. Poi, e chiudo, quello che volevo dire, anche qui, Assessore, proprio perché siete stati all'opposizione, capisco che vi siete trovati in amministrazione e sapete anche chi dovete ringraziare, ma al di là di quello dovevate avere le idee chiare, cioè io sapevo che se fossi diventato sindaco a me non interessava niente tutta sta lista della spesa, io avevo in mente la piscina e io il giorno dopo ero il sindaco e la piscina la volevo, cioè non so se capisce cosa intendo dire, ha capito? È un po' come parlavo dell'area ex Carnielli, diciamocelo, è inutile che stiamo qui a fare le commissioni, diciamo non siamo in grado di farcela, chiudiamo quel capitolo e diamo delle priorità, 1, 2, 3, gli altri chi sarà vedrà. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Braido. Do la parola al consigliere Carnelós, prego. Prendo atto del ravvedimento operoso di Braido, gli dico anche che noi il ringraziamento, l'amministrazione il ringraziamento lo fa ai cittadini che sono i nostri sovrani. Detto questo, nel primo intervento ho focalizzato il mio pensiero su quello che è il DUP
futuro, i lavori pubblici che ci sono stati illustrati. Ma credo così, nel tramonto del 2024, credo sia opportuno da parte mia, ma credo di tutti i consiglieri di maggioranza, il ringraziamento ai cittadini e il ringraziamento all'amministrazione. Perché abbiamo parlato di quello che faremo, ma credo che uno scampolo di tempo lo possiamo dedicare a quello che l'amministrazione ha fatto in questo brevissimo periodo di tempo. Allora, qualcosa ha accennato De Antoni, l'ho accennato dal punto di vista finanziario. Io tralascio allora quello, ma vado allo specifico e rispondo anche a Braido, cosa si è fatto concretamente per i cittadini in, cos'è? 5 mesi. Allora si è detto, le perdonanze avevano o non avevano il diritto gli abitanti di quelle zone dell'intervento? Sì, avevano il diritto. Crocetta, fatto. Frana e Valla Pisina avevano il diritto, quei cittadini, di un'amministrazione attenta a risolvere prima possibile quel problema? Crocetta, fatto. Sì, cimitero di Cena, vi ricordate tutte le che hanno riempito i social, quelle porcherie? Fatto. Tanta gente va in cimitero. Ora sarà un taccone, ma fatto. Via Dalmazia, vi ricordate? Quante alti lai su quella roba? Fatto. Le cucine del piazzone non c'era scarico, trovati in poco tempo. E ricordatevi che ci sono le ferie estive in mezzo. No, ma finirò dopo. Allora, la struttura di via Galilei, tutto a posto, ma anche il CAI, trovati, fatto. Le strade, si è detto, per carità, non abbiamo messo 5 milioni, ma cash 600.000 sono là. E questi, signori miei, non sono ciance, sono fatti concreti, verificabili e di cui non si può dire che si ignorano. E allora, per farla breve, per chiudere, io credo che in questo fine d'anno il ringraziamento all'amministrazione vada dato. Allora, ed è giusto che i cittadini lo sappiano, a me capita tante volte, io prima delle 8:30, 9, ma quando vengo in centro a prendere il caffè, vedo tante volte, l'assessore D'Antonio è sempre là alle 8 e la sera c'è la luce e io gli dico grazie. Allora dico, perché parliamo di opere, di muri, ma c'è anche un'altra cosa che è importante. L'amministrazione ha a cuore le persone, di questo ringrazio il sindaco, che come una trottola va e ascolta tutti. E non è da tutti un comportamento del genere. Per cui io mi sento a nome mio, ma credo di interpretare gli umili operai di questa mensa che appoggiano, che hanno lottato, che hanno battagliato affinché le cose cambiassero. Dico
un sincero e sentito grazie per quello che è stato fatto. Hanno cominciato a correre, gli dico che bisogna stare anche un po' calmi perché io sono carne e ossa di nome e di fatto, ma sono in carne e ossa anche loro, e quindi come si può dire che si riguardino anche, perché abbiamo bisogno di questa amministrazione per 5 anni. Credo che ci siano i presupposti per far bene e chissà che dopo un assessore per 10 anni non venga fuori anche un sindaco per 10 anni. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. Una risposta dell'assessore Padoan. Sì, grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Vado sugli interventi che riguardano in generale il tema della cultura. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Tonon in particolare, sui ragionamenti innanzitutto sulla copertura, diciamo così, museale, personalmente sono d'accordo, nel senso che va fatto un ragionamento già, come avrete potuto vedere, in termini di revisione tariffaria si è operato per limitare le casistiche che erano state introdotte di gratuità di accesso, soprattutto ai non residenti a Vittorio Veneto, e credo che in generale, diciamo così, si rischi poi una svalutazione di certi luoghi quando si offre gratuitamente l'accesso. Deve essere evidentemente come dire, iniziative mirate, iniziative che cerchino di portare persone al museo, però diciamo così la regola deve essere un'offerta anche tariffaria adeguata a diverse fasce d'età, adeguata a condizioni di residenza nel nostro caso, e comunque fermo restando insomma la valorizzazione in tutti i sensi degli spazi. E poi fermo restando che ovviamente insomma nessun museo in Italia, presumo, pochi, molto pochi insomma, si reggono ovviamente autonomamente, questo lo sappiamo, questo lo sappiamo tutti, però insomma sicuramente i dati sono abbastanza chiari in tal senso. Anche iniziative che abbiamo fatto come amministrazione comunale nel mese di dicembre prevedevano comunque un biglietto d'ingresso, ad esempio, penso a colazioni letterarie a Villa Croze, e quello è stato un'iniziativa anche importante secondo me, perché ha permesso di avvicinare agli allestimenti permanenti e temporanei persone diverse rispetto alla platea tradizionale, e quindi si tratta di esperimenti importanti nel loro piccolo. E in generale, quando si parla di valorizzazione, mi ricollego un po' a quello che suggeriva la consigliera Uliana, nel senso che innanzitutto non concordo su una cosa, nel senso non concordo sul fatto che il DUP sia un documento fragile o una sorta, come è stato più o meno paventato, una sorta di libro dei sogni, insomma, qualcosa che poi manchi di... vedo che fa sì con la testa il consigliere Giovanni Braido, quindi vuol dire che sto citando correttamente insomma il pensiero. No, io non lo ritengo tale, se uno lo interpreta così diventa tale, se uno non lo interpreta così non lo legge come tale, quindi se è stato interpretato in passato come tale verrà ritenuto un libro dei sogni o un documento fragile. Se lo si interpreta seriamente allora può diventare uno strumento importante. Alla fine si tratta di, soprattutto quando si tratta di un documento unico programmatico di inizio mandato, cioè si fa una campagna elettorale, se si vince poi si cerca di amministrare sulla base di quello che si è detto in campagna elettorale, con la squadra con cui si ha partecipato alla contesa, e poi si cerca di portare avanti le iniziative insomma inserite all'interno del programma, trasformando in documento unico e quindi cercando poi le traduzioni operative. Penso ad esempio al discorso che è stato fatto relativamente
a Palazzo Tedesco, che lei ha inserito giustamente e correttamente all'interno di quella voce che parlava di valorizzazione, no, degli spazi comunali e museali, lei riterrà che si tratti di un vestito buono per tutte le stagioni. Io ritengo che la valorizzazione degli spazi museali, degli spazi comunali, quindi evidentemente spazi comunali si riferisce anche a Palazzo Tedesco, è un qualche cosa che non è scontato perché poi si deve tradurre in obiettivi operativi che si traducono nel bilancio si vedrà se sono destinate delle risorse ad esempio per valorizzare con eventi il Museo della Battaglia, con eventi Villa Croze, con eventi Palazzo Tedesco, ci sono poi, voglio dire, a cascata delle conseguenze che si possono o non si possono portare avanti, però se uno è coerente ha un'idea in testa e quindi prima scrive qualcosa nel DUP e poi le porta avanti e vedrà poi che nel bilancio insomma queste cifre tornano. E per quanto riguarda poi la sua preoccupazione specifica su che cosa succederà a Palazzo Tedesco fra un mese o fra 2 mesi, le rispondo. Primo, che il DUP ha una valenza triennale, c'è un altro tipo di proiezione in termini temporali, quindi è ovvio che queste cose non possono essere oggetto di discussione all'interno del DUP, qualora si volesse spostare la discussione in un termine molto più breve, evidentemente stiamo valutando diverse proposte, abbiamo insomma delle idee anche molto interessanti e è chiaro che finché non si arriva a delle conclusioni certe al 100%, manteniamo l'obbligo riservo, ma questo non vuol dire che non vi sia una programmazione, anzi si cerca per quanto possibile, per quanto sia anche consentito a un'amministrazione appena insediata, sì, perché queste comunque sono proposte, come lei ben saprà, che richiedono un determinato tempo, non si può, a meno che non siano progetti, voglio dire, relativamente circoscritti, non si può pretendere di avere appunto ex novo una programmazione eccessivamente lunga, soprattutto perché, ripeto, servono dei tempi anche tecnici per ricevere proposte, per allestirle, per valutarle, però in realtà abbiamo già portato avanti diverse cose, già implementato in altre sedi, non al Tedesco, cose nuove valutate ex novo e proseguiremo su questa strada a brevissimo per tutti gli spazi preposti. Poi per quanto riguarda insomma, in generale la biblioteca, concordo con quanto già detto dal collega De Antoni, per cui non mi sento di spendere altro tempo. Grazie. No, una cosa, ecco, ci tenevo a dirlo, una cosa, mi chiedo scusa. È giusto criticare, io credo che sia giustissimo criticare, è giusto anche rispondere alle critiche, insomma, democrazia è criticare, democrazia è rispondere alle critiche e quindi è giusto anche ricordare il passato, ricordare quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, cercare di far meglio evidentemente, ricevere le critiche, così come le critiche alle precedenti amministrazioni erano legittime, lo sono quelle che arrivano qui e sono altrettanto legittime le repliche che vengono fatte a queste critiche, a queste sollecitazioni che giustamente arrivano dalle opposizioni. Grazie mille. Grazie. Una replica del consigliere Darè. Grazie che giustamente mi aggancio all'assessore che mi ha preceduto. È giusto ricordare il passato, ma per rispondere al consigliere Carnelos, le perdonanze sono perennemente franose e gli interventi dei sindaci che si sono succeduti sono sempre state fatte nei tempi e nei modi possibili. Ricordo che nel mio mandato nelle perdonate c'è stata una frana in cui abbiamo dovuto addirittura evacuare un'abitazione. Quindi quelle sono cose di ordinaria amministrazione che è giusto e che si deve fare. La frana in Favalto ha franato in 2 punti nella mia amministrazione, è stata la stessa cosa anche per l'amministrazione Tonon e lei sa benissimo che ci sono delle difficoltà perché la statale 51 di Alemagna non è competenza del comune, ma gli abitanti che ci passano sono spesso del comune.
Il muro del cimitero, qua purtroppo mi dà l'assist per un altro intervento contro la sovrintendenza, no? Che giustamente, no, ogni volta in maniera propria e soggettiva del sovrintendente decide o non decide l'intervento. Mi ricordo che gli scalini del municipio sono stati rotti per 8-9 mesi perché il sovrintendente non dava il via. Lasciamo in mano a questi enti che dovrebbero avere un senso più pratico che politico, e sottolineo politico. Ma non mi interessa sta cosa, sinceramente. Assessore De Antoni, non ho capito cosa fa dell'Aerecampo, perché l'amministrazione precedente, che ha portato a casa l'Aerecampo, che era un demanio militare, e la Gotti, vorrei capire se ha intenzione, cosa avete intenzione, perché è una sua cosa, spero sia solo soggettiva, quella di dire che gli impianti sportivi devono essere in centro. E le spiego perché, perché se lei va a Treviso, la Benetton è, diciamo, la Ghirava, il campo, l'impianto sportivo della Benetton Basket è a Villorba. Conegliano, la Zopas Arena, mi pare, e tutti i campi da rugby non sono in centro a Conegliano. Quindi credo che queste cose, insomma, cercate di fare un ragionamento su un'area così importante, non a priori dire, perché non ho capito se avete intenzione di intervenire oppure no. Perché siccome è un'area, ripeto, secondo me importante, poi io sono, tra l'altro, il mio voto vale 1 e in minoranza vale poco, ma è giusto in democrazia spiegare e dire quello che pensa anche la minoranza su un progetto collettivo che coinvolge tutta la città. Le ripeto, sportivo e ricreativo, credo che quella sia un'area da valutare, non subito, ma vorrei andare a casa questa sera con la certezza che non lo vendete. Bene, non vedo altre prenotazioni, quindi... Sì, ci tenevo a dare una risposta al consigliere Darè che chiedeva giustamente cosa abbiamo intenzione di fare alla Gotti e all'Avio Campo. Allora, sulla Gotti devo dire che è in corso un PNR, un progetto importante, la cui idea nasce dalla passata amministrazione e che devo dire che ho avuto modo di esaminare, di verificare, di controllare anche sul campo. È un progetto che secondo me ha delle lacune. Io avrei fatto qualcosa di diverso, devo essere sincero. L'area è molto ampia, è molto degradata e anche dal punto di vista urbanistico, però sappiamo si inserisce in un contesto assolutamente importante perché è in centro città. C'è tutta una parte che non è ancora di nostra proprietà e sulla quale stiamo continuando a ragionare con chi di dovere a Roma fondamentalmente, però l'intervento così come era stato impostato devo dire che non credo che porti questo rilancio di quell'area lì come ci si aspettava. Per cui abbiamo iniziato a parlare fin da subito col professionista che segue il progetto per capire quali fossero le possibili modifiche che si potevano apportare a quel progetto e a malincuore abbiamo capito che erano pressoché nulle, perché appunto trattandosi di un PNR è un progetto molto chiuso e quindi le classiche varianti in corso d'opera sono di difficile realizzazione e anche da immaginare. Ed è un peccato perché lì ad esempio c'era un'area verde che era un campo da calcio, no, che lo era già ad oggi un campo da calcio, che poteva rispondere a N esigenze di N società che chiedono campi da calcio, eccetera, eccetera, come si è detto prima.
Per cui, secondo me, ad esempio, quella è un'opportunità che è andata sprecata. E quando l'assessore De Antoni parlava delle attività che devono stare in centro, non è che devono stare in centro perché ci piace l'idea che le attività sportive stiano in centro, ma semplicemente perché ad oggi sono in centro. Cioè, ad oggi le piscine sono in centro, il palazzetto dello sport è in centro, la pista atletica è in centro, quindi nel centro si è creato un polo sportivo rilevante. Dopo è chiaro che il VIT San Giacomo sta a San Giacomo, per carità, come a Lungare c'è la squadra di Lungare, niente da dire di questo punto di vista. Però dal punto di vista invece organizzativo, di movimento, di spostamento, di urbanizzazione, chiamatelo come volete, chiediamo che sia da valutare l'idea di mantenere nel centro della città, quindi dove ci sono già i poli sportivi, le restanti attività sportive. Ecco, questa era la nostra idea. Detto questo, sull'aviocampo naturalmente ci stiamo ragionando. Quella che era sul campo da parte della passata amministrazione era una proposta molto molto ambiziosa e che se sviluppata poteva dare sicuramente rilancio, dopodiché come per le cucine del Piazzoni mancavano i soldi. Quindi possiamo avere tutte le idee che vogliamo, ma se poi non ci sono 16 milioni di euro, 16 milioni di euro era complessivamente il progetto, sì, non è che erano 5.000 euro, 16 milioni, ecco. E, naturalmente nessuno ha intenzione di vendere quell'area. Ecco. Ecco. Quindi su questo la Giunta è unanime su questa posizione. C'è un tema in realtà legato appunto ai quartieri di San Giacomo, a dare delle risposte che, come abbiamo visto negli incontri che abbiamo fatto sul quartiere, attende da tanto tempo e su questo ci stiamo lavorando. Abbiamo tanti fronti aperti e speriamo di chiuderne qualcuno, insomma, da qui ai prossimi 5 anni, non ai prossimi 5 mesi. Grazie, Assessore Dus. Posso chiudere la discussione? No? Interviene il Sindaco Battista. Eccomi qua. Sì, no, intervengo giusto per dire anche la mia opinione. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il consigliere Carnellos per i ringraziamenti che ha fatto all'amministrazione, però lo ringrazio non tanto per i ringraziamenti in sé, ma perché ha colto nel segno, diciamo, l'impegno che ci stiamo provando ad applicare relativamente a dare delle risposte ai cittadini, e mi spiego. E in questi 5-6 mesi gran parte del lavoro, oltre all'elenco di tutte le cose che sono state fatte e non sono poche, e non mi ripeto perché insomma sono state ripetute più volte, e credetemi che per fare queste cose naturalmente non serve 10 giorni, cioè non bastano 10 giorni, cioè per ogni cosa ci vogliono quasi un mese di lavoro, cioè voglio dire, non è che basta, facciamo questo e si fa, quindi le cose che sono state fatte sono parecchie e quindi mi sento di essere abbastanza tranquilla sull'operatività in questi 6 mesi che è stata condotta. Detto questo, colgo l'occasione proprio che mi ha lanciato il consigliere Carnellos per dire anche le risposte ai singoli cittadini. Noi, come l'amministrazione precedente, viviamo incollati al cellulare o alle email con richieste di singoli cittadini che dobbiamo continuare a dare risposte, evadere queste richieste, e dal nostro punto di vista questo è il primo obiettivo che a fine, io spero molto prima, però verso i 2 anni spero di riuscire a mettere in piedi un sistema in cui il cittadino non chiami l'assessore o il sindaco perché c'è una buca da chiudere o un albero pericolante, cioè non può esistere un sistema di questo tipo. Allora l'amministrazione, il comune dovrà dotarsi quanto prima di un sistema dove ad segnalazione viene data doverosa risposta in modalità che applicano altre amministrazioni, altri comuni. Quindi questa intanto è una questione da sottolineare, e credetemi che non porta via poco tempo. Cioè l'assessore De Antoni, oltre a fare
tutto quello che insomma è riuscito a fare anche in questi 6 mesi, in collaborazione con tutti gli assessori che ringrazio tantissimo, risponde anche ai singoli cittadini e cerca di evadere le richieste, anche quelle un po' minori, ma che stanno a cuore ai cittadini. Quindi insomma il tempo che viene impiegato è importante. Altra cosa che volevo considerare sul piano politico era questa. Allora, per quanto riguarda il discorso degli interventi che abbiamo scelto di fare e l'elenco delle opere che sono state indicate e dove ubicare eventualmente le varie opere, ad esempio gli impianti sportivi, ci siamo concentrati, come diceva prima bene l'assessore all'urbanistica, su cercare di dare una razionalizzazione degli aspetti urbanistici. Voglio ricordare che oltre al centro sportivo in città ci sono anche le attività, le scuole, no? Quindi gran parte delle scuole alle volte hanno necessità per le proprie attività di andare negli impianti sportivi per fare le proprie attività, no? Quindi c'è anche una questione dal punto di vista urbanistico legata anche ai servizi che ci sono in città. Quindi anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Per quanto riguarda la questione di San Giacomo, dell'Aviocampo, scusate, qui io mi sento di dire, noi cerchiamo già, da una parte abbiamo qualcuno che ci critica perché non dobbiamo aprire tanti fronti, dall'altra l'altra opposizione ci dice ma dovete fare di più e dovete agire su altri fronti. Cioè io dico, da un punto di vista di responsabilità amministrativa, noi non possiamo aprire 10 fronti in città cioè già ne abbiamo, concordo, aperti alcuni di importanti e rilevanti che spero con tutto il cuore che riusciamo a portare a termine. Non siamo in grado, ve lo dico, di aprire altri fronti come quello dell'Aviocampo di San Giacomo in questo momento. E per quanto riguarda il complesso Papadopoli, perché io l'inquadro come complesso Papadopoli, stiamo partendo da un punto che è quello della biblioteca e del parco Papadopoli. Cioè, viva Dio, logico che non si riusciamo a mettere a posto, penso, salvo magari qualche intervento di Project Financial oppure di qualche intervento con un privato, la Villa Papadopoli in questo momento. Non siamo concentrati qua in questo momento, ma stiamo iniziando a sistemare quello che è il complesso del Papadopoli, un complesso fatto da molti elementi. Quindi partiamo dalla biblioteca, anche qui è stato detto stiamo dando mandato ad un professionista per valutare l'ipotesi migliore per quanto riguarda l'eventuale realizzazione della biblioteca. Ancora siamo in una fase un po' di inizio, quindi non siamo in grado di dare questa sera degli elementi rispetto a questo, ma a breve saremo in grado di farlo. Altre cose, non entro nelle questioni delle polemiche perché insomma avrei di che rispondere rispetto a alcune questioni che sono state avanzate qui stasera, però evito di farlo perché insomma chi mi ha già fatto l'assessore De Antoni e quindi non mi fermo qua. Ultima cosa, rispetto alla domanda che era stata fatta per la proroga della gestione della concessione del campo di atletica e del Bariso, non mi ricordo chi l'aveva fatta, sì, il consigliere Tonon, noi stiamo andando verso una proroga per questi primi mesi dell'anno in vista di poi valutare eventualmente la gara o quantomeno di trovare un accordo. Voglio sottolineare che anche tante scelte sono fatte sentendo anche le società sportive stesse. Qui non voglio sbilanciarmi, però anche sul discorso campo da rugby o altro, insomma, ci sono dei continui confronti con le società sportive e quindi è giusto anche sentire il parere di chi queste attività le porta avanti quotidianamente, no? Non è che perché noi abbiamo un'idea, sia l'idea maestra, ma se noi non pratichiamo certe attività o non viviamo il contesto di portare i bambini in determinate situazioni, non è che la nostra idea è migliore rispetto magari a chi quelle attività la gestisce, tra virgolette, e la porta avanti. Quindi, ripeto, quello che noi cerchiamo anche di portare avanti è un confronto continuo con chi poi usufruisce e gestisce certi tipi di servizi. Grazie.
Grazie. Allora io credo che la discussione si possa chiudere, non vedo altre prenotazioni. Chiudo la discussione. Mettiamo al voto. Vediamo se ci Il voto naturalmente è contrario, perché insomma, come potrei votare, d'altra parte sì, è talmente ambizioso che sì, le piscine e quant'altro, bisognerebbe fare magari qualcosa in più su quell'area di San Giacomo che per noi, ripeto, è una voce della minoranza che conta meno e anche poco, però è giusto ribadire, quindi il nostro voto è contrario. Prego, Posocco, dichiarazione di voto. Grazie. Allora, tante idee, però bisogna decidere. Quello che manca qui è la capacità di decidere. Va bene ascoltare tutti, ma a un certo punto il tempo passa, bisogna decidere. E questo è il motivo, uno dei motivi per cui il mio voto sarà contrario. Grazie. Dichiarazione di voto di Roberto Tonon. Grazie. Noi invece votiamo a favore perché abbiamo visto delle decisioni già prese in meno di 6 mesi, delle decisioni prese con il preventivo. E come ha elencato il collega Carnelò, già delle cose fatte, che poi abbiamo sempre detto ogni amministrazione è in continuità con chi viene prima, è inevitabile. È stato per me nei confronti del collega Darè, è stato per l'amministrazione Miato dopo la mia, è per l'amministrazione della sindaca Bagliana rispetto a quella precedente, e così sarà anche dopo. Però non si può dire bisogna decidere in meno di 6 mesi quando abbiamo già un elenco di cose fatte. Diciamo piuttosto, non siamo d'accordo con quello che avete proposto, punto. Sarebbe molto più serio. Grazie. Dichiarazione di voto di Giovanni Braido. Proposto. Ho detto non siamo d'accordo su quello che avete proposto. Detto questo, con dispiacere dico che questa amministrazione cadrà su una scommessa che ha già perso, è della piscina. Non riuscirete a piantare un chiodo e lì voi perderete le elezioni nel 2029. Il mio voto è contrario. Grazie. Dichiarazione di voto di Paolo Bassetto. Grazie Presidente, a nome del gruppo Mirella Bagliana Sindaco. Il consigliere Posocco ha già sentenziato l'incapacità di questa amministrazione di decidere, ma l'avere questo piano di opere pubbliche ambizioso e, come dicevo prima, coerente, in realtà dimostra secondo me la capacità di decidere che cosa aver previsto all'interno del piano stesso. Il sindaco è stato chiarissimo prima nel chiudere gli interventi e dunque il nostro voto sarà convintamente a favore della proposta di delibera. Grazie. Grazie. Allora, dichiarazione di voto anche di Rinascita Civica Partecipare Vittorio. Il nostro voto, il mio voto sarà favorevole. Voglio fare una considerazione sul fatto sul quale ha insistito il gruppo di minoranza, cioè il campo di aviazione di San Giacomo. Anche a me piacerebbero i bei
i sogni, e comunque questa amministrazione, questa giunta che mi sembra in questi 5 mesi ha dimostrato di lavorare con serietà e con passione, io credo che abbia tenuto in considerazione il fatto che in città esistono delle priorità, e tra le priorità non credo che sia il campo di aviazione di San Giacomo, che è l'ultima acquisizione fatta da questo comune, quando ci sono altre strutture come il Papadopoli, il complesso Papadopoli, che attende da almeno 30 anni un intervento. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Dichiarazione di voto di Silvia Bevilacqua. Buonasera a tutti. Chiaramente il voto è favorevole, ma soprattutto questo intervento non è questo l'aspetto importante, ma io chiedo al sindaco e agli assessori di continuare ad ascoltare la gente. Poi è chiaro che bisogna decidere, però l'ascolto è fondamentale. Grazie. Grazie, quindi si sono concluse. Adesso passiamo al voto. Prego, votate. Bene, la delibera è approvata, favorevoli 10, contrari 1, astenuto 1. Contrari 4 e astenuti 1. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego, votate. Chiudo la votazione. Allora, immediata esecutività approvata, favorevoli 10, contrari 4, astenuti 1. Bene. Adesso passiamo al punto numero 5. Approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e suoi allegati. Allora avremo l'intervento dell'assessore, poi la dottoressa Daparè e poi avremo anche il presidente della commissione del collegio dei revisori che si presenta questa sera per la prima volta. Sì, un brevissimo intervento di introduzione. Prima di cedere la parola alla dottoressa Bettiol, Presidente del Collegio dei Revisori, che chiedo assieme alla dottoressa Parè che pian piano si avvicinino al tavolo per prendere posto. Allora, la Giunta Comunale già il 5 settembre ha approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio. Tale atto di indirizzo è stato trasmesso agli uffici che con la regia del responsabile facente funzioni del servizio finanziario, dottoressa Costalonga, scusami, e della responsabile della posizione di elevata qualificazione, dottoressa Parè, hanno predisposto il documento che sottoponiamo alla vostra approvazione. Ringrazio le due dirigenti e tutto il personale che nell'emergenza, dovuta anche, scusate per favore, che devo dire una cosa seria. Ringrazio le due dirigenti e tutto il personale che nell'emergenza, dovuta anche alla tragica scomparsa del dottor Alessandro Sarri, sono comunque riuscite a rispettare i termini di legge. Un grazie anche alla dottoressa Bettiol, Presidente del Collegio dei Revisori e ai suoi colleghi, che abbiamo impegnato in un tour de force per esprimere i pareri sui singoli punti in tempi molto ristretti. Quindi cederei la parola alla dottoressa, che è qui al mio fianco,
che ha preso l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori, non vorrei dire male, ma dal 30 settembre o dal 1 ottobre, siamo lì, ecco, e che comunque ci ha dato una grossa mano perché gli elementi, le cose da esaminare erano tante, soprattutto per un gruppo, diciamo, un collegio nuovo che non ci conosceva e quindi abbiamo dovuto, diciamo, farla lavorare parecchio per riuscire a rispettare i tempi stretti che avevamo. Potrei cedere il mio posto, ma... Perché c'è di Antonio giù? Ah, vabbè, ok. Lei può andare. Scusi? Ok, un attimo che diventa... Eccola, pronto, può cominciare. Bene, buonasera a tutti, scusate la mia voce è quella che è oggi, ma ieri stavo peggio, quindi è già qualcosa. Intanto ringrazio tutti per la nomina. Come diceva l'assessore, siamo in carica con i miei colleghi da meno di 3 mesi e in questo periodo con la ragioniera Perazzetta e il dottor Gianbruno abbiamo cercato di conoscere l'ente ovviamente per gli aspetti finanziari di nostra competenza e insomma abbiamo approfondito diverse cose, abbiamo cercato di averne la migliore conoscenza possibile e continueremo in questo lavoro che ovviamente non è completato perché gli adempimenti che ci aspettano per le prossime settimane, i prossimi mesi, con diverse novità, sono molto sfidanti e quindi dovremo approfondire ulteriormente e continuare a lavorare. Io devo innanzitutto ringraziare tantissimo la dottoressa Costalunga e la dottoressa D'Apparè perché io credo di aver disturbato la dottoressa D'Apparè in orari veramente non ordinari più volte e lei è sempre stata molto disponibile, l'ufficio manca del dirigente per cui veramente ha lavorato la dottoressa tantissimo e insomma ci ha dato le informazioni, ci ha supportato e sopportato perché abbiamo fatto spesso richieste che non conoscendo l'ente hanno richiesto da parte sua tutta una serie di informazioni che ovviamente noi non potevamo avere. Detto questo, il bilancio di previsione 25-27 rispetta il pareggio finanziario di competenza e gli equilibri di parte corrente e capitale. Sono garantiti gli equilibri richiesti dalla legge, saldo di cassa non negativo, l'ente che noi abbiamo avuto modo di conoscere è un ente che sta bene da un punto di vista finanziario, non ci sono mai state anticipazioni di tesoreria, ci mancherebbe, non ci sono debiti fuori bilancio in questo momento da riconoscere, ci sono tutti quegli aspetti che derivano dal passato e che sono valutati e ben esposti nel bilancio e che comunque già voi conoscete prima di me perché esistevano già, provengono dal passato. La nostra, ovviamente, noi continueremo a monitorare, cioè il lavoro del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione è un lavoro di rilevare che ci sono gli equilibri, poi chiaramente questi equilibri che in questa fase sono esposti, noi continueremo a monitorare nel corso dell'esercizio che vengano sempre rispettati nelle varie fasi che la legge richiede e ovviamente la nostra raccomandazione è quella di monitorare il trend delle entrate in modo tale che le previsioni che sono state fatte siano effettivamente rispettate e che le spese vengano svolte in modo efficiente, in modo da rendere diciamo, l'attività dell'ente da un punto di vista finanziario migliore possibile e nel rispetto ovviamente di quelle che sono le norme che sono previste per gli enti. La dottoressa D'Apparè adesso può riassumere a grandi linee i numeri di questo bilancio, poi se c'è qualcosa sono qua. Allora chiudo io, grazie dottoressa Bezziol. Prego, no. Se dottoressa D'Apparè vuole prenotarsi.
Allora, buonasera a tutti. Elenco brevemente alcuni dati del bilancio. Il bilancio è stato predisposto osservando chiaramente i principi del bilancio stesso: unità, universalità, prudenza, attendibilità, veridicità, ma soprattutto, come ha detto la dottoressa, ha rispettato gli equilibri di bilancio. Gli equilibri di bilancio di parte di competenza e di cassa. E gli equilibri di bilancio si snodano su due direttrici, dalla parte entrate e dalla parte spesa. Volevo brevemente illustrare questi equilibri, nel senso che l'entrata chiaramente copre la spesa. Noi abbiamo l'entrata di titolo primo, entrate tributarie, le entrate del titolo secondo, trasferimenti correnti, le entrate di titolo terzo, le entrate extratributarie. Che cosa vanno a finanziare? Vanno a finanziare spese correnti e i rimborsi dei prestiti. Invece le entrate di conto capitale va a finanziare le spese di conto capitale. Dopodiché ci sono le partite di giro, che chiaramente, come dice la parola, è una partita di giro, entrata e spesa. E abbiamo anche considerato tutti gli stanziamenti di cassa, tenendo in considerazione le previsioni sia di uscita e di entrata, e considerando eventuali dilazioni nei pagamenti o realizzazioni delle entrate. Ora adesso elenco le entrate proprio sotto forma di numeri. Allora, queste sono tutte le entrate. Ho esposto il 2024, le entrate sotto forma di previsione definitiva dell'anno 2024. Sostanzialmente questo dato è le previsioni di bilancio 2024, comprensivo di tutte le variazioni. Ecco perché si chiamano previsioni definitive. 2024 abbiamo il fondo pluriennale vincolato di entrata per 6.708.763,57, l'avanzo applicato per 3.414.276,43. Questo avanzo comprende l'avanzo libero, l'avanzo vincolato e l'avanzo accantonato. È sostanzialmente tutto l'avanzo che abbiamo applicato nell'anno 2024. E avanzo di competenza dell'anno 2023 applicato all'esercizio 2024. Dopodiché abbiamo il titolo primo, entrate tributarie per 12.299.904, titolo secondo, i trasferimenti correnti che non sono altro che contributi per 5.842.605,57. Il titolo terzo, le entrate extratributarie per 5.507.947,65. Le entrate in conto capitale per 13.803.944,04. Le entrate per accensione di prestiti per 1.319.324,13. Le anticipazioni del tesoriere di 5.600.000 e le entrate per conto di terze partite di giro per 5.727.000. Poi c'è la previsione 2025, 26, 27. Abbiamo il fondo pluriennale vincolato, chiaramente comprende solo una parte al momento delle opere, di 2.295.141. Poi l'avanzo applicato, questo è un avanzo applicato presunto, perché non abbiamo ancora approvato l'avanzo dell'anno 2024. Sono 192.881,14. Dopodiché abbiamo il titolo primo, entrate tributarie 2025, 11.522.000, confermato per l'anno 2026 e 2027. Il titolo secondo per 4.714.881,17 per l'anno 2025, 4.678.559,45 per l'anno 2026, 4.648.738,45 per l'anno 2027.
Poi abbiamo le entrate extratributarie, anzi le entrate in conto capitale, nell'anno 2025 per 5.397.632,11, 2026 4.559.230, per l'anno 2027 7.346.900. E abbiamo l'accensione di prestiti. Per l'anno 2025 viene previsto un prestito per 1.319.324,13 e di questo prestito sono stati previsti i relativi interessi per l'anno 2026-2027. Per l'anno 2027 è previsto l'accensione di un prestito di 7.600.000. Poi abbiamo l'anticipazione tesoriere di cui questo ente non fa mai ricorso e le entrate per conto terzi e partite di giro. Queste sono le spese. Chiaramente non abbiamo disavanzo, abbiamo il titolo primo di spese correnti per le 2024 23.741.095,77, spese in conto capitale per 23.911.388,28, non abbiamo incrementi delle attività finanziarie, abbiamo il rimborso di prestiti per 1.144.281,34, viene prevista l'anticipazione da tesoriere e abbiamo le spese conto terzi. A bilancio 2025, 26, 27 sono previste nel titolo primo, quindi spese correnti, per 20.351.347,87, per l'anno 2026 19.919.172,12, per l'anno 2027 20.145.492,18. Spese in conto capitale per 2025 9.036.743,24, per l'anno 2026 4.522.927, per l'anno 2027 14.841.900. Abbiamo previsto il rimborso dei prestiti per l'anno 2025 896.498,16, per l'anno 2026 924.478,05, per l'anno 2027 822.103,99. È previsto l'anticipazione tesoriere e le spese conto terze e partite di giro. Ho voluto fare un esploso anche delle principali entrate tributarie previste per l'anno 2025, 26 e 27. Poi ho confrontato un altro dato, l'assestato 2023. Questo non è un dato previsionale, è un dato assestato che comprende gli accertamenti che abbiamo appunto accertato nell'anno 2023, proprio perché il 2024 ancora non è stato chiuso e quindi non è neanche stato approvato. Abbiamo l'addizionale comunale all'IRPEF. Assestato 2023 3.499.526,28, per l'anno 2025 3.555.000, che è confermato per l'anno 2026 e 2027. L'IMU, assestato 2023 6.844.925,16, nell'anno 2025 6.945.000, confermato anche per l'anno 2026 e per l'anno 2027. Gli arretrati IMU per l'assestato 2023 1.312.270, per l'anno 2025, 26, 27 invece abbiamo previsto attività accertativa IMU di 1 milione per tutti e tre gli anni. Non abbiamo per gli anni 2025, 26, 27 gli arretrati della Tasi e poi abbiamo l'imposta di soggiorno. L'assestato 2023 50.694,78, per l'anno 2025 viene previsto 52.000 anche per l'anno 2026 e 2027. Queste sono le entrate tributarie. Ho fatto uno excursus anche delle principali entrate extratributarie, il canone unico patrimoniale,
per l'anno 2023 l'assestato è 356.177,69, che è stato portato nell'anno 2025 a 380.000 come per l'anno 2026-2027. Proventi fotovoltaici, assestato 2023 653.347,74, anche se in questa cifra comprendeva anche degli proventi straordinari. E poi per l'anno 2025 abbiamo previsto 450.000 sia per l'anno 2025, 26 e 27. Proventi codice della strada, assestato 2023 332.288,85, per l'anno 2025, 26 e 27, sempre confermato 320.000. Entrate in conto capitale. Abbiamo i proventi edilizi e sanzioni amministrative per l'anno 2023 181.519,52, per l'anno 2025 abbiamo previsto 200.000 anche per l'anno 2026 e 2027. I proventi permessi da costruire, che sostanzialmente sono gli oneri, per l'anno 2023 sono 447.940,87, per l'anno 2025 viene messo in previsione 450.000, così per l'anno 2026 e 2027. E poi ci sono le alienazioni che sono riportate nei vari anni. Ho fatto anche lo sviluppo della previsione di spesa corrente per macroaggregati. Le macroaggregati sono redditi da lavoro dipendente. In questa voce viene compresa tutti gli stipendi del personale dipendente, comprensivi di contributi assistenziali e previdenziali. Previsione 2025, 6.236.776,89, previsione 2026 6.278.967,96, previsione 2027 6.306.967,96. Abbiamo le imposte e tasse a carico dell'ente, qua dentro in realtà fa parte anche l'IRAP del personale dipendente. Allora, il 2025 viene messo in previsione 672.498,84, previsione 2026 603.868,21, per l'anno 2027 629.437,21. Abbiamo l'acquisto di beni e servizi, previsione 2025 9.792.202,50, previsione 2026 9.427.487, previsione 2027 9.635.387. Abbiamo i trasferimenti correnti, che sono sostanzialmente i contributi, 2.215.590, previsione 2026 2.143.720, previsione 2027 2.149.370. Gli interessi passivi per l'anno 2025 222.825,84, per l'anno 2026 258.674,95, per l'anno 2027 222.976,01. Abbiamo il rimborso delle poste correttive per 52.200 per l'anno 2025, per l'anno 2026 51.700, per l'anno 2027 51.200. Altre spese correnti per l'anno 2025 1.159.254, per l'anno 2026 1.154.754 e per l'anno 2027 1.150.154. In questa voce viene compreso anche i vari fondi e accantonamenti, tipo il fondo svalutazioni crediti che incide per circa 750.000 euro. Questo è lo sviluppo di previsione di spesa corrente per macroaggregati. Dopodiché ho fatto lo sviluppo sempre di spesa corrente, solo corrente, per missioni. Allora, per la missione servizi istituzionali e generali per l'anno 2025 6.480.080,25, per l'anno 2026 6.274.035,89, per l'anno 2027 6.466.724,89. Ordine pubblico sicurezza.
Previsione 2025, 876.919, previsione 2026, 866.919, per l'anno 2027, 876.919. Istruzione e diritto allo studio, previsione 2025, 2.249.659, previsione 2026, 2.219.109, previsione 2027, 2.215.389. Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali. Previsione 2025, 1.259.819. 2026, anno 2026, 1.216.969. Per l'anno 2027, 1.218.469. Politiche giovanili e sport e tempo libero. Previsione 2025, 830.300 per l'anno 2026, 887.640 per l'anno 2027, 883.270. Turismo, anno 2025, 366.800 per l'anno 2026, 436.800 per l'anno 2027, 371.800. Assetto del territorio di edilizia abitativa. Per l'anno 2025, 341.869. Per l'anno 2026, 275.069. Per l'anno 2027, 350.069. Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente. Anno 2025. 734.838, anno 2026 690.838, anno 2027 729.838. Trasporti e diritto alla mobilità, che comprende anche la viabilità pubblica, 2.583.207,28 per l'anno 2025, anno 2026 2.621.777,28, anno 2027 2.719.297,28. Soccorso civile, anno 2025 28.000, confermato per 2026 e per l'anno 2027. Poi abbiamo tutta l'area assistenziale, socio-sanitaria, diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Previsione 2025, 3.378.447,50. Anno 2026, 3.204.447. Anno 2027, 3.209.337. Tutela alla salute. Anno 2025, 26.000, confermato anche per l'anno 2026-2027. Sviluppo economico e competitività. Anno 2025, 233.999, confermato anche per l'anno 2026, per l'anno 2027 237.899. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Anno 2025, 123.155,84, anno 2026, 103.814,95, anno 2027, 83.326,01. Abbiamo poi la voce dei fondi e accantonamenti. Previsione 2025, 838.254, previsione 2026 833.754, previsione 2027 829.154. All'interno di questi fondi è compreso anche il fondo di riserva ordinario. E con questo ho terminato, perché per quanto riguarda le spese in conto capitale è stata in precedenza sviscerata con il piano delle opere pubbliche. Prego.
Sì, volevo solo completare un attimo la presentazione dando anch'io i numeri, ma pochi, perché effettivamente guardando il bilancio e pensando che nel 2025 non avremo da accantonare al fondo rischi per i derivati 1.701.000 euro, mi verrebbe da dire, ma caspita, perché ti lamenti tanto che i soldi sono tirati e non avete soldi abbastanza per fare tutto quello che avete in programma? Allora, ho cercato, ecco, perché i dati della dottoressa sono precisi fino all'ultimo euro, io ho cercato di mettere vicino le previsioni che avevamo nel 2024 e quelle del 2025 per far capire come siamo passati dal bilancio appunto 2024 al bilancio 2025. Il bilancio 2024, quello di previsione, è un po' diverso da quello assestato, no? Chiaramente, perché ad esempio una cosa che criticavo sempre quando ero dall'altra parte del banco era quello che a ogni variazione di bilancio che facevamo durante il 2024 diminuivamo l'importo per le risorse per il personale, e qui le discussioni che temevo di dover fare anche stasera con la consigliera Caldart, che per fortuna non c'è, quindi evitiamo queste polemiche, però effettivamente questi dati gridano vendetta. Allora volevo semplicemente cercare di spiegare, anzi di elencare quali sono le differenze delle entrate e poi delle uscite del bilancio 2025 rispetto al 2024. Allora, addizionale comunale IRPEF, c'è stata una riduzione nella previsione di bilancio di 146.804 euro. Per quanto riguarda il recupero gettito arretrati IMU, siamo passati da 1,5 milioni a 1 milione, quindi meno 500.000 di entrate, diciamo sempre sulla carta, parliamo, perché poi, dicevo prima, quello che accertiamo poi non sempre lo incassiamo. Poi c'era il recupero gettito arretrati Tasi, che nel 2024 era 100.000 euro, quest'anno è zero, quindi sono altri 100.000 euro in meno. Quindi per minori entrate previste, bilancio 2024, 25 rispetto al bilancio 2024 ci sono circa 750.000 euro di minori entrate. Se poi vado a vedere le spese, trovo che per quanto riguarda le polizze assicurative, abbiamo appena fatto la gara a valenza triennale, abbiamo una maggiore spesa di 102.250 euro. Per quanto riguarda le spese di personale, abbiamo, sempre sulla previsione, 376.030 euro in più di spese rispetto a quelle che erano previste l'anno scorso. Per l'energia elettrica più 161.000 euro. Per quanto riguarda la spending review 101.640 euro. Più per il teatro, essendo entrato in vigore il nuovo contratto che nel 2024 era previsto solo per 6 mesi, abbiamo 40.000 euro in più da pagare come contributo all'associazione che ha adesso acquisito la gestione del teatro. Poi, se aggiungo circa 100.000 euro di contributi in più, che sono anche, per dire la verità, pochi, che sono quei contributi che dati alle associazioni che nel 2024 non eravate riusciti a mettere in bilancio. Prego? Ah, ho capito, non avevo capito che fosse così. Mi sembrava che non ci fossero i soldi, ma comunque va bene lo stesso. I contributi erano previsti, quelli per le manifestazioni invernali, no? Chiamiamoli così, primaverili, Carnevale di Marca, eccetera, e poi i contributi di luglio, agosto, settembre, quelli per l'estate, no? E lì, alla fine, sono circa 100.000 euro che noi abbiamo già messo in bilancio e che l'anno scorso non c'erano. Poi c'erano 25.000 euro di minimo vitale. Se io sommo tutti gli importi delle minori entrate e l'importo delle maggiori spese, arrivo a circa 1.650.000 euro. Quindi ecco spiegato come, pur avendo questo 1.700.000 euro in più, non siamo riusciti a trovare delle modalità più agevoli per costruire il bilancio. Abbiamo, per la verità, ecco, una precisazione importante, abbiamo messo comunque in bilancio, per quanto riguarda le manutenzioni, mi rivolgo sempre al consigliere Braido, abbiamo messo delle manutenzioni che c'erano nel bilancio 2024, ma erano subordinate alle alienazioni. Noi invece nel 2025 per una buona parte le abbiamo messe come spese di bilancio, come
risorse di bilancio che sono immediatamente spendibili. Ce ne sono poche che però pensiamo di poter, diciamo, poi liberare nel corso dell'anno, ma ci sono già da gennaio delle risorse per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che possiamo già impiegare all'inizio dell'anno. In sostanza quindi c'è questa, diciamo, differenza per minori entrate e maggiori spese di circa 1.700.000 che copre quello che era questo utile che abbiamo avuto, questo vantaggio che abbiamo avuto non dover accantonare questi soldi, questo 1.700.000 per rischio derivati. Ci resta solo per rischio derivati l'importo di 11.000 euro, 41.000 euro mi sembra, che è l'ultimo derivato che deve essere ancora completato e quindi ormai è una piccola cifra di cui non vale neanche la pena di parlare. Questa era un po' la sostanza del mio intervento. Volevo, per una questione anche formale, ricordare quali sono i documenti complessivamente allegati al piano, alla delibera. Quindi voi quando approverete la delibera, se la approverete, quando voterete la delibera, voterete oltre al bilancio di previsione per il triennio, che è l'allegato A, anche la nota integrativa al bilancio di previsione, che è l'allegato B, il piano degli indicatori di bilancio per il triennio, sempre 2025-2027, allegato C, e poi ancora il documento indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del bilancio consolidato deliberati relativi al penultimo esercizio, che è l'allegato D, il documento determinazione delle tariffe e delle coperture dei servizi a domanda individuale, sul quale se vorrete alcune indicazioni ve le daremo, e c'è l'assessore Padoan che ha seguito direttamente questa cosa. Poi l'allegato F, destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione al codice della strada. L'allegato G, determinazione delle aliquote dell'imposta municipale IMU che abbiamo approvato con una delibera di giunta, l'allegato GH giusto, che è la verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza e alle attività produttive. Questo lungo elenco era anche per spiegare quant'è la complessità di questi documenti che abbiamo preparato grazie all'aiuto delle persone che prima ho citato, che sono importantissimi. Se potessimo contare le pagine arriviamo a oltre 500-600 e sfido chiunque ad averle lette. Io le leggevo quando era consigliere di minoranza, ma stavolta non le ho lette tutte. Ok, era questo solo che volevo precisare. Grazie. Allora, se ci sono domande per la Presidente, dottoressa Bettiol, le facciamo subito, così dopo magari possiamo liberarla da... Un attimo, c'è una domanda. È una domanda del consigliere Tonon. Sì, grazie. Siccome io mi guardavo sempre i rilievi che ci facevano i revisori, mi sono ovviamente guardato i rilievi che vengono fatti. Allora, pagina 24 della vostra relazione, l'ultima parte per quanto riguarda i derivati, dice: il collegio raccomanda in relazione alla sentenza definitiva vittoriosa numero 412 di marzo scorso, collegata al contenzioso principale ma di importo relativamente più contenuto, 300.000, di valutare un eventuale ulteriore accantonamento in sede di rendiconto 2024, se spiega questo. Poi per quanto riguarda il punto successivo, contratti di leasing, visto che lo ha citato prima la dottoressa D'Apparet, mi pare che parlasse riguardo ai prossimi 3 anni 450.000 euro di incasso all'anno per quanto riguarda il fotovoltaico, e quindi in sostanza capire se sono 4,50 più IVA, perché non me lo ricordo, perché siccome sono 4,18 di leasing, il margine che resta è proprio piuttosto striminzito, sono 30.000 euro in pratica. E poi l'altro rilievo, una domanda che
che ho visto che manca negli accantonamenti l'accantonamento per l'indennità di fine mandato del sindaco, che bisogna ricordarsi di metterlo. No, siccome l'ha scritto, grazie. Poi sul leasing magari risponde la dottoressa in modo più preciso. Per quanto riguarda i derivati, allora, noi abbiamo cercato di capire la vicenda, che è nota, ma non ovviamente in modo, insomma, dal mio punto di vista il comune di Vittorio Veneto era famoso per i derivati, però sapevo solo che c'erano, non tutta la vicenda. Allora, cosa succede? Allora, quando noi abbiamo un rischio contenzioso, i nostri principi di revisione ci dicono chiedi all'esperto, che è il legale, che probabilità abbiamo di avere una soccombenza e in base a quello tu accantoni. Per cui non è detto che io devo accantonare il 100% del rischio, dipende dal grado di rischiosità, di probabilità che io abbia, eccetera. Cosa succede? Che noi l'abbiamo messo questo rilievo per nostra memoria, nel senso di dire, siccome in passato è stato sempre fatto riferimento solamente alla sentenza più importante, più grossa, diciamo, che sta avendo un andamento che sembra favorevole al comune, non era mai stata citata, ma magari lo è stato, ma noi non abbiamo avuto il tempo materiale per approfondire con gli esperti, col legale la situazione. È rimasta fuori questa seconda causa, seconda vicenda, che probabilmente se una va bene anche questa, e quindi magari non serve fare l'accantonamento, però era giusto dire, signori, teniamo conto che quando andremo a fare il rendiconto andremo ad approfondire se è opportuno, necessario, oppure l'esperto ci dirà lascia stare, non è importante e quindi continuiamo così. È solo un fatto così, noi non abbiamo vissuto il passato e quindi mancava anche, ripeto, manca anche il dirigente che aveva affrontato magari questa situazione, per cui abbiamo solo messo così un'evidenza, non si può neanche definire un vero e proprio rilievo, è solo una memoria per dire guarda che c'è anche quell'altra. Tra l'altro, ripeto, la dottoressa Costalunga ci ha descritto e esposto in modo molto approfondito la vicenda, però non abbiamo avuto proprio il tempo materiale di fare interessare chi poteva darci le informazioni più precise. Quella dell'accantonamento di vabbè, sì, stiamo parlando di piccole cose, col rendiconto questo si sistema, insomma, non è... No, non è, però insomma giustamente facendo noi l'analisi l'abbiamo evidenziato, insomma, ecco. Non so se la dottoressa... Cioè, va bene o... Ah, ok. Sul leasing, adesso io non ho... Allora una precisazione dell'assessore De Nardi. Sì. Sì, l'incasso dei fotovoltaici è 450.000 all'anno, comprensivi di IVA. Eh sì. Esatto. La differenza è che non è proprio positiva. Sì, solo 2 secondi sulla vicenda dei derivati. Su indicazione dei legali che assistono l'amministrazione, non è stata comunicata fino in questo momento in modo pubblico l'esito del giudizio d'appello presso la Corte d'Appello di Venezia relativamente, come si diceva, al troncone principale della causa.
Siccome nel frattempo, in questi giorni, stanno maturando i termini per il ricorso per la controparte in Cassazione, e visto che appunto è stato citato anche nel parere dei revisori questa vicenda, rendiamo pubblico l'esito che era stato comunicato in via riservata ai capigruppo consigliari appena avuto notizia dell'esito positivo del giudizio di secondo grado, e che colgo l'occasione per ringraziare di aver mantenuto il riservo come avevamo concordato. E appunto a settembre ha avuto esito positivo anche per il Comune anche il secondo grado di giudizio presso la Corte d'Appello di Venezia. Adesso attendiamo l'eventuale ricorso in Cassazione della controparte, e nel caso in cui sia stato promosso anche il ricorso in Cassazione auspichiamo il positivo esito anche di questo ulteriore grado di giudizio. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande per la dottoressa Bettiol, noi la ringraziamo e le auguriamo buon termine e buon anno, e ci risentiamo alla prossima occasione. E grazie di tutto. Nel frattempo, se ci sono dei consiglieri che vogliono prenotare l'intervento. Consigliere Gianluca Posocco. Grazie, sarò abbastanza rapido, anche perché abbiamo fame, vero? No, dai, a parte gli scherzi. Poi c'è... stasera l'assessore si è arrabbiato, però poi fa delle considerazioni che fa arrabbiare me, quindi uno a uno e andiamo avanti. No, complimenti innanzitutto al lavoro fatto, penso agli uffici, penso ai revisori che sono nuovi, che avranno dovuto prendere per mano tutto, e credo che questo lavoro sia stato molto impegnativo, quindi niente, è un bilancio di una città importante. E grazie per essere arrivati qua, anche se è il 30 di dicembre, però le difficoltà le conosciamo, e quindi niente, bravi per il lavoro che avete svolto. L'assessore tenta di giustificare il motivo per cui a fronte di di essere finalmente liberi dai derivati, le entrate rimangono le stesse in base alla previsione dell'aliquota IMU invariata. Assessore, avesse fatto un bilancio con 1,7 milioni di derivati, capirebbe che abbiamo dovuto tirare a destra, tirare a sinistra, tirare tutto. Quindi capisce prova a immaginare, lei che ha fatto il primo bilancio, la difficoltà nel fare un bilancio. Quindi non giustifichi, è stato difficile, come è stato difficile avere fatto un bilancio di previsione con costo energetico 100 ed esserci trovati col costo energetico 200 e aver dovuto chiudere Metalluce in città, come è stato difficile, ma qua ringrazio bene, arrivare con 800.000 euro di costo di gestione calore e averlo portato a 400.000. Cioè tutti noi lavoriamo, tutti, al di là dei colori politici, per fare il meglio per la città e per tutto, per far quadrare il bilancio alla fine. Poi si è dimenticato una cosa: esiste l'avanzo, che è sempre stato purtroppo importante, quindi mi auguro che sia importante anche per voi a dicembre, e quindi possiate prendere altre decisioni con il discorso dell'avanzo. Detto questo, delle osservazioni: ci sono tante opere da chiudere, nel senso del passato, e ci sono cifre importanti da tirar fuori. Ce l'abbiamo messa tutta nella precedente amministrazione per fare in modo che certi uffici chiudessero delle opere. Ci sono opere ancora aperte, sue collega Tonon,
del 2016-2015, sono soldi che non vengono liberati se non chiudiamo l'opera. Secondo me qua è una bella cifretta da recuperare. Quindi, ma poi il discorso lo faccio dopo. Al di là di tutto va bene il piano alienazioni, ho visto che le alienazioni, una è certa, di 4 milioni e 2, 1 milione e 7 quasi sono nel bilancio 2025, è un'entrata abbastanza certa perché alieneremo un terreno, probabilmente ci sarà subito chi lo compra, a differenza della Maffi, a differenza delle varie scuole in giro. Ho visto che sono stati destinati al palazzetto, ho visto che sono stati destinati sulle alienazioni, mi sembra, allo studio per dove fare la biblioteca e lo studio per dove fare la piscina. Quindi la vendita del terreno è già stata destinata, ok? Non è che con quella faremo la biblioteca, ha già una destinazione. Detto questo, allora, provo a farmi capire, ho preparato un discorso, ma siccome ogni tanto mi infervolo sempre per le stesse cose, allora, lei può essere il miglior assessore del mondo e avere essere la migliore amministrazione del mondo, però se non ha il personale che la segue, tutto quello che programma non serve a niente. Mi spiego meglio. Abbiamo votato una variazione di bilancio a ottobre. Un capitolo era manutenzione interventi vari. Okay? Lei, assessore, qua disse: questi soldi, più di 200.000 euro, non bruscolini, servono per fare l'intervento A, l'intervento B, l'intervento C e l'intervento D. Ok, vado a vedere le determine e tutto, vedo che l'intervento A non è stato fatto, l'intervento B non è stato fatto, l'intervento C non è stato fatto, l'intervento D non è stato fatto, ma è stato fatto altri interventi che non c'entrano nel merito niente. Non c'entrano niente. Un muretto in via Costantini, cioè tutte le indicazioni che ha dato l'amministrazione, tutte le indicazioni che dà l'amministrazione nel suo mandato, puntualmente, non è solo il caso suo, è il caso dell'amministrazione Miatto, penso che sia stato il caso dell'amministrazione Tonon, puntualmente ognuno qua fa quello che vuole. Le ho detto, creiamo un capitolo per ogni lavoro che intende fare. Noi avevamo creato che volevamo fare le centraline, capitolo per le centraline, volevamo fare quel lavoro, capitolo per quel lavoro, altrimenti non riusciamo mai a fare il lavoro che vogliamo. Quindi, mi dispiace non sia la dottoressa Madalosso qua stasera, che le auguro, io sono contento sia arrivata, e le auguro un gran lavoro perché ha un gran lavoro da fare. Quindi al di là delle sue intenzioni, che ci credo perché è qua, lavora tanto e così, si imponga e cerchi di essere seguito. Se programmiamo di fare un lavoro, facciamo quel lavoro perché è la politica che deve comandare in certe situazioni, non deve comandare qualcun altro e fare quello che vuole. Ecco, assessore, mi rassicuri? No, un'altra cosa, ho visto, e spero, non ho visto la determina delle potature. Secondo me ci sono ancora un sacco di soldi liberi per le potature. E siccome a me è successo per 2 anni consecutivi, non vorrei che fosse il terzo anno consecutivo. Secondo me sono ancora liberi circa 50.000 euro di spesa corrente. Allora, se avanza 50.000 euro di spesa corrente, non me la prendo con lei, assessore, perché non può stare là a seguire tutto, ok? Ma non è un anno, sarebbe il terzo anno consecutivo, con spesa corrente. Il Natale non abbiamo dato più risorse perché non c'era spesa corrente, ok? Spero non avanzi 50.000 euro di potature con via Paravicini, che c'è la signora che viene in municipio da 3 anni e non riusciamo mai a fare le potature per dire in via Paravicini. Quindi quello che sto dicendo, assessore, spero che veramente lei e la nuova dirigente finalmente riusciamo veramente a comandare, ok? A fare i lavori. Ecco, tutto qua. Perché da quello, io spero di sbagliarmi, guardo perché magari il sito non è aggiornato, le termini non sono pubblicate in tempo, ma secondo me le cose non sono quelle che avevamo previsto e che avevamo programmato a ottobre. Grazie. Grazie.
consigliere Posocco. Abbiamo il doppio tempo anche per questo punto dell'ordine del giorno. Vediamo se ci sono altre prenotazioni. Effettivamente, per esempio, l'altra volta avevamo messo insieme 2 punti DUP e approvazione del bilancio perché si assomigliano molto. Questa volta qua invece li abbiamo tenuti separati. Allora io non vedo nessuna prenotazione, quindi chiudo una comunicazione dell'assessore. Io non so a quali riferimenti faccia relativamente al collega De Antoni, però il 18 ottobre, siccome l'ha seguito il patrimonio, il 18 ottobre è stata fatta una variazione di bilancio da 125.000 euro per lavori relativi al Teatro da Ponte. Siccome il Teatro da Ponte adesso è agibile, è segno che quei lavori sono stati fatti, altrimenti non ci entreremo. Vabbè, perfetto. Allora, chiudo la discussione. No, dunque, vabbè, il consigliere non si è arrabbiato, mi è sembrato, no? Cioè, i numeri però sono quelli. Io non ho detto che non abbiamo potuto modificare l'IMU perché non c'erano soldi, ho detto che effettivamente anch'io ho preso atto che chiudere il bilancio, nonostante ci fossero 1.701.000 euro disponibili, o meglio non impegnati nel fondo rischi, è comunque stato complicato e difficile. E ho sempre detto, tutti sono testimoni, anche i colleghi di giunta, che il bilancio 2024 è stato un bilancio tiratissimo. Non sono state messe anche delle spese, forse le spese elettorali, ma lasciamo stare, alcune voci che devono essere messe no, che non sono state messe, ma non diciamolo, ecco, però mi rendo conto di quanto era difficile chiudere quel bilancio, se non abbiamo, sapevamo tutti che c'era quell'impegno a maggio-giugno, no? Quindi mi rendo conto che è stato complicato e il fatto che ho elencato questi numeri sta a dimostrare come siamo passati da quella situazione pesante a una situazione chiaramente molto più tranquilla, ma che ci impedisce di fare degli interventi importanti che vorremmo fare. Ecco, c'è il tema diciamo comunque che forse non avevo portato i dati, ma come ho detto prima rispondendo al consigliere Braido, cioè alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati messi nel bilancio 2025 per non dover attendere le alienazioni o diciamo l'avanzo di amministrazione come era stato fatto necessariamente e obbligatoriamente nel bilancio 2024. È vero che c'è una gran parte delle risorse che non sono state utilizzate, ma non solo quelle o di lavori non completati, ci sono un sacco di lavori che non sono stati appaltati e su questo abbiamo lavorato principalmente perché è importante e lo faremo, quello di andare a chiudere tutti i lavori chiusi da 7, 8, 10 anni perché forse qualche soldo anche lo recuperiamo, no? Che sono oggi residuo passivo che magari non sono più dovuti. Però diciamo l'impegno più grosso, vi assicuro, l'impegno più grosso che c'è stato in questi 6 mesi, qui non c'è il segretario che ha svolto le funzioni di responsabile tecnico in questi 6 mesi, non avendo ancora il responsabile tecnico che come ho detto prima ha preso appena servizio, cioè abbiamo dovuto chiudere i lavori e siamo arrivati su alcuni all'ultimo giorno. Citiamo solo i lavori dell'acquedotto di Sant'Augusta per fare un esempio, no? Oppure quello delle frane, oppure e il discorso che ho fatto prima non ero arrabbiato, ero solo preoccupato di dire tutte le cose che volevo dire, anche il discorso di Via Galilei con cui ci siamo chiariti anche con l'ex assessore al sociale, cioè era proprio così. Cioè, c'è stata proprio una, diciamo, come dire, una impossibilità, dico io, di arrivare alle conclusioni che dovevano essere fatte, cioè a meno affidare il progetto di fattibilità tecnico-economica. Abbiamo perso quasi 9 mesi. E non ripeto le cose che ho detto in altre occasioni,
quei soldi che sono stati stanziati ancora nel 2020-21, ad esempio per le scuole Crispi e Parravicini, siamo andati adesso ad appaltare quelle della Parravicini, forse le avete appaltate ancora voi, o non, sì, le avete appaltate voi, e adesso appalteremo quelle della Crispi con un importo doppio rispetto a quello che si poteva, si doveva imputare per quei lavori se fossero stati realizzati nel 2020-2021. L'aumento dei costi dei materiali, sono molti serramenti hanno avuto questi due interventi sulle scuole sono interventi di, come si chiama, di recupero energetico, insomma, no? Di efficientamento energetico, grazie, di efficientamento energetico di quelle due scuole. Il fatto che siano rimasti fermi per 4 anni hanno comportato un aumento di 400 più 400.000 euro che non si sarebbero spesi, e anche quello è un tema che è ancora più importante, no? Rispetto a quello. Per quanto riguarda l'ultima osservazione, senza fare nomi, no? Effettivamente noi avevamo un capitolo di circa 200.000 euro per interventi di sistemazione delle strade. Alcuni interventi li abbiamo elencati non ufficialmente sul bilancio, ma ci è stato chiesto quali sono al momento gli interventi che volete realizzare, e sono stati snocciolati dei nomi. Io dico che con quei 200.000 euro rotti abbiamo fatto comunque sistemato via Dalmazia, abbiamo comunque sistemato le perdonanze, perché i soldi per fare le perdonanze e via San Mauro li abbiamo presi lì. Forse c'è stata questa novità di quel muro che effettivamente, però mi sembra che sia verso San Lorenzo, sì, vado a vederlo, c'è quel muro verso San Lorenzo che effettivamente era pericoloso, e quindi abbiamo fatto questo intervento prima. Il problema più grosso, e non abbiamo spesi tutti quei soldi, il problema più grosso in questo momento è quello di trovare le imprese che ci fanno i lavori. Ad esempio, è in corso d'opera, finito prima di Natale, il lavoro della strada di Pradal, che porta fino a Borgo Naronchie, e poi adesso sempre con quell'intervento, che è circa 50.000 euro, dobbiamo completare il lavoro di sistemazione della via dei Sassi, che sappiamo verrà poi presa in carico dai lavori che facciamo assieme a Piave Servizi, però adesso è impraticabile e quindi Ok, ma io ho risposto a quello che ha tirato fuori lei, così è un colpo qua, un colpo là. Quindi vi assicuro che nei limiti che sono dell'assessore, perché non è che io possa andare dal dirigente e dire tu fai questo, deve essere il dirigente che decide di fare su mia proposta. Ma ci sono i dirigenti che sono i capi, poi ci sono le posizioni organizzative che sono anche dirigenti, quando non ci sono i dirigenti sopra, e quindi vi assicuro che tutte le opere che verranno realizzate passano sempre attraverso un approfondimento che viene fatto anche dall'amministrazione. Agli uffici, chiaramente poi devono fare loro, appaltare, cercarsi le imprese, nominare i progettisti, ma l'indicazione generale sulle priorità che ci sono cerchiamo sempre di concordarle con gli uffici. Noi di amministrazione cerchiamo di concordarle con gli uffici. Ok, credo di aver risposto a tutto. Se volete... Non parlo più però. In commissione avevamo parlato un attimo delle tariffe dei servizi di domanda individuale. Se vi interessa, avevamo detto che in Consiglio avremmo riportato un po' meglio questa cosa. Se non vi interessa, non ne parliamo e fate quello che voi e votate. Benissimo. Scusate, intervengo un attimo solo per prendere atto di una cosa, che ogni volta che c'è la questione del bilancio molta attenzione viene concentrata sulle opere pubbliche, no? Come se tutto il resto dell'amministrazione non esistesse, e sto parlando del sociale, della cultura, degli altri ambiti, del patrimonio, e insomma
tanti importanti ambiti che fanno parte della nostra amministrazione. Quindi io stasera non mi dilungo tanto, però vorrei sottolineare questo aspetto, insomma, che il Comune si regge anche su altri, sui servizi che l'amministrazione deve dare al cittadino, che non è, ripeto, solo l'opera pubblica. Quindi vado un po' in sintesi anche a elencare la questione sul sociale. Purtroppo stasera l'assessore sociale non c'è, però insomma quello che volevo evidenziare è che abbiamo cercato di mettere anche delle risorse per quanto riguarda l'ambito sociale. Sappiamo benissimo che i capitoli sono blindati, soprattutto in questo ambito, però c'è stato un potenziamento per quanto riguarda alcuni progetti speciali come Shares per l'invecchiamento attivo, il caffè Alzheimer per quanto riguarda le persone con demenza senile, che è in forte aumento a livello generale, quindi è da attenzionare con estrema importanza. Poi c'è il discorso, abbiamo un progetto con l'associazione Zuppa di Sasso per quanto riguarda la situazione dei ragazzi e delle persone con DHD e anche e soprattutto quello che mi preme sottolineare è che bisogna avere molta attenzione per quello che riguarda tutto il problema sociosanitario relativo agli anziani, insomma, visto che considerato che abbiamo sì un invecchiamento anche attivo in certe situazioni, però allo stesso tempo abbiamo parecchie patologie presenti appunto nella fase d'età dell'invecchiamento e che quindi noi siamo chiamati assolutamente a dare delle risposte in diversi modi, naturalmente collaborando con l'ULSS e collaborando con i servizi sociali. Tra l'altro a breve partirà anche queste nuove politiche per quanto riguarda il sistema dei servizi sociali, ma non sarà più di competenza comunale, ma ben più grande, quindi saranno declinate a quelli che sono gli ambiti. Però insomma quello che volevo sottolineare è che dobbiamo porre, e qua chiedo la collaborazione di tutti all'interno di questo Consiglio Comunale, ma anche all'esterno con le associazioni che già lo fanno, per impegnarci su questo fronte. E inoltre la questione anche delle nuove generazioni, dei ragazzi che purtroppo siamo in situazioni in cui più volte riscontriamo un forte disagio tipo sociale e quindi anche qui dobbiamo stare un po' attenti e cercare di fare il nostro massimo. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Posocco. Sì, Sindaco, io non ho analizzato tutti sono più o meno le cifre, sono quelle del sociale, i soldi sono quelli di ogni anno. Sì, c'è il capitolo nuovo come iniziative varie sui flussi migratori, c'è qualcosa di nuovo, ma insomma i soldi che al momento vengono messi in bilancio sono sempre quelli, insomma, quindi sì, fa bene a ricordarlo perché il bilancio non è fatto solo dei lavori pubblici, è fatto da tutto il resto, ma insomma, direi che poi i risultati si vedono cammin facendo e vediamo come vengono spesi i soldi. Grazie. Roberto Tonon. Grazie. Visto che l'assessore li ha citati, io ho sottolineato quello che per me è un problema, riguarda il Da Ponte, senza alcuna vena polemica rispetto a quello che è stato comprato e quello che è stato trovato. Mi riferisco alle tariffe per l'utilizzo rispetto a quello che era solo 3-4 anni fa. Temo che per buona parte delle associazioni vittoriesi sia particolarmente oneroso l'utilizzo, sia diventato particolarmente oneroso l'utilizzo del Da Ponte rispetto, non è diverso dallo scorso anno, però visti i costi che ci sono e i costi che hanno invece altre strutture cittadine, non vorrei che ci fosse la corsa, come dire, a spostarsi da altre parti. Perché lo dico? Perché il teatro indubbiamente è un bel teatro, a parte la consueta polemica che i posti sono un po' stretti, ma insomma è un bel teatro. Ma facendo due conti rispetto per esempio alla tariffa 2022-2023,
una manifestazione per un'associazione che aveva sede a Vittorio Veneto di 8 ore, passiamo da 500 a oltre 1000 euro, cioè più del doppio. Se sono 6 ore sono 3 volte tanto. Quindi siccome è un teatro che è stato molto utilizzato non solo dalle scuole, non solo per convegni, ma anche da parecchie associazioni culturali locali, avere costi così, secondo me, rischiamo di bruciare una parte delle attività all'interno. Quindi, ovvio che il bilancio di previsione è stato fatto sulle tariffe che c'erano prima, che sono quelle esattamente confermate. Chiedo se è possibile, anche se capisco che sarà incidente sulla spesa corrente, di valutare se è possibile intervenire in qualche modo, perché sennò la scappatoia, siccome più di qualcuno qua dentro è stato in amministrazione, la scappatoia, buon, pago questa e poi chiedo al comune che mi dia un contributo, va bene, e ora casca il palco, cioè, non so se mi spiego, andiamo a finanziare chi gestisce e poi il comune paga, anche no. Se finanziamo le nostre associazioni. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Darè. Sì, condivido quanto detto da chi mi ha preceduto. Essendo il Teatro da Ponte, credo, un punto di aggregazione importante, lo è sempre stato, e chiaramente ha dei costi di gestione che naturalmente incidono sull'amministrazione comunale e soprattutto su chi va a fare la manifestazione. Quindi chiedo che ci sia anche è brutto dirlo, una selezione, ma cerchiamo di non portare anche i compleanni, tanto per capirci. Ci sono delle associazioni importanti che fanno spettacoli importanti, che hanno un ruolo importante a livello sociale, non sto parlando che vanno aiutate, altre vanno anche selezionate e quantomeno le spese vive devono essere a carico, cioè la pulizia del teatro, quantomeno, perché un conto è il teatro con il riscaldamento e quant'altro, un conto è la gestione del teatro quando siamo in un periodo molto più caldo, insomma, e quindi la gestione del teatro, che secondo me, al di là delle polemiche, alla fine è un patrimonio della città. Poi è chiaro che a livello sociale l'amministrazione comunale deve dare qualcosa, diciamo un contributo per renderlo fruibile perché, ripeto, penso che tutte le manifestazioni culturali che si fanno all'interno di quella cosa sia un momento sociale molto importante, quindi il costo del sociale è anche questo e quindi adesso magari quest'anno è stata una chiusura di bilancio che naturalmente da giugno a dicembre rimane quello che è, però insomma cammin facendo si può trovare anche una soluzione anche per far sì che questo teatro sia diciamo un punto di aggregazione molto importante. Grazie. Grazie. Non vedo altre prenotazioni. Prego, Assessore Padoan. Grazie Presidente. Allora, sì, approfitto a questo punto anche per fare un discorso più ampio, però partendo dalle sollecitazioni dei consiglieri Tonone e Darè rispetto al Teatro da Ponte e alle tariffe nella fattispecie. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che il teatro è stato affidato quindi a un gestore che ha evidentemente anche, che investirà un proprio capitale reputazionale nella gestione del bene del patrimonio della città, che rimane evidentemente patrimonio della città. E questo fa sì che determinati standard debbano essere standard di qualità in occasione di
diversi tipi di eventi debbano essere mantenuti. Questo per il bene non solo del gestore, ma anche il bene della reputazione del teatro comunale da Ponte. E apparentemente io concordo che le tariffe siano importanti, però ripeto, se noi andiamo poi a verificare come dire, la diversa offerta di servizi che viene prevista dalla tariffazione attuale rispetto a quella precedente, andiamo poi a capire, a comprendere come in realtà le tariffe sono sostanzialmente in linea con quelle che sono state nel recente passato, perché ora determinati servizi vengono resi obbligatori, l'acquisto di la fornitura di determinati servizi viene resa obbligatoria, tra cui scuola di sicurezza, tra cui determinate risorse in termini di impiantistica, e mentre nel recente passato questo era possibile, diciamo così, un'autofornitura da parte di chi andava ad affittare lo spazio. Quindi andando poi a fare la somma di quello che si avrebbe pagato negli anni scorsi se si fossero acquisiti gli stessi servizi che vengono ora offerti dal gestore, si scopre che gli importi sono assolutamente comparabili. E poi è vero che quel teatro poi si presenta al pubblico, non importa chi sia l'organizzatore dell'evento in sé, cioè chi fa funzionare la macchina del teatro è il gestore che ha la fiducia del comune di Vittorio Veneto, quindi si deve comunque garantire una certa omogeneità di pacchetto quando questo per il bene della qualità che si vuole evidentemente difendere. Poi insomma abbiamo insomma, previsto nelle tariffe comunque determinate possibilità per associazioni, per le scuole soprattutto, oltre a tutte le condizioni che vengono poi definite nel rapporto con il gestore, che prevedono anche evidentemente uno spazio per l'amministrazione comunale per l'utilizzo degli spazi. E in generale sulle tariffe ci siamo, secondo me, impegnati tanto, perché è un tema che secondo noi, o almeno parlo personalmente, secondo il mio personale punto di vista, era stato un po' lasciato come dire, poco affrontato in precedenza, perché credo che l'introduzione dell'ISEE come meccanismo per differenziare la tariffazione di servizi fondamentali quanto in mensa, trasporto scolastico, centri estivi, fosse doverosa, secondo me, ed è una scelta importante, è una scelta ancora, secondo me, insomma, mi permetto di dire prudenziale, nel senso che è importante ora innanzitutto dare il segnale di giustizia sociale che questa amministrazione vuole dare attraverso appunto una fruizione differenziata dei servizi e poi è anche uno strumento, secondo me, proprio ai fini, direi, statistici e quindi in termini di programmazione da parte dell'amministrazione comunale, perché ora abbiamo la possibilità di accumulare informazioni statistiche relative allo stato delle famiglie vittoriesi e quindi a targetizzare poi in futuro interventi anche sociali, anche culturali, anche di diverso tipo, e credo sia un passaggio importante, per cui sulle tariffe io credo ci sia un ragionamento importante da fare, e questo va insomma ben oltre il discorso in senso stretto del teatro. Poi in termini di bilancio io mi unisco insomma alle considerazioni della sindaca, nel senso che si è cercato anche nei vari capitoli di portare programmazione, di avere quindi le idee chiare in vista dell'anno che sta per partire, con degli interventi su capitoli che in precedenza non c'erano o erano comunque finanziati in modo piuttosto limitato. Penso alle attività culturali direttamente organizzate dall'amministrazione comunale, che hanno visto un netto incremento, quindi anche con una programmazione di iniziative, idem per i contributi, e mi permetto di dire anche altre iniziative secondo me importanti che meritano di essere
se non altro anche simbolicamente citate, però l'introduzione di, come dire, una premialità sia in termini di denaro, ma soprattutto in termini di prestigio per studenti meritevoli sia un passaggio importante che mostra anche qui una certa attenzione nei confronti nel mondo dell'istruzione, soprattutto in fasce di età che è bene accompagnare da vicino come comunità vittoriese, non solo come comunità di educatori, non solo in termini di amministrazione. Poi se ci sono delle domande specifiche sono qua. Grazie. Adesso la parola al consigliere Uliana. Semplicemente un commento molto veloce, una riflessione. Prima si parlava del fatto di dover andare a rivedere gli ingressi gratuiti all'interno dei musei, perché chiaramente diventa una spesa e abbiamo ragionato su questo, e quindi è giusto anche far capire che ogni cosa ha un prezzo. E poi si va praticamente ad inibire il teatro da ponte a quelle associazioni che non possono permettersi, come diceva giustamente il collega Tonon, di pagare delle cifre così esorbitanti per poter fare un loro spettacolo. Allora io dico, perché per esempio non pensare di dare la possibilità a queste associazioni? Sì, no, volevo che mi sentisse. Perché non dare la possibilità a queste associazioni che hanno magari nel loro interno le professionalità capaci di garantire la squadra di sicurezza, di poterlo fare loro senza essere costretti a dover usufruire e pagare quindi la squadra di sicurezza che viene offerta dal servizio di gestione. Grazie. La parola al consigliere Graziano Carnelos. Mi scuserà l'assessore, ma a dire la verità ho capito poco del suo intervento, un po' minestrone, perché un conto è le tariffe dei servizi presi in considerazione nel delibera, un'altra cosa è il teatro. A me piace il teatro e piace il da ponte e mi piacerebbe e desidererei che avesse la più ampia utilizzazione possibile. Le cattedrali vuote non mi sono mai piaciute. Ecco, io mi auguro che non diventi una cattedrale vuota o una cattedrale esclusiva. Il da ponte, ecco, su questo e confido che la scelta effettuata sia la più idonea. Indubbio una cosa, sotto questo profilo il bilancio lo si potrà fare solamente ex post e quindi ex ante non è possibile. Mi auguro ecco, che ci sia stata la valutazione ponderata della questione. Ecco. E in ogni caso, fin da ora, questo sì, senza aspettare l'ex post, fare in itinere tutto quello che è possibile. Certo, capisco gli obblighi contrattuali, capisco le carte firmate, ma l'amministrazione ha anche una moral suasion che può esercitare nei confronti di chi ha vinto l'appalto. Ecco. Mi raccomando, perché poi se, come si può dire, la gente comune talvolta si allontana dagli eventi culturali, che non sia proprio perché si rende difficile l'evento culturale. Grazie. Grazie consigliere. Una risposta dell'assessore Padoan. Grazie. No, allora, sì, probabilmente sono stato poco chiaro o ho accostato due argomenti differenti, semplicemente la prima era una risposta puntuale e poi ho reputato opportuno anche
sull'onda di quanto specificato dalla sindaca, cioè che sostanzialmente il bilancio non è composto solamente dalle voci relative ai lavori pubblici e quindi ho deciso insomma di espandere un attimino il ragionamento. E detto questo, ringrazio ovviamente per i solleciti e per le proposte, nel senso che è fondamentale confrontarsi. Sicuramente abbiamo tutti gli strumenti di moral suasion, come dice il consigliere Carnelos. Tengo però a specificare alcune cose. Allora, innanzitutto che vi sia una corsa dell'associazionismo vittorese ad organizzare eventi al Teatro Comunale da Ponte è una cosa che scopro stasera, perché tendenzialmente non si tratta di uno spazio che è stato particolarmente utilizzato dall'associazionismo. Poi stiamo parlando di uno spazio delicato, uno spazio che per il quale si è scelto lo strumento dell'affidamento sulla base di una proposta ampia, plurale, che deve essere sostenuta e deve essere sostenibile per tutti nel corso dei prossimi tempi, e si tratta di una struttura che è comunque delicata, come tutte le strutture, ma insomma il Da Ponte ha dimostrato di esserlo in misura particolare, visto anche gli interventi che vi sono stati, per cui è importante garantire una continuità nell'utilizzo delle strutture, cioè non è uno scherzo perché ne va del deterioramento o meno del bene, ne va di un utilizzo corretto degli strumenti che vi sono, ne va anche della garanzia di qualità nell'offerta delle strutture di sicurezza. Vi sono altri spazi a Vittorio Veneto per l'associazionismo e sono stati anche predisposti anche strumenti di bilancio per sostenere le associazioni nei vari spazi, visto che prima si parlava appunto della valorizzazione ad esempio degli spazi museali, ma abbiamo anche, ripeto, implementato capitoli di bilancio che storicamente erano un po' ridotti all'osso, insomma, in termini di sostegno o a creazione di attività culturali o a contributi per le stesse, e quindi non ci sentiamo sicuramente in difetto nei confronti delle associazioni, non stiamo sicuramente cercando di creare una sorta di barriera alla fruizione, tutt'altro. Ricordiamoci che c'è un gestore che deve predisporre un'offerta congrua e evidentemente renderla fruibile alla città, perché se non sarà fruibile fallirà nel suo intento di rilancio del teatro, e quindi diciamo così siamo in una situazione piuttosto chiara di comunanza di intenti e di insomma, volontà di portare e di riportare la comunità vittorese a teatro. Quindi non vedo sinceramente come la questione delle tariffe, che ripeto, se andiamo poi effettivamente con attenzione a controllare, comparando con a parità di condizioni con quanto veniva proposto in passato, non sono assolutamente fuori scala, e detto questo comunque non vedo come questa situazione, queste scelte tariffarie poi finiscano per imporre, diciamo così, vincoli alla fruizione delle attività culturali qui a Vittorio Veneto. Nelle associazioni sono, direi, vagamente colpite da questa situazione. Sì, volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto l'assessore Padoan. Innanzitutto vorrei anche ringraziare gli uffici e soprattutto la dottoressa Costalonga per il lavoro che ha fatto nel redigere quello che è stato il bando, no? Per l'affidamento del teatro, che non è stata una cosa facile. Naturalmente partiva insomma da un input che veniva anche dalla precedente amministrazione, però insomma ha lavorato tantissimo e in modo anche delicato, perché come sappiamo la struttura del nostro teatro è sì bella, però da un punto di vista di posti disponibili all'interno sono circa 400 se non vado errata,
non è un teatro che diciamo, è appetibile sotto dal punto di vista, voglio dire, di ritorno da un punto di vista economico. Quindi anche la questione dell'affidamento, dal mio punto di vista, non è uno scherzo, tanto è vero che la partecipazione al bando, tra virgolette, ha visto praticamente un solo partecipante, quindi questo ci deve far pensare, no? Quindi voglio dire, detto questo, poi l'assessore, le indicazioni che sono arrivate dalla nostra amministrazione sono quelle di dire, ci siamo confrontati anche con realtà più grandi, di teatri in giro per il Veneto, giusto per capire quali erano un po' i criteri eventualmente che poi la dottoressa ha prontamente portato all'interno del bando. Questo per dire che insomma la questione è delicata, non ultima la questione degli impianti. Diceva prima bene l'assessore Denardi, gli uffici hanno lavorato tantissimo in questi 3 mesi per mettere a norma il teatro sotto molti aspetti, e sono stati fatti degli interventi molto precisi sugli impianti, che sono impianti molto delicati. Purtroppo la struttura del teatro è buona, voglio dire, è un bel teatro, però gli impianti sono delicati. Quindi mi sento di sostenere la tesi che una volta che un concessionario prende in gestione una struttura, abbia a sé tutta il diritto, la competenza e anche la capacità di mettere in atto quello che meglio crede per il rilancio della sua attività, giustamente, e per il rilancio del teatro in sé. Quindi, insomma, naturalmente magari possiamo tenere in considerazione, tra l'altro all'interno del bando ci sono anche altre positività che sono state messe, ad esempio c'è il discorso della valutazione attraverso un comitato per quanto riguarda le rassegne teatrali che vengono svolte, quindi ci sono degli elementi che porgono a nostro favore come linee di indirizzo per quanto riguarda anche l'attività teatrale. Però oltre a questo mi verrebbe veramente difficile spingere, ripeto, quindi sono anch'io dell'idea che secondo me è stato fatto un buon lavoro su questo tipo di concessione, di questa struttura teatrale. Bene, allora prima di passare al voto, se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti passiamo subito alla votazione. Chiudo il dibattito e apro la votazione. Votate. Favorevoli 11, contrari 4, astenuti nessuno. La delibera è approvata. Adesso votiamo l'immediata esecuzione. Chiudo la votazione. Favorevoli 11, contrari 4, astenuti nessuno. Approvata l'immediata esecutività. Grazie. Al punto numero 6. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/23. Illustra la delibera il sindaco.
Grazie. Allora, qui abbiamo da approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data 31/12/22 e la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data, che sono due cose diverse. Allora, premesso che con decreto legislativo del 19 agosto del 2016 è stato emanato il nuovo testo unico in materia di società partecipate e partecipazione pubblica, il cosiddetto TUSP. In base all'articolo 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e predispongono, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Dato atto che il Comune di Vittorio Veneto detiene partecipazioni nei seguenti enti e società, che li ripetiamo perché è giusto, quindi Ascom Holding, e a fianco trovate la percentuale di partecipazione 0,42, Asco Piave SPA 0,14, Gal dell'Alta Marca Trevigiana 2,31, Intermodale Vittoriese SRL 18,88, Mobilità di Marca SPA 2,32, Piave Servizi SPA 6,02, 6 bis Vivere Acqua partecipata tramite Piave Servizi per il 7,2, Vittorio Veneto Servizi SRL, le farmacie per intenderci, partecipata al 100%, Consorzio per i servizi di igiene del territorio 9,2, Consorzio BIM Livenza 40, Consorzio BIM Piave Treviso 2,9, Consiglio Bacino Veneto Orientale 0,0027 e Consiglio Bacino Sinistra Piave 9,2. Considerato anche che le partecipazioni negli organismi dall'8 al 12, quindi consorzi, BIM, Consorzi Igiene Territorio, Bacino Veneto Orientale e Bacino Sinistra Piave, non sono oggetti della presente rilevazione, in quanto non rivestono natura societaria. Dobbiamo anche considerare che per effetto sempre dell'articolo 24 di questo testo, il TUSP, il Comune di Vittorio Veneto, con propria deliberazione del 2017, ha provveduto a effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 9/2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione, che per effetto dell'articolo, questa volta 20 del TUSP, l'ente, con la deliberazione consigliare del 2023, la numero 70, ha provveduto a effettuare invece una revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data 31/12/22, individuando quelle che dovevano essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione. In questo testo, allegato alla delibera, c'è un allegato A, dove ci sono gli esiti del processo di razionalizzazione, di cui la deliberazione del numero 70 del 23 ha dato esito, e sono stati questi i seguenti esiti, ossia noi abbiamo l'Intermodale Vittoriese SRL in liquidazione, di cui penso quasi tutti conoscono insomma la storia, e poi vediamo nel dettaglio il punto in cui siamo giunti, ma insomma c'è stato anche nella precedente consigliatura il ritorno di quelle che erano i terreni e la proprietà dell'intermediale al Comune di Vittorio Veneto, cioè l'impianto intermediale sono stati riconsegnati al Comune di Vittorio Veneto, proprietario ed ente concedente. Oltre a questo, visto l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, la data invece del 30/12/23, c'è l'allegato B, dalla quale in sintesi si evince quanto segue. Allora, per quanto riguarda la Vittorio Veneto Servizi SRL 100%, e naturalmente manteniamo la società, per quanto riguarda Piave Servizi 6,02, anche qui c'è il discorso del mantenimento. Per quanto riguarda Viver Acqua, che è una società che offre servizi a quelle società che gestiscono per quanto riguarda i servizi idrici,
e che è direttamente collegata alla partecipazione a Piave e Servizi e c'è il mantenimento. Per quanto riguarda invece il GAL Alta Marca, non rientra tra le società di capitale dove c'è l'approvazione o meno di stare all'interno. Mobilità di marca si rimane all'interno, Ascom Holding, il mantenimento di Ascom Holding, l'Asco Piave stessa cosa, e per quanto riguarda di nuovo l'intermodale vittoriese, sappiamo che per le informazioni che abbiamo acquisito finora, alla data odierna dopo la chiusura dell'esercizio sono proseguite le operazioni di liquidazione, però ancora non abbiamo l'esito di questa liquidazione, quindi al momento attualmente non sappiamo la divisione eventualmente del capitale, sì, del patrimonio che era rimasto in Vittorio Veneto intermodale. Questo è quanto. Noi questa sera, oltre, ripeto, ci sono i pareri di regolarità tecnica, quindi andremo ad approvare la relazione sui risultati conseguiti rispetto a questa revisione ordinaria e l'esito delle analisi di assetto complessivo delle società partecipate alla data 31/12/23. Se volete delle leggere integrazioni, quello che mi sento così di dire è relativamente alla nostra partecipazione, se può essere un punto così in più, per quanto riguarda le risultanze, no? Il stare all'interno, che me l'ero segnato da qualche parte, insomma con Asco Holding, diciamo i dividendi circa quest'anno sono di 58.000 euro per quanto riguarda il bilancio 2023, poi Asco Piave mi sembra, avevo trovato, sono 60, l'avevo scritti da qualche parte, scusate, sono 65, un attimo che lo cerco, dov'è che è sparito? Quello che avevo scritto, ma è mia questa? Sì, no, è sparito. Scusate, ma me li ero scritti e no. Non so perché. Va bene, comunque, no, forse qui. No, vi fidate. Comunque, insomma, i dividendi sono sì, e poi per quanto riguarda invece farmacie comunali, quindi Vittorio Veneto Servizi, avevamo 135.000 euro per il bilancio 2023 come utili. Ecco, questo è quanto, poi se ci sono richieste rimango a disposizione. La discussione è aperta, se ci sono interventi. La parola al consigliere Fabio Braido. Grazie Presidente. Uno degli asset principali del Comune è evidente che sono le farmacie. Se uno va a analizzare i dati forniti dalle farmacie stesse attraverso il bilancio 2023, uno realizza che il valore della produzione cosiddetta, comunque delle vendite, è di circa 6 milioni, con incidenza da parte del personale con un costo di 1.100.000 euro circa, sto parlando di cifre arrotondate. Se uno va a vedere un po' la media nazionale europea di quella che è l'incidenza del personale sulla redditività, sul fatturato, sulle vendite delle farmacie, uno si rende conto immediatamente che in realtà l'incidenza delle nostre farmacie, del costo del personale, è un po' superiore alla media, anzi è abbastanza superiore alla media, nel senso che sul territorio nazionale la media varia attorno al 10-12% come incidenza, noi siamo quasi al 19%, quindi il 50% in più. Che cosa significa questo? Che, beh, innanzitutto che risulta ovvio che un'azienda che è interamente a partecipazione pubblica, la valutazione non può sottostare solamente alle regole della competizione del mercato, ci sono valutazioni sui benefici complessivi che un'azienda a partecipazione pubblica ha a favore dei cittadini. Ma faccio una considerazione proprio in merito a questo, ossia che
mi chiedo se non si possano in realtà aumentare i servizi gratuiti a favore dei cittadini in virtù del fatto che sembra esserci una ridondanza di personale rispetto alla media delle farmacie che si trovano sul mercato a livello nazionale ed europeo. Ecco, grazie. Grazie, non so se questa era una domanda, era una considerazione. Ci sono altri interventi? Consigliere Darè, prego. No, volevo specificare che nel suo intervento può essere mal interpretato come che il personale delle farmacie non sia attivo o lavori poco, perché dire che c'è una redditività minore rispetto alla media nazionale diventa anche facile di una mala interpretazione nel suo intervento. Credo che questo sia dovuto anche ai servizi sociali che le farmacie comunali fanno in più delle farmacie, quelle nel mercato, quindi di concorrenza. Mi permetto di fare questa osservazione proprio perché lei non sia male interpretato nel suo intervento. Non so se le ha reso l'idea. Beh, le ringrazio per aiutare i cittadini e questo Consiglio Comunale nel non interpretare le mie parole in maniera non corretta. Il mio era più che altro uno spiccio verso la nuova gestione delle farmacie comunali che valuti la possibilità di introdurre semplicemente dei servizi gratuiti a favore dei cittadini, visto che sembra esserci lo spazio per poterlo fare. Allora io passo alla votazione. È aperta, prego. Chiusa la votazione, favorevoli 11, contrari 1, astenuti 3. Votiamo l'immediata esecutività, prego. Allora, favorevoli 11, astenuti 4. Immediata esecutività. Approvata. Passiamo adesso al punto numero 7. Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvazione e relazione. Relazione l'assessore De Antoni.
sì. Sì, sono una serie di atti che sembrano un po' pesanti dopo 5 ore e un quarto di... no, 5 ore e un quarto di... 5 ore e un quarto di riunione, però diciamo sono da fare, quindi cerchiamo... Vabbè, velocissimo. Allora, la normativa prevede che sono oggetto di ricognizione i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Li cito: le farmacie, la gestione dei parcheggi, le luci votive dei cimiteri, gli impianti sportivi quali piscina comunale, stadio Bariso, campo sportivo di costa, pista di atletica e il campo di beach volley. Non lo sono, diciamo, pur essendo dei servizi diciamo, pubblici locali, non lo sono il trasporto scolastico e i servizi cimiteriali, in quanto questi due servizi non sono interamente affidati a terzi, ma sono parzialmente affidati a terzi. L'obiettivo diciamo, di questa ricognizione è diciamo, appunto, verificare l'andamento della gestione dal punto di vista economico, la valutazione della qualità dei servizi, il rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Questo quindi è lo scopo di questa delibera, che deve essere fatta annualmente contestualmente al bilancio. Per questi diciamo, servizi, per queste associazioni o imprese che lavorano su questi servizi, gli uffici hanno predisposto una scheda dalla quale insomma, emerge che questi principi vengono rispettati. L'ho fatta breve. Grazie. Ah, no, dai. No. Allora, se non ci sono interventi, vediamo se ci sono interventi. Allora, se non... chiudo la discussione. Votate. Sì, 11, astenuti 4. La delibera è approvata. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego. Favorevoli 11, astenuti 4. E passiamo adesso all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il punto numero 8, costituzione della CER Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Illustra il sindaco. Grazie. Allora, questo atto prende origine diciamo anche dal Consiglio, tra virgolette, del Consiglio di amministrazione, tra virgolette, della precedente amministrazione, quindi relativo all'Unione Montana, così come era composta precedentemente. Sì, la Giunta dell'Unione Montana, perdonatemi. Allora, qui praticamente stiamo parlando delle famose CER, che ormai penso che quasi tutti ne abbiate sentito parlare, e all'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane è stato dato un contributo da parte della Regione Veneto per fare un'indagine conoscitiva, un piano per l'eventuale costituzione della CER. Diciamo che tutto nasce, abbiamo anche le slide che la dottoressa Madalosso
l'architetto Madalosso, perdonatemi, ci ha preparato e quindi ringrazio anche che ci ha dato questo aiuto. C'è una premessa che naturalmente voi tutti da mesi o da anni, voglio dire, ormai sentite parlare relativamente all'evoluzione della tecnologia per quanto riguarda i modelli innovativi di gestione dell'energia. E anche su questo fronte naturalmente c'è stata un'evoluzione anche per quanto riguarda il quadro normativo europeo che come sappiamo punta alla centralità del cittadino, consumatore o produttore di energia, al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica. Quindi diciamo che le CER nascono con questa finalità, soprattutto oltre all'aspetto sostenibilità ambientale, ma anche quello di andare incontro alla povertà energetica, tra virgolette, alle persone che sono in difficoltà per quanto riguarda poi il pagamento del consumo dell'energia elettrica. Su tutto questo il Comune naturalmente gioca un ruolo centrale. È colui, è il soggetto che facilita la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini. Come premessa abbiamo citato nel testo di delibera, nel novembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte denominato Clean Energy for Europe's Package, PEC, è stato integrato con un'altra normativa del 2018 e con un'altra direttiva, sempre del 2018, la 2001, che introduce le comunità energetiche rinnovabili. Sappiamo anche che, verificato che il Ministero dell'Ambiente ha emanato in questi ultimi anni specifici incentivi per supportare la creazione di queste CER, abbiamo detto prima che la Giunta regionale ha finanziato quelle che sono state i piani per individuare la realizzazione di queste CER, considerato che il Comune di Vittorio Veneto tra i propri obiettivi strategici di mandato considera lo sviluppo di modelli innovativi assai importanti, quelli basati sull'energia rinnovabile. Considerato che grazie agli incentivi disponibili per il settore privato nel campo dell'energia è possibile creare progetti locali replicabili a valore aggiunto, favorendo l'aggregazione tra pubbliche amministrazioni e utenti privati. Quindi su questo, come Unione Montana, appunto c'è questa idea di realizzare questa CER. Faranno parte di questa CER i comuni che sono riportato dopo nello statuto, ma comunque sarà il comune di Follina, Cison, Miane, poi c'è Fregona, Sarmede e Cordignano e Vittorio Veneto. Naturalmente una volta costituita la CER e verrà costituita come associazione associazione mi sono persa, non riconosciuta, esatto, che viene scelto questa forma giuridica perché costa meno la costituzione di questa associazione, costa circa 5.000 euro e quindi c'è questa prima fase in cui verrà fatta questa costituzione di questa CER, dopodiché sarà anche prodotto un regolamento per quanto riguarda praticamente l'adesione a questa CER. Ci saranno prima questi comuni che sono i fondatori della CER, dopodiché la CER sarà aperta ai singoli cittadini o alle medie e piccole imprese e attraverso questo regolamento ci sarà l'adesione a quella che sarà la CER. Diciamo che quello che vorrei anche evidenziare è che ci sarà tutto un percorso di informazione informativa per quanto riguarda il territorio e soprattutto la sensibilizzazione delle persone, degli abitanti, dei cittadini a prendere parte a questa CER. Io adesso lascio la parola all'assessore Dus se vuole integrare rispetto a questo provvedimento. Grazie.
Sì, sono Marco Dussa. Sarò breve, sì, promesso. No, niente, semplicemente per dire che il progetto si sta sviluppando su una scala extracomunale e questo è sicuramente un dato importante perché potrebbe coinvolgere innumerevoli attori, sia pubblici appunto che sono i comuni, ma soprattutto anche i privati e i singoli cittadini che possono mettere a disposizione il proprio impianto di produzione di energia alternativa realizzato dopo il 2021 a disposizione appunto della comunità che sta nascendo. Non sarà facile spiegare come funziona una CER e capire poi quali sono anche gli sviluppi che possono avere queste comunità energetiche perché naturalmente è un tema di cui si sente molto parlare sui giornali e se ne stanno realizzando alcune però in maniera molto concreta è ancora tutto molto, molto sperimentale, quindi è un tema sicuramente affascinante perché appunto consente di mettere in sharing quella che è l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile e quindi c'è della grande innovazione. Dopodiché il tutto va gestito attraverso questa associazione che si sta costituendo e che appunto dovrà essere poi coordinata da tutti i comuni, cosa non affatto semplice. Noi abbiamo anche i dettagli più tecnici di come si sviluppa la CER rispetto alle cabine primarie, eccetera, eccetera, però magari di questo chiederemo un intervento a qualche tecnico di illustrarci quando andremo avanti un po' con la costituzione dell'associazione. Grazie. Allora, non mi sembra che ci siano interventi. Aspetto ancora un attimo per vedere se qualcuno. Consigliere D'Arè, prego. Allora, la comunità diciamo energetica che vede tra l'altro portata avanti diciamo dall'Unione Montana e quindi con l'adesione di diversi comuni del comprensorio, io chiedo su questa comunità energetica, noi a Forcal stiamo facendo e faremo un parco fotovoltaico. Entra in questa comunità, entra in nel progetto, diciamo, o comunque nel disegno dell'Unione Montana? Perché, diciamo, questo cioè, siccome penso arriverà un corposo, diciamo, cioè un significativo parco fotovoltaico, d'altra parte noi abbiamo già quello in zona industriale che porta al comune diversi utili, insomma, anche se adesso magari sta calando, insomma, ormai ha le sue, però insomma credo che qualche 150-200 mila euro li abbia portati in un recente passato, se non mi sbaglio. Volevo solo capire se diciamo, il nascente parco fotovoltaico entra in questa comunità energetica e diciamo, naturalmente con tutte le direttive e il regolamento che magari chi in questo momento sta portando avanti, ovvero l'avvocato Manildo, sta portando avanti diciamo, tutta l'operazione. Sì, allora dunque sulla discarica di Forcal che abbiamo chiuso da pochi giorni c'è in previsione di potenzialmente poter realizzare l'unica cosa che si può fare su una discarica, cioè un impianto fotovoltaico e sì, sicuramente quell'impianto fotovoltaico se gestito da noi può rientrare nella comunità energetica perché è costituito dopo il 2021, che è uno dei requisiti che richiede la CER, che gli impianti siano costituiti dopo il 2021, realizzati dopo il 2021. Sì, dopodiché in un comune ci possono essere più CER. Si possono... Ah noi intanto adesso vediamo, partiamo con questa. Intanto partiamo con questa. Potrebbero esserci anche altre CER.
Allora non vedo altre prenotazioni, chiudo la discussione. E apro la votazione. Manca qualcuno da votare? Gian Antonio D'Area ha votato? Favorevoli 14, astenuti 1. Un attimo perché c'è ancora una comunicazione del... Sì, vabbè, votiamo l'immediata esecutività e poi non scappate subito perché c'è una comunicazione ancora del sindaco e poi, come è tradizione, chi vuole si ferma per un brindisi di fine anno. Allora, adesso votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli 14, astenuti 1. Bene, adesso c'è la comunicazione del sindaco. Dipende. Allora, no, innanzitutto una doverosa comunicazione e come sapete, penso tutti, è di oggi la notizia che Papa Francesco ha ufficialmente accolto le dimissioni del nostro vescovo della diocesi, Monsignor Corrado Pizziolo. Ricordiamo che il 23 dicembre il vescovo ha compiuto 75 anni e dal regolamento interno alla Chiesa i vescovi raggiunto a questa età devono rassegnare le dimissioni. Da parte di tutta l'amministrazione e di tutti i consiglieri comunali esprimo i nostri più sentiti ringraziamenti per il suo operato all'interno della diocesi. Lo ringraziamo anche perché resterà a disposizione come amministratore apostolico negli ultimi giorni che lo separano dalla partenza per il Brasile, che l'ho annunciato oggi, dove continuerà ad esercitare il suo ministero e presso la comunità di Livramento e per questo gli auguriamo una buona missione. Ecco. Bene, grazie. Allora, buonasera a tutti, arrivederci e gli auguri di buona fine, buon inizio.